2038 La rivolta di Francesco Grasso. Testo pubblicato per la prima volta nell'anno 2000 da Mondadori, nel numero 1403 della collana Urania. Si ringraziano l'autore e la casa editrice Mondadori per aver concesso i diritti di pubblicazione elettronica del testo. Lettura di Franco Sgrignoli. 10. È la differenza di opinioni ciò che rende possibile le corse di Agnano. Masaniello. Pensieri all'ombra del vulcano. E questo è tutto, concluse Anselmo. Abbiamo diviso la città in zone, organizzato vedette e spedito pattuglie dei nostri a cercare. Ma siamo pochi e il tempo stringe. Gli altri annuirono. Più di quanto pensi. Perché perdiamo tempo a discutere? Esclamò un tipo allampanato, curvo come un punto interrogativo, una testa enfiata su un corpo smilzo. Andiamo anche noi per le strade. Forse stai sbagliando, combar, si oppose un altro, un uomo basso, calvo, dalle spalle ampie e le orecchie grottescamente a punta. Se gli SSI prendono un guaglione qualunque, che importa? Ma se prendono uno di noi e lo fanno parlare, siamo tutti in pericolo. Ormai siamo troppi e non possiamo spostarci così in fretta. Sarai tu forse a non saperti muovere in fretta, sbottò una donna scura, dai capelli stopposi e gli occhi pungenti. I miei sono capaci di sparire in uno schiocco di dita. Fesserie, ribatté l'altro. I tuoi sono mariuoli buoni soltanto a svaligiare appartamenti. Pulisciti la bocca, 71, sibilò la donna. Puliscitela prima di parlare dei miei. L'altro non accettò la provocazione e rispose tranquillo. Forse sapranno far fessi gli sbirri, ma hanno mai affrontato i rilevatori termici, i traccianti ormonali, tutta la merda elettronica della sezione speciale? Stefano ha ragione, approvò un quarto membro del gruppo. Quei figli zoccola non scherzano. Perché? Noi siamo dei pagliacci? Ringhiò ancora la donna. Non volevo dir questo, ma allora fai meglio a star zitto, 71. Il tono della discussione si accese e presto l'intera assemblea ne fu coinvolta. Le opinioni si accavallavano, si sommergevano l'un l'altra senza che nessuna prendesse decisamente il sopravvento. Del resto, notò Lara, quasi nessuno dei presenti prestava veramente attenzione alle parole altrui. Tolleravano semplicemente una pausa d'attesa finché l'oratore di turno non prendeva fiato, e poi tornavano testardamente a ribadire i loro preconcetti, battendosi ognuno su posizioni fisse, ripetendo le stesse idee, utilizzando finanche sempre le stesse parole. Era un accanirsi sterile, senza scopo, e la giovane valutò che avrebbe potuto trascinarsi in quel modo per un tempo indefinito. Isolata, respinta alla periferia del dibattito, Lara approfittò per afferrare Anselmo dalla manica del giubbotto di poliestere e trarlo in disparte. «Chi è questa gente?» bisbigliò. «Amici». «Che ci fa qui?» Lui sorrise. «Strana domanda. Sono qui per te». «Che significa?» «Intendo dire che è a causa tua se si trovano insieme». «Non capisco». Il vecchio alzò il dito, descrisse un cerchio approssimativo nell'aria satura del fumo delle troppe sigarette accese. Alcuni di loro erano a Bagnoli la sera che ci siamo incontrati. Altri vivevano nel sottobosco umano della periferia, altri ancora in clandestinità e non osavano alzare la testa perché si pensavano soli.
Vedevano il marcio, ma forse non avrebbero mai pensato di battersi per cambiare le cose. Poi hanno letto il tuo proclama e improvvisamente si sono riconosciuti compagni. Il proclama di Masaniello? Proprio così. La giovane batté le palpebre. E sarebbe bastato per... E questo posto, allora, come l'avete trovato? E l'organizzazione? Chi? Lui tagliò corto con un gesto della mano. Lascia perdere, giornalista. Qui c'era gente che pensava e studiava da anni per fare ciò che noi abbiamo teorizzato in una notte appena. Come dicevi tu, mancava soltanto un simbolo e forse un po' di abilità con le parole. Lara si quietò, nonostante tutto gratificata dall'apprezzamento. A proposito, sorrise ancora Anselmo, sarebbe bello che tu lavorassi a un nuovo proclama. Lei si irrigidì nuovamente, scorgendo le implicazioni celate dietro la richiesta. Ma poteva veramente adombrarsi se qualcuno tentava di usarla? In quella storia, doveva riconoscerlo, ciascuno aveva cercato di far muovere gli altri nel suo teatrino personale. E lei non aveva fatto eccezione. Anzi, forse aveva agito con meno scrupoli di chiunque. Nel capirlo, realizzò un pensiero di colpevolezza bruciante. Attilio, Carmine, mormorò contrita. Chi sono? I miei colleghi del giornale, spiegò lei. Cosa gli sarà accaduto? Devo chiamarli, sentire se stanno bene. Anselmo scosse la testa. Dimenticali. Come? Ho detto dimenticali, ripeté perentorio. Una volta che entri a Capodimonte, sei fottuto. Ti innestano segnalatori sottocutanei dappertutto e con quelli ti tengono poi gli occhi addosso persino quando stai seduto sulla tazza. Queste sono paranoie, protestò lei. Poi pensò a quanto aveva visto in ospedale e la sua voce si spense. Hai mai sentito parlare delle estrazioni mnemoniche, le sedute di bioindagine, i condizionamenti? Proseguì Anselmo. Quelli hanno specialisti, mezzi e conoscenze incredibili. A volte penso che tutti i professori del mondo abbiano finito per lavorare solo per la SSI. Hai proprio ragione, compare, intervenne l'uomo dalle orecchie a punta, allontanatosi per un istante dal battibecco che ancora infuriava. Quei 71 hanno tutto. Noi abbiamo soltanto Masaniello. Non possiamo permetterci di perderlo. 71, ripeté Lara confusa. Usate questa cifra come un insulto. Perché? Che significa? I due uomini si guardarono in faccia. Poi Anselmo scoppiò a ridere. Davvero non lo sai? No, il vecchio rise ancora. Spiegaglielo tu, Stefano. L'uomo dalle orecchie a punta le si rivolse contrariato. La smorfia. 71. L'uomo in merda. Lara sgranò gli occhi, stupefatta. La cabala napoletana era una cosa a cui non aveva pensato. Anselmo la guardò ancora divertito. Non c'è niente da ridere, Anselmo, protestò Stefano. Senza Masaniello non l'abbiamo perso, lo rassicurò il vecchio. E allora dov'è? Ha deciso di sparire. È un uomo libero, non un soldato. Tornerà quando vorrà. Speriamo soltanto che sia presto. Ma dove è andato? Insistette l'altro, cocciuto. Non si vede da ieri. Non è in nessuno dei nostri rifugi. E se invece lo avessero preso? No, è impossibile. Lui... Lui cosa? Come puoi esserne sicuro? Potrebbe essere morto, per quello che ne sappiamo. Un pensiero cominciò a formarsi nella mente di Lara. Lei assistette alla sua nascita come un'osservatrice imparziale, affascinata dal fenomeno, desiderosa più di goderne la vista che di valutarlo. Poi il pensiero si concretizzò e la mente di Lara cominciò a girargli intorno, a sfiorarlo, a immergersi in esso, a muoversi tra la superficie dell'idea
e la sua polpa solida. Infine l'accettò. «Credo di saperlo», disse, asciutta. «Cosa?» echeggiarono i due uomini. «Dove si trova lui? Forse l'ho capito». «E dove?» Lei scosse la testa. «È solo un'intuizione, ma la seguirò e andrò a cercarlo». «Vuoi dire andremo?» «No». La sua voce si fece più decisa. «Da sola». Proclama. Popolo mio, so di chiederti tanto. Soffrirai, sanguinerai, verserai lacrime a causa mia. Io non prometto, non giuro a nessuno tra coloro che mi seguono gioie e abbondanza. La strada su cui cammino è lastricata di tormenti e su questi dovremo posare i piedi a lungo, insieme, prima di giungere alla meta. So di chiederti tanto, popolo mio, e per convincerti non posso dirti altro che ti amo come la libertà e la dignità, come amo ogni cosa per cui mi batto, come amo il diritto di tutti gli uomini di lavorare e di non aver fame. Tu, come me, dovrai dare tanta importanza al nostro sentimento e ai suoi motivi che il dolore, il sacrificio, la stessa morte, a quel punto, diverranno irrilevanti. Da evitarsi, certo, ma solo perché sarebbero di ostacolo all'adempimento del dovere che ci siamo imposti. Perché il nostro sentimento, la nostra necessità si possono esprimere in un solo modo, combattendo. E noi combatteremo, popolo mio, per rabbia e per amore, finché la vittoria non ci sorriderà. E allora ci volteremo indietro, insieme, e contempleremo la nostra opera. Masaniello. Trovò il vecchio portone dai battenti di bronzo ancor più annerito di smog di come lo ricordava. Lo toccò, le parve chiuso. Provò a spingere. Dovette appoggiarvisi con tutto il suo peso, ma alla fine il cardine, cigolando, acconsentì a svolgere il proprio dovere. La giovane si addentrò con cautela nel cortile interno, aggirando i cumuli di rifiuti e i cespugli di erbacce che in alcuni punti raggiungevano altezza d'uomo. Un sole preistorico faceva capolino tra i tetti a spiovente, illuminando quello scenario degradato di brutti colori dalle tinte chimiche. Le semisfere delle paraboliche vegliavano il cortile come sentinelle armate. Le finestre dei bassi le parvero oblò di una nave affondata nel cemento. Lara combatté qualche istante coi ricordi, poi scelse la terza apertura della fila. Non era del tutto certa che fosse quella che cercava, ma decise che avrebbe corso il rischio. L'imposta si aprì dolcemente e lei entrò, facendosi strada con le dita tra i veli impalpabili delle ragnatele. L'ambiente era angusto, il soffitto incombente e curvo come in una fiabesca casa di gnomi. L'umidità trasudava dalle pareti e sembrava un essere vivente, una creatura stanziale che avesse eletto quelle mura a propria dimora, un mostro con macchie di muffa come occhi, il cui respiro si poteva ascoltare nel lento muoversi dei tendaggi alle finestre, il cui battito cardiaco si rivelava nel ritmico gocciolio del rubinetto rotto. «Era la casa di tua madre, vero?» chiese alla figura assisa nella poltrona, immobile, nella stessa posizione in cui ella lo aveva veduto la prima volta che si erano parlati, come se quegli ultimi giorni non fossero mai trascorsi, come se in qualche modo il tempo avesse curvato, pietoso e beffardo, riportandoli indietro per una seconda chance. Lui annuì, illuminato nel buio come un quadro di Caravaggio, per nulla sorpreso di vederla dinanzi a sé. Portava ancora le bende intorno al viso, ma si era cambiato di abito. Indossava un paio di jeans troppo grandi per lui, arrotolati più volte intorno alle caviglie nude,
e una casacca spiegazzata, bianca con macchie giallastre sul colletto e intorno ai polsi. «Perché sei scomparso?» chiese la giovane. Lui la fissò in silenzio, a lungo, mentre la distanza tra loro sembrava crescere e farsi immensa. Poi afferrò una caffettiera rugginosa, la rigirò tra le dita, un'aria malinconica dipinta nello sguardo indecifrabile. «Perché?» insistette lei. Ancora silenzio. Il ragazzo sembrava combattuto. «Lei», mormorò alla fine, «tua madre? Cosa? Lei mi chiamava William», disse, quasi mordendo le parole. «Lo ricordo bene». «William», ripeté Lara. «È il tuo vero nome, allora?» Il ragazzo strinse le dita intorno alla caffettiera, la scagliò contro la parete facendone piangere in tonaco. Il suo tono si fece all'improvviso rabbioso. Lara formulò in quel momento l'immagine che altre volte aveva tentato di definire, ma che puntualmente, in precedenza, le era sfuggita. Foglie secche. Quando la voce roca e stentata di Masaniello la toccava, era come se foglie secche le venissero strofinate sulla pelle. Trasalì. «Chi è lui?» urlò il ragazzo. «Mi ha chiamato William! Mi ha chiamato William!» Diede un pugno alla parete. L'unghia del suo pollice saltò via in uno spruzzo di sangue e pus. Lara rabbrividì, ma il ragazzo non sembrò neppure rendersene conto. «Mi ha chiamato William!» ripeté stravolto. «Chi è? Chi?» Da In cerca di Masaniello di Lara Mastrantuono. Lo trovai dove pensavo, nel luogo che era insieme suo rifugio ed eremo di meditazione. La chiesa del Carmine era deserta. Sui lunghi banchi di legno verniciato e rivestito di smalto, soltanto qualche vecchina vestita di nero e col capo coperto da veli, inginocchiata a pregare, le lunghe catene dei rosari a pendere mollemente tra le dita ossute. Il soffitto a cassettoni decorati, altissimo, ispirava reverenza e una devozione fatta più di timore che di affezione. L'altare, con le sue forme barocche, occupava con aria tracotante l'abside dal profilo convesso. Ieratiche statue di santi dominavano, nella loro marmorea fissità, le navate laterali. In una nicchia sulla destra dell'altare, due dipinti del tardo Settecento raffiguravano oscuri personaggi nobiliari, grandi benefattori del clero napoletano del passato. Tra i dipinti vi era la lapide. Era semplice, spoglia, soltanto l'incisione del nome e della data a interrompere la nuda linearità della superficie. Così l'aveva scelta il popolo della città, che aveva voluto nuovamente al sicuro il corpo del suo sfortunato campione, dopo che il re Ferdinando IV aveva fatto sottrarre le spoglie dal cimitero per distruggere il mito, non pago di aver ucciso l'uomo. E davanti alla lastra di pietra, nella penombra della chiesa, lui era in piedi, assorto, il viso celato dalla maschera e le braccia conserte. Lo raggiunsi, portandomi al suo fianco lentamente, in punta di piedi, respirando con cautela per rispettare il suo desiderio di raccoglimento. «Perché sei scomparso?» gli chiesi bisbigliando, quando lui diede segno di accorgersi della mia presenza. Masaniello non rispose direttamente. Guardava la lapide e le sue labbra si muovevano appena masticando qualche parola inintellegibile. Il filo dei suoi pensieri lo aveva portato chissà dove e a me non restava che tentare affannosamente di seguirlo. «Sai come fu vinto alla fine», mormorò in un timbro neutro, facendola suonare più come un'affermazione che come una domanda. Le sue parole mi lasciarono interdetta. Parlava dell'uomo il cui corpo giaceva dietro la lastra di pietra, questo era ovvio, ma il tono con cui le aveva pronunciate faceva pensare che stesse proseguendo una discussione aperta da tempo. Una discussione in cui io non ero mai entrata,
cui non ero neppure stata invitata. Mi sentii un'intrusa e non riuscii a far altro che scuotere la testa in silenzio. Eppure dovresti. Dimmelo tu, sussurrai. Fu fatto impazzire con la Roserpina, disse serio lui, mordendosi le labbra. La Roserpina? Cos'è? Un allucinogeno, il più potente all'epoca, come il sale lucente lo è oggi. Non lo sapevo, ammisi. Lui si strinse nelle spalle. Che strano. Il destino si diverte a rimescolare le nostre storie. O forse siamo noi, stupidi, che non impariamo nulla dal nostro passato, che continuiamo a ripetere gli stessi errori, in eterno. Non trovai nulla da replicare, ma non avevo bisogno di farlo. Capivo che ancora una volta mi aveva scelto come confidente per le sue riflessioni più intime e non volevo far nulla che rischiasse di spezzare la fragilità del momento. Forse non sono degno di portare il suo nome, considerò Masaniello, un filo di emozione a colorare la sua voce roca. Perché? Lui è stato un gigante, io nessuno. Come posso sperare di ripetere le sue gesta, di trionfare come fece lui? Battei le palpebre, perplessa. Trionfare? Protestai, tirando faticosamente le fila dei miei ricordi scolastici. Lui non trionfò affatto. Ti sbagli. Davvero? Ribattei, piccata dal suo tono di riprovazione. Non rammento bene, ma mi sembra che Masaniello vinse, tagliò corto lui. Ma non è vero, protestai. Lui incitava alla rivolta col grido Viva il re. Fu proprio Ferdinando a decretarne la rovina. Fu abbandonato dai suoi fedeli, denigrato, imprigionato e alla fine venne giustiziato. Quanto sei sciocca, esclamò Masaniello. La sua voce echeggiò stentorea nella navata. Una vecchina alzò la testa e si voltò nella nostra direzione. Ma la penombra, o forse la miopia dell'età, le impedirono di scorgere alcunché di insolito e dopo qualche istante tornò a dedicarsi al suo rosario. Forse fu ucciso, sussurrò, ma non venne sconfitto. Non capisco. Pensaci, insistette in tono sognante. Lui viveva in un'epoca in cui la storia era scritta da papi e da re. Il popolo non aveva voce né dignità, non sapeva neppure di esistere come entità, non ne aveva nessuna cognizione. Era possesso personale dei potenti, una semplice estensione fisica del loro dominio. Era bestiame, merce di scambio, massa cieca da cui esigere tributi e pretendere obbedienza. Era carne da macello per guerre sanguinose senza altro scopo che la conquista di un titolo o la successione a un trono. E allora? Masaniello si avvicinò. Il suo viso e il mio si sfiorarono. Avrei voluto muovermi, scostarmi da lui, ma non potevo, sedotta dalla carica magnetica che vibrava nella sua voce. Lui arrivò e si impose in quello scenario ostile con la forza di un uragano, ringhiò soffiandomi il fiato nelle orecchie. Abbatté le convenzioni, sconvolse il pensiero e una tradizione vecchia di secoli. Dimostrò al mondo incredulo che il figlio di un semplice pescatore poteva sollevare moltitudini e far tremare sui loro scranni le teste coronate e i cardinali vestiti di porpora. Inventò un concetto che prima di lui mai era esistito, il concetto che gli umili, i poveri, gli sfruttati, come li chiamava lui, i Lazzari, potevano lottare non soltanto per servire in armi il proprio signore feudale, ma in difesa dei loro diritti contro i loro sfruttatori. Le sue parole si fecero accese. Io trattenevo il respiro, soggiogata. Lui fu il primo. Il suo spirito, lo spirito del riscatto degli sfruttati, percosse la terra col marchio del fulmine, bruciando tutto ciò che toccava, facendo vacillare gli imperi, echeggiando nelle menti e nei secoli a venire. Uno spirito così potente, credimi,
Non ha nulla da temere da un'inezia come la morte fisica. Uno spirito del genere è immortale. Per questo lui non è stato vinto. Forse è stato ucciso, ma non vinto. Chi combatte per idee così grandi non può mai essere veramente sconfitto. Lo credi davvero? Bisbigliai, confusa. Ne vuoi la prova? Sorrise, sicuro di sé. Io annuii. La fluidità del discorrere, l'abilità oratoria in un uomo d'azione come lui mi affascinavano. Sai dirmi il nome dei persecutori di Masaniello? Il nome dei nobili e dei membri del clero che lo giudicarono? Il nome del governatore che firmò la sua condanna? Quello dei suoi carcerieri? No, ammisi, non credo. Eppure tu dici che sono stati loro a vincere, pungolò lui, beffardo. E perché? Forse perché hanno vissuto un pugno d'anni più a lungo? Loro sono morti e sepolti, cibo per vermi, proprio come Masaniello. Ma a differenza di lui, la storia li ha cancellati. Della loro futile vita si è tramandato solo un frammento, il poco che costoro hanno avuto in comune con l'uomo che tu credi loro vittima e che invece è stato il vero vincitore. Sorrise di nuovo. Capisci adesso perché lui ha trionfato? Il suo nome si è tramandato nei decenni, nei secoli. Nessun uomo può aspirare a una vittoria più grande. Se è scritto che due pesci del mare debbano incontrarsi, non servirà al mare essere 100 volte più grande. Masaniello. Pensieri all'ombra del vulcano. Chi è lui? Ripeté, accasciato nella poltrona di panno stinto, la testa tra le mani, il corpo scosso da tremiti convulsi. Devo scoprirlo, devo. Lara si avvicinò a disagio, allungò un braccio, gli sfiorò una spalla con le dita. Lui sussultò e lei si ritrasse, intimorita. William, tentò. Lui non si mosse. Lara si augurò che la stesse ascoltando. William, vieni con me, ti prego. Lui scattò, respingendo il contatto. Voglio stare da solo. Anselmo e gli altri ti stanno cercando. Hanno bisogno di te. Lui scosse la testa. Capisco ciò che senti, tentò ancora la giovane. È un momento difficile, ma è meglio anche per te se restiamo tutti uniti. Il ragazzo si passò una mano sulla nuca. Poi fissò le ciocche sfibrate e i brandelli rossastri di cute che gli erano rimasti tra le dita e storse la bocca. Perché? Beh, Anselmo e gli altri hanno fatto dei piani per. Lui balzò in piedi con fare rabbioso. Diede un calcio al mobile dagli sportelli laccati, sventrandolo senza sforzo, mandando all'aria le suppellettili che conteneva. Tazzini di ceramica, piatti dai colori tristi, piccoli vassoi dal taglio dozzinale si schiantarono al suolo, riducendosi in frammenti minuti. Io me ne sbatto della vostra rivoluzione, vuoi capirlo o no? Urlò. Lara arretrò, spaventata. Ma, ma tu, me ne sbatto dei discorsi di quei vecchi imbecilli, ringhiò, la voce spezzata. Me ne sbatto dei loro problemi e delle loro proteste. Me ne sbatto di Anselmo e me ne sbatto anche di te. Guardami, ingiunse, mostrando il sangue che gli macchiava le dita, l'unghia orribilmente mutilata, le ciocche cadenti. Sto marcendo, sto andando a pezzi. Mi sento mordere dentro, divorare, e a nessuno importa. La giovane si impose di restare calma. Il ragazzo le sembrava sul punto di perdere il controllo, ma gli eventi e le rivelazioni degli ultimi giorni l'avevano temprata e sentiva di essere divenuta in qualche modo una donna diversa, dura, risoluta. A me importa, disse, con la voce che le tremava appena. Non è vero. Lo è. E vale anche per i tuoi amici. Tu lo sai bene, finora vi siete battuti dalla stessa parte. Questo
Deve pur significare qualcosa, no? Non mi sono battuto dalla parte di nessuno, urlò ancora lui, con voce spezzata. Volevo solo vendicarmi. Sì, vendicarmi. Ma adesso voglio qualcos'altro. Afferrò una sedia dalla spalliera di metallo, la torse tra le dita. Lara intuì i singhiozzi che l'altro tentava di reprimere. Quest'uomo che mi conosce, balbettò, che mi chiama come faceva mia madre. Lui può dare risposte alle mie domande. Io devo trovarlo. Anch'io lo voglio, disse d'impulso Lara. Lui le scoccò un'occhiata sospettosa. Ha un conto in sospeso con me, spiegò la giovane. Il ragazzo la fissò ancora, in silenzio. Tra le sue mani le sbarre d'acciaio della sedia si deformavano come creta umida. Come vedi, abbiamo lo stesso obiettivo. Masaniello non reagì. In quel momento, finalmente, le apparve come un ragazzo, soltanto un povero ragazzo smarrito. Vieni con me? Insistette lei, speranzosa. Dopo un tempo che le parve infinito, lui mosse avanti la testa, annuendo quasi impercettibilmente. Poi allungò un braccio, si protese verso di lei. Lara, sorpresa, stentò a capire cosa il ragazzo volesse. Quando realizzò, una sensazione di calore le percorse le membra. Turbata e commossa, si avvicinò, gli prese le mani e lasciò che il ragazzo le affondasse la testa in grembo. Poi sussurrò piano parole senza senso e lo carezzò finché non lo sentì calmarsi, finché non scoprì che era lei adesso ad avere gli occhi umidi. 11. Da In cerca di Masaniello di Lara Mastrantuono. Giudicare l'indolenza, la rassegnazione, il fatalismo come tratti fondamentali dello stile di vita partenopeo è un luogo comune da sempre ben radicato. Tra le virtù universalmente riconosciute al popolo di Napoli c'è forse l'arte di arrangiarsi, o la cucina e il bel canto, ma non certo la grandezza eroica e lo spirito di sacrificio necessario per una rivoluzione. Tali preconcetti sono alla base dello stupore e dello scetticismo con cui l'opinione pubblica, soprattutto gli analisti politici, accolsero le prime notizie della rivolta di Masaniello. Non soltanto il significato di ciò che accadeva non venne colto, ma vi fu, da parte di chi avrebbe dovuto sentirsi minacciato, una clamorosa sottovalutazione del pericolo. Questo giudizio erroneo influì in modo decisivo sul corso della rivolta. Difficile dire cosa sarebbe avvenuto se le autorità avessero compreso dall'inizio la portata dell'emergenza. Di certo i rapporti di forza e l'esito dei primi scontri sarebbero stati ben diversi. A posteriori non possiamo che assegnare agli avversari di Masaniello il fardello di una miopia assoluta e di una profonda ignoranza, dovuta a disinteresse, se non addirittura disprezzo, per la storia della città che governavano. Chiunque avesse guardato con occhio obiettivo al passato di Napoli, infatti, avrebbe scorto tutti i precedenti di cui aveva bisogno per allarmarsi. Senza bisogno di giungere al Masaniello seicentesco, sarebbe stato sufficiente pensare a cosa avvenne nel corso dell'ultimo conflitto mondiale. Dal 27 al 30 settembre del 1943, come forse non tutti sanno, la città di Napoli insorse contro gli occupanti nazisti. Hitler, furioso, telegrafò al feldmaresciallo Kesserling ordini terribili. I guastatori della Wehrmacht e i Panzer, testualmente, dovevano lasciare dietro di loro soltanto cenere e fango. Ma in quelle magnifiche 4 giornate, una popolazione in gran parte femminile, quasi senza armi, inflisse all'esercito tedesco l'unica sconfitta popolare da esso subita nel corso della guerra. La routine
È la nostra stampella. Se si spezza, cadiamo in ginocchio. Masaniello, pensieri all'ombra del vulcano. L'agente scelto Moretti avvertì il SATCOM vibrare contro la stoffa della tasca interna del giubbotto. Si liberò bruscamente dei piccoli questuanti che lo attorniavano implorando centesimi di euro, che gli strattonavano il vestito, che lo assillavano con improbabili storie di genitori malati e di fami ataviche. Con calma e circospezione si guardò intorno in cerca di un luogo appartato. Scelse il rudere di una chiesa, vittima di chissà quale passato vandalismo e mai più restaurata, intorno al quale si aggirava solo un branco di cani d'aspetto tremebondo. Dietro a un basso muretto di mattoni sbrecciati vide un paio di travi crollate su cui erano incongruamente cresciuti folti ciuffi di margherite. La gente vi si sedette, aprì il giubbotto, controllò ancora una volta che nessuno lo stesse tenendo d'occhio, portò il comunicatore all'orecchio. Sì? Qui Boselli, disse la voce all'altro capo dell'apparecchio. Dove ti trovi? Non riesco a tracciarti. Aspetta, replicò Moretti. Pigiò un pulsante sul fianco del SATCOM e attese il bip di conferma. Ho acceso il segnale, avvertì. Poi il suo tono si fece cupo. Ma la consegna è tenero disattivato, lo sai. La voce ridacchiò. Che stronzata! Come se quei morti di fame potessero intercettarci. Comunque, adesso ti vedo. 3, 7, 1, ho capito. Sarò da te tra un paio di minuti. Muoio dalla voglia, brontolò Moretti, spegnendo il comunicatore. Poi si alzò per sgranchirsi le gambe. Il ginocchio non doleva più, ma continuava a manifestare la sua voglia di protagonismo con sporadiche fitte e un continuo prurito intorno all'articolazione, laddove i trapianti di pelle sintetica erano attecchiti. La clavicola, dal canto suo, non voleva essere da meno e lo tormentava ancora con periodiche punture di fastidio e un'irritante contrattura dei fasci muscolari. Anche in quel momento gli sembrava di avere una lastra di cemento tra la base del collo e l'attacco dell'omero. Moretti provò a sollevare il braccio, a toccarsi con la mano la sommità della testa. Sollecitò l'articolazione per quanto gli era possibile. Alla fine, grugnendo per lo sforzo, tornò a sedersi, frugò nelle tasche alla ricerca del flacone, tirò fuori le pillole, ne inghiottì 3 in rapida successione. Non più di una al giorno, almeno per la prima settimana, aveva raccomandato il medico. Moretti fece una smorfia, poi ne mandò giù altre 3 con ostentazione. Dottori del cazzo, pensò. Lo avevano tenuto per giorni e giorni senza stimoline. Lo avevano infilzato d'aghi come un puntaspilli. Gli avevano infilato sonde in ogni orifizio disponibile. Lo avevano lasciato appeso ai cavi della trazione come un quarto di bue. E alla fine di tutti quei supplizi non poteva dirsi neppure soddisfatto del lavoro. Il ronzio del motore lo destò dal suo malumore. Voltandosi, Moretti scorse una motocicletta male in arnese che emergeva dal fronte del traffico e gli si avvicinava sollevando mulinelli di polvere e immondizia. A cavalcioni della sella, fusolata, c'era Boselli. Anche lui, come Moretti, era in borghese. Jacques, azzardò il nuovo arrivato, incerto. Sei tu? Moretti annuì seccamente, sfiorando con le dita lo strato di plasticarne che gli addolciva la curva del naso e gli alzava gli zigomi. Detestava subire sedute di camuffamento, ma facevano parte della consegna. Belle trecce, lo canzonò il collega. Una perfetta conciatura a casacco rasta. Complimenti. Moretti gli scoccò un'occhiata truce. Stronzo. Almeno io non sono vestito come un pagliaccio. L'altro accettò il colpo con aria sorniona. Dimostrava una ventina d'anni. Era robusto, le gambe lunghe, i capelli color mattone tagliati a spazzola
gli occhi chiari. Indossava una casacca di tessuto plastificato tinta colori vivaci, portava uno zainetto XL Free sulle spalle, stivaletti russi alla caviglia, braccialetti di moda tra i teenager e una bandana intorno al collo come il protagonista della soap opera che spadroneggiava sulla RTV. Monta, Jacques, ingiunse. Dobbiamo andare. Moretti salì a cavalcioni della motocicletta, sistemandosi alle spalle del collega. Infilò il casco in monofibra che l'altro gli porgeva e gli fece cenno di essere a posto. Boselli mise in moto e si immise nel flusso del traffico, imboccando la corsia da cui era appena giunto. Sei già in missione, considerò parlando all'interfono. Sono sorpreso, Jacques. Moretti faticò qualche istante a individuare il microfono inserito nel casco, poi rispose di malumore. Perché? Beh, ti avevo visto piuttosto conciato, lassù al Cardarelli. Lo ero, ammise. Beh, allora cosa ci fai già in giro? Ho chiesto di prendermi un periodo di congedo. Domanda stracciata. Ti sei fatto l'infermiera almeno? Ghignò Boselli, schivando di pochi centimetri il furgone Iveco di un venditore ambulante. Era un bel pezzo di carne, ricordo. L'altro si morse le labbra. Ci aveva pensato più volte. Perché non le era saltato addosso a quella puttanella quando finalmente lo avevano liberato dalla trazione? Cos'era stato a trattenerlo? Il senso di intimità che nonostante tutto si era stabilito tra loro in quei giorni di aghi nella pelle e di silenzio? I pensieri strani, quei fastidiosi scrupoli figli dell'astinenza? Non avrebbe saputo dirlo. No, ammise a denti stretti. Davvero? Boselli sembrò stupito. Da non credere. Invece è così, tagliò corto Moretti. Boselli diede gas. Beh, puoi tornare e darle il dovuto a tuo comodo. Lei non scappa di certo. Poi ridacchiò. Di un po'. L'hai mai fatto con una ragazza in bottiglia di Steam? È fantastico. Moretti brontolò qualcosa di riflesso, senza il minimo interesse. I civili non reggono le nostre miscele. Ascolta, il mese scorso mi sono fatto la fioraia all'angolo di Capodimonte. Era un pezzo che mi tirava quella zoccola. Ho aspettato che abbassasse la serranda per chiudere il negozio, sono entrato e ho sbarrato la porta. Poi l'ho sbattuta sul tavolaccio e l'ho costretta a tirare una boccata. Vuoi? Moretti guardò contrariato l'inalatore logorato dall'uso che l'altro gli stava porgendo. No, grazie, disse di malumore. Avrebbe preferito che il collega tenesse entrambe le mani sul manubrio. Ho appena fatto il pieno. Come vuoi, concesse l'altro. Continuando a guidare la motocicletta con un braccio solo, schiacciò il tubetto, lo scosse finché il preparato in esso contenuto non cambiò colore, lo infilò nella narice e inspirò profondamente. I suoi occhi chiari si appannarono per un istante, poi divennero luccicanti di soddisfazione chimica. Dicevo, l'ho costretta a tirare un fiato. Avresti dovuto vederla dopo, ghignò. Non riusciva assolutamente a controllarsi. Strillava e si dibatteva, ma il corpo le andava per conto suo. Le ho fatto di tutto e non ho avuto neanche bisogno di legarla. Mugolava come una gatta in calore. Alla fine voleva denunciarmi. Stupida, ridacchiò ancora. Certa gente non riesce davvero a capire. Moretti non espresse alcun commento. Boselli intuì finalmente il cattivo umore del collega e decise di interpretarlo a suo modo. Non essere incazzato per il tuo congedo, Jacques, disse in tono leggero. Il comando ha respinto tutte le domande. Siamo in emergenza. Lo so, mormorò Moretti, tornando con la mente alla figura incappucciata che incombeva nei suoi incubi da quella notte di fiamme e di vetri infranti. Emergenza Masaniello, specificò Boselli.
Hai visto il nuovo proclama di quello stronzo? Un po' difficile ignorarlo, bofonchiò Moretti. Sta su tutti i siti della rete. Infatti, abbiamo fatto vedere i sorci verdi a quei rotti in culo del mattino, ma non è servito a un cazzo. Moretti, che cominciava a essere infastidito dalla petulanza e dalla volgarità del collega, ripiombò nel silenzio. Sai cosa penso? Quei finocchi dell'informazione hanno troppa libertà, proseguì Boselli, sterzando per imboccare una strada laterale meno affollata. Ha ragione Denti di Ferro. Hai sentito il suo discorso alla RTV? Il discorso di chi? Chiese Moretti, perplesso. Jean Lecherche. I ragazzi lo chiamano così per l'innesto vocale che... Lascia perdere, tagliò corto Moretti, ormai decisamente nervoso. Qual è la situazione? Boselli accondiscese. Il suo tono divenne più eccitato. WorldCon 4. Lo so, è un po' poco, ma sempre meglio di un calcio nei coglioni. Sarrese si sta battendo per il 3. Per il momento, però, il comando rifiuta. A Francoforte devono avere altre idee, mormorò a mezza voce Moretti. Chissà perché quel pensiero lo rendeva particolarmente depresso. Come? Chiese l'altro che non aveva afferrato. Lascia perdere, Nico. Va avanti. Boselli scrollò le spalle. Livello 4, dicevo. Pattuglie intorno a tutti gli hotspot della mappa, convertiplani in volo H24, presidi in forze a Poggio Reale, Capodichino e al porto. Fece lampeggiare le frecce, sorpassò un veicolo da trasporto dalla targa improbabile, con tutta l'aria di essere stato rubato. A noi stronzi, come al solito, è toccata l'infiltrazione. Il comando vuole informazioni di prima mano. Seguiamo una traccia precisa? Si informò Moretti. L'altro annuì. Qualcuna. Accostò, spense il motore e smontò. Siamo arrivati. Puntò il dito verso un edificio poco distante. Vedi quel portone? E allora? L'ho tenuto d'occhio tutta la notte. È l'ora di salire e dare un'occhiata dentro. Vieni con me. Moretti lasciò la motocicletta in equilibrio precario sul suo cavalletto incrostato di fuliggine e andò dietro al collega. Il portiere dello stabile lanciò loro uno sguardo interrogativo, ma l'espressione truce dei due uomini lo indusse a farsi da parte. Salirono alcune rampe di scale, fermandosi su un pianerottolo ornato da felci in grandi vasi di plastica verde. Boselli si avvicinò alla parete, prese tra il pollice e l'indice quella che sembrava una farfalla notturna, la girò, le premette il polpastrello sul ventre. Gli occhi dell'insetto emisero uno scintillio. Da qui non è passato nessuno. La quaglia ha preso il volo, sentenziò l'uomo, riponendo la farfalla sensore nello zainetto. Non resta che entrare. Moretti lanciò al collega uno sguardo inespressivo. Perché doveva parlare tanto? La testa gli doleva. Forse aveva bisogno di un'altra pillola. Scostati, lo esortò Boselli. Questa è la specialità di zio Nico. Osservò con cura professionale la serratura. Fece scorrere le unghie lungo la fessura per la carta di identificazione. Alla fine sembrò soddisfatto. Siemens Sesam seconda, gongolò. Dovrei averla. Aprì lo zaino, vi frugò dentro, ne trasse un minuscolo digipad. Lo accese, picchiettò brevemente sulla tastiera, lo puntò contro la serratura. I LED si accesero in sequenza. La porta si aprì con un sibilo. Prego, disse Boselli sardonico. Moretti entrò nell'appartamento sbuffando. In quel momento avrebbe voluto solo potersi stordire con l'alcol e le steam e poi dormire per una settimana. Non vuoi sapere come riesco a fare questi giochetti? Lo punzecchiò il collega. Sinceramente no, replicò lui in tono cupo, guardandosi intorno. Sei il solito stronzo, commentò Boselli deluso. Beh, io te lo dico lo stesso. Siemens, SGS Thomson, AEG, Philips e quasi tutti gli altri paperoni europei dell'elettronica hanno firmato un accordo.
Ogni loro chip ha una funzione di controllo dormiente, sensibile a un codice noto ai reparti speciali. Se ci gira, possiamo bloccare i sistemi di autoguida, intercettare le comunicazioni, aprire le serrature elettroniche e tanti altri scherzetti. Oggigiorno, se ti difendi con la cibernetica, è come se girassi a chiappe nude in un locale di froci. Ecco perché io uso una Yamaha di 20 anni fa, concluse, strizzando l'occhio. Moretti rifiutò ostentatamente di prestare attenzione alle rivelazioni da 4 soldi del collega. Gli voltò le spalle e rimase chiuso nel suo silenzio. Che pallone gonfiato, pensò. Volgare e imbecille. I tipi come lui mi danno allo stomaco. Il problema è che ce ne sono tanti alla sezione. Badando bene a dargli sempre e comunque le spalle, si diresse alla porta scorrevole che chiudeva l'angolo del piccolo soggiorno. Io mi occupo del bagno, disse freddamente. Procedura standard. Tu fa quel che ti pare. Senza aspettare conferma, varcò la porta scorrevole e accese la luce del minuscolo cubicolo. Il soffitto si illuminò di un chiarore diffuso. Le pareti e il pavimento erano rivestiti da piastrelle color papiro. Un armadietto a muro tracimava pettini, spazzolini e nécessaire per il trucco, segno inequivocabile che la casa aveva un occupante femminile. Un accappatoio ripiegato giaceva in ordine sull'asciugatore a microonde. L'uomo l'annusò, appena umido. Odori leggeri, lavanda e talco, nessun profumo particolare. Uno specchio rettangolare cinto da una cornice bianca si estendeva dal lavandino al pensile portasciugamani. Moretti batté le palpebre, si vide riflesso. Spalle larghe, la sinistra più alta della destra, addome asciutto, collo nervoso. Viso reso irriconoscibile dal camuffamento, espressione guardinga e rancorosa, paradigma del suo stato d'animo. Distolse lo sguardo. Non aveva voglia di confrontarsi con l'uomo nello specchio, meno che mai di affrontare con lui una discussione. Ne sarebbe uscito certo sconfitto. Meglio concentrarsi sul lavoro. Dalla tasca interna del giubbotto trasse l'equipaggiamento H. Aprì la busta, scelse un paio di pinzette e un set di provette, si inginocchiò di fronte al water nel box doccia, eseguì con coscienza la procedura. Quando ebbe finito, tornò nel salone. Boselli era intento a battere il perimetro del piccolo ambiente in tappe devastatrici. Aveva già sventrato i divani, strappato le tende, rovesciato i vasi, abbattuto i pensili, sparso mimose e bougainville sul tappeto pseudo-cinese, lacerato la carta da parati, sfondato le scansie dell'angolo cottura. E proseguiva con metodicità, con evidente intenzione di non lasciar nulla intatto. Stai cercando qualcosa in particolare, Nico? Chiese Moretti in tono neutro. No, disse lui, affondando il coltello d'ordinanza nella stoffa dipinta a tulipani. Cosa stai facendo allora? Ti stai divertendo? Yep, esclamò Boselli. Ho aspettato tutta la notte che questa stronza tornasse a casa. Devo pur ripagarmi in qualche modo, non credi? Hai controllato il terminale? Disse Moretti, asciutto. Stavo per farlo. L'uomo accese lo strumento, meditò qualche istante di fronte alla richiesta di password, impugnò nuovamente il digipad. I controlli d'accesso si arresero docili. Boselli scorse il registro delle ultime chiamate. Interessante, mormorò, mentre lo schermo si riempiva dell'immagine di una donna corpulenta dai capelli turchese. Moretti diede un'occhiata, provando una vaga sensazione di familiarità. La tizia che cerchiamo, disse controvoglia, chi è? Ah, esclamò Boselli, illuminandosi d'un sorriso fatuo. Ti è restata un po' di curiosità in fondo. Perché fai la scena del lobotomizzato allora? Va all'inferno, Nico. L'altro rise. Più tardi, magari. Adesso ci aspetta una visita a una vecchia signora. Andiamo. Non si curarono di chiudere la porta dell'appartamento. Scesero le scale
scoccarono una seconda occhiata truce al portiere, intento a sorvegliare le attività di un gruppetto di scugnizi elemosinanti all'angolo del palazzo. Attraversarono la strada, inforcarono la motocicletta. Boselli salì davanti, eccitato. Moretti dietro, cupo. Il suo senso di malessere in quel momento toccava un vertice. Sentiva di disprezzare il vanitoso collega che lo accompagnava, di detestare la squallida missione che gli era stata assegnata, di odiare quella città psicopatica e l'intero mondo. Partirono. La strada correva ai fianchi della Yamaha, ma Moretti quasi non se ne accorse. Era stato vittima altre volte di una depressione simile. Mai, però, quando aveva in corpo così tanta stimolina. Era quest'ultimo pensiero, soprattutto, a renderlo inquieto. Dentro di lui, lo intuiva, si era rotto qualcosa di più profondo di una clavicola o di un ginocchio, qualcosa di tremendamente più importante, che si era spezzato forse in modo definitivo. Ho tracciato la chiamata, blaterò Boselli in un tono che gli parve odioso. Ci siamo. Moretti si guardò intorno. Non aveva badato alla strada, ma dovevano essere dalle parti di Agnano. Non che la folla di ambulanti, scugnizi in lacrime, contrabbandieri e taroccatori fosse diversa lì che in altri punti della città. Accostarono di fronte a una schiera di palazzi a 3 piani di architettonica bruttezza. La facciata era verde bile, i balconi sembravano registratori di cassa, i vetri polarizzati alle finestre guardavano il mondo come occhi strabici. I platani intorno agli edifici erano consunti dalla necrosi ossida, come del resto l'intero patrimonio boschivo della metropoli. Boselli spense il motore, controllò le indicazioni del digipad, si diresse con passo sicuro verso uno dei portoni. Suonò. L'abbaiare d'un cane precedette di qualche istante il «Chi è?» Boselli indirizzò un'occhiata propositiva al collega. Moretti scosse la testa. L'altro atteggiò i lineamenti del viso a un plateale punto interrogativo. Di malumore, Moretti scrollò le spalle. Improvvisa, ingiunse. Siamo colleghi di sua figlia, signora, azzardò Boselli. Una sezione della porta si fece traslucida. Oltre il composto attivo, adesso polarizzato, apparve la figura corpulenta della matrona che i due avevano visto al terminale. Di nuovo Moretti trovò che i tratti della donna avevano un che di familiare. L'aveva mai vista? Probabilmente no, si disse. Eppure gli rammentava qualcuno. Siamo preoccupati, signora, insistette Boselli. Non vediamo sua figlia da 2 giorni. Ne ha notizie? La matrona restò qualche istante in silenzio. La sua espressione era stolida e Moretti intuì che aveva difficoltà di comprensione. Come dite? Balbettò. Boselli ripeté la richiesta. Questa volta la porta si aprì. Ai piedi della donna un dogtech agitava la coda di plasticarne e fissava gli intrusi con occhi sintetici e acquosi. Siete amici di Lara? Chiese con una giovialità appena oscurata dall'ansia. Le ciglia finte, malamente sistemate, le donavano un'aria bizzarra. Un monile di vistosi cristalli orbitali scintillava intorno al collo carnoso. Amici intimi, confermò Boselli, impassibile. Oh, che cari! Sa dove possiamo trovarla? Mi dispiace, tesori, si scusò lei. Lara non si fa sentire da martedì. È molto disdicevole da parte sua, lo so. Quella ragazza mi farà morire di crepacuore. Lasciare sua madre senza notizie così a lungo, tipico del suo segno. Moretti, disgustato, ammiccò in direzione del collega. Sta dicendo la verità, bisbigliò Boselli, leggendo il report del digipad. Almeno ne è convinta. Stiamo perdendo tempo allora, disse cupo. Andiamo. L'altro sorrise, scoprendo i denti. Non aver fretta. Estrasse la pistola d'ordinanza, sparò al dogtech. Diede una spinta alla matrona, mandandola a sbattere contro la parete. Ed entrò. 12. L'America è arrivata,
Se pigliate meglio posti è che sta città, mentre noi gettiamo sangue dentro i quartieri e a sanità. Pino Daniele. Il sole precipitava tristemente oltre la cortina di cemento. La sera saliva e si diffondeva inesorabile, avanzando in una lama netta e scura che ghigliottinava i palazzi. Il genofalco si librò nell'aria, incerto. Volteggiò sull'incrocio intasato dal traffico, tornò indietro, batté le ali meccaniche e cabrò di nuovo. Uno sparuto stormo di rondini gli si affiancò, ma bastò uno stridio sintetizzato dalla sua ugola in Kevlar per far allontanare quei curiosi ingenui e inopportuni. A dispetto del nome, la sagoma del genofalco ricordava più quella tondeggiante di un gabbiano che il profilo a freccia di un predatore. Ma se la mimetizzazione gli aveva imposto altre forme, il suo ruolo era pur sempre quello del cacciatore, e nessun abitante del cielo poteva permettersi di equivocare. Dannato Cindogu, sibilò Boselli sterzando per stargli dietro. Rottame tecnologico. È già la terza volta che passiamo di qui. Ci sta facendo girare in tondo. Poi, rivolto al compagno, con cosa l'hai caricato? Tessuti, replicò secco l'altro, senza guardarlo in faccia. I soliti capelli e unghie. Perché stenta tanto a trovare la traccia allora? L'altro rimase in silenzio. E questa volta, finalmente, Boselli non poté fare a meno di cogliere il suo malumore. Sei nero, Jacques? Silenzio. Non ti è piaciuto lo show laggiù a casa della vecchia? Finalmente Moretti reagì. Perché l'hai fatto, Nico? Il suo tono risentito sorprese il collega. Che ti prende? E me lo chiedi? È stato disgustoso. L'altro strabuzzò gli occhi, incredulo. Che? Di che cazzo stai parlando? Lo sai benissimo, ringhiò Moretti, nauseato al pensiero di ciò che si erano lasciati alle spalle una manciata d'ore prima. Stai scherzando? Ehi, Jacques, non è la prima volta che ci divertiamo un po' fuori ordinanza. Ricordi la perquisizione all'eremo dei Camaldoli? Ricordi le suore? Allora non hai fatto obiezioni. Mi sbaglio? Moretti si morse le labbra, torvo. Il fatto che l'altro avesse ragione non bastava a giustificarlo. Niente affatto. Boselli era un bastardo, un totale, irreparabile, compiaciuto bastardo. Cultore della violenza inutile, amante della sopraffazione, artista della tortura e del pestaggio. Una volta, doveva riconoscerlo, l'aveva ammirato, se non altro per la naturalezza con cui eseguiva quegli exploit di efferatezza. In quel momento la sua sola presenza bastava a disgustarlo. Fammi un favore, Nico, concluse cupo. Sta zitto. L'altro schioccò la lingua. Come vuoi. Guarda, l'uccello ha trovato la pista. Moretti alzò lo sguardo. Nel chiarore turpe del tramonto, il genofalco piegava le ali e compiva cerchi sempre più stretti, puntando a un edificio massiccio e scuro circondato da un reticolato rugginoso, affacciato sul litorale come un enorme scoglio atturrito. Guarda, guarda, commentò Boselli a mezza voce. La vecchia base NATO. Un buon nascondiglio. Credevo fosse stata sigillata, mormorò Moretti in un tono che tradiva tutto il suo disinteresse. Yep, assentì l'altro. Quando gli Yankee sono andati a casa dopo gli accordi di Brest, hanno lasciato trappole termiche, biotossine, recinzioni elettrificate. Evidentemente ci sono topi molto laboriosi da queste parti. Accostò, spense il motore, smontò. Andiamo a vedere. Nascosta la Yamaha dietro una staccionata, i due si avvicinarono all'edificio. Guardingo, Boselli, con aria apatica Moretti. Il terreno intorno alla base, una volta accuratissimo, si era ridotto a una discarica di rifiuti. Sul vecchio campo da baseball un branco di cani randagi si disputava un osso sanguinolento. Un pubblico di gabbiani assisteva pigramente allo scontro dagli spalti colorati di ruggine.
Il vento sollevava mulinelli di polvere. Il suono della risacca, lontano, parlava di tempi andati, migliori, rimpianti. Boselli si accostò alla recinzione, controllò il digipad, scosse la testa. Qui c'è tensione, avvisò. Non si passa. Proviamo più a sud. Cabotarono la barriera per alcune centinaia di metri. Ogni tanto Boselli dava un'occhiata al suo strumento e storceva la bocca. Eppure deve esserci, mormorava. Moretti sollevò la testa, cercando il gerofalco. Non dovette faticare molto a trovarlo. L'uccello bionico era appollaiato sul tetto di uno degli edifici della base e compiva esercizi motori di autodiagnosi. I suoi sensori ottici lampeggiavano, deboli ma nettamente visibili, se uno sapeva dove e quando guardare. Ci siamo, esclamò Boselli. Ecco. Moretti seguì istintivamente lo sguardo del collega. Non vide nulla di strano. Quel segmento di recinzione era del tutto uguale agli altri. Allora, disse in tono piatto. Tensione zero, Jacques, rispose l'altro trionfante. Hanno isolato questo tratto e messo un passante intorno. Vedi i cavi? Moretti annui, apatico. Deve essere una specie di uscita di sicurezza, valutò l'altro scrutando intorno. Ingegnoso. Scavalchiamo, avanti. L'uomo si arrampicò agilmente sulla recinzione, si issò a cavalcioni, atterrò dall'altro lato. Dopo un istante di indecisione, Moretti lo seguì. Nessuno in giro. Quella solitudine era inquietante. Moretti vide il nervosismo affiorare sul viso del collega. L'altro dovette superare una soglia personale di tolleranza, perché tirò fuori l'inalatore e si servì una boccata abbondante di stimolina. Pochi secondi e il suo volto tornò a distendersi nell'abituale ghigno di sfida. Vuoi? Offrì. Moretti non gli rispose neppure. Gelido puntò il dito sull'edificio su cui incombeva il genofalco. Andiamo laggiù. Evitarono l'ingresso principale. Sul retro si apriva una sbrecciata porticina di servizio e la serranda di un montacarichi. Oltre la soglia una rampa di scale conduceva verso i piani interrati. Entrarono e si chiusero la porta alle spalle. Poi cominciarono la discesa. Senti anche tu, bisbigliò Boselli. Moretti annui. Una musica dai ritmi ancestrali faceva vibrare le pareti, sempre più forte man mano che procedevano verso il basso. Sintobatterie, pensò Moretti. Basso Moog, vibrochitarre, note strane si rincorrevano attraverso l'aria. Chiuse gli occhi. Non udiva nulla di simile dai tempi dei raid nei centri sociali, quando gli accordi del POS scandivano il ritmo dei pestaggi. Andiamo a vedere, sbottò, abbandonando la tromba delle scale e dirigendosi decisamente verso la sorgente della musica. Aspettami, cazzo! Protestò Boselli, risalendo 3 alla volta i gradini che aveva appena disceso. Cos'è questa fretta? Accidenti! Senza badargli, Moretti si addentrò in un corridoio polveroso. Lo percorse in tutta la sua lunghezza. Boselli arrancava dietro. Varcarono un divisorio di lamiera e all'improvviso non furono più soli. Guarda, guarda, commentò Boselli. Guarda, guarda. Il vasto ambiente in cui erano giunti rivelava in numerosi dettagli un passato da hangar di rimessaggio. Vecchi copertoni d'aereo giacevano accatastati in pile traballanti lungo una parete corrosa dall'umidità. Cavi elettrici e guarnizioni in gomma erano accrovigliati insieme intorno a fusti metallici divorati dalla ruggine. Il pavimento era cosparso da antiche macchie d'olio dalle forme di test di Rorschach. Ma se i segni del passato non erano stati ancora rimossi, il presente riservava una nuova identità a quell'antro di cemento. Un palco di lamiera, un paio di metri più alto del pavimento, ospitava una band intenta a esibirsi in un synth rock sfrenato. Moretti distinse 2, 3 musicisti, chiaramente dilettanti, che si dimenavano intorno alla selva degli amplificatori Akai e delle centraline a laser. Davanti a loro
Il pubblico. Una piccola folla di corpi frementi nella semioscurità umida del locale, uomini e donne, che pogavano con violenza, con rabbia, senza respiro, come se vi si giocassero l'anima. I loro movimenti erano onde e creste di spuma nella notte. Pallottole di rock sibilavano fuori dal palco, sparate dalle vibrochitarre della band e riflesse in echi distorti dalle pareti rivestite di isolante ignifugo. Guarda, guarda, continuava a berciare Boselli, un tocco d'eccitazione nella sua voce. Credevamo di averli spazzolati tutti questi posti. Invece ce ne sono ancora. Incredibile. Indicò la folla, che li ignorava. Credo che il nostro camuffamento non serva a un cazzo. Quegli imbecilli sono talmente fatti che potrebbero sbattersi la propria sorella o il proprio fratello. Guarda come saltano, si ammazzano a testate in faccia. Vedi il nostro bersaglio? Tagliò corto Moretti, torvo. Con questo buio? Scherzi? Non troverei neanche il mio pisello qua giù. Ma deve essere in questo edificio, insistette Moretti. Il genofalco? L'altro gettò indietro la testa. Lo so, adesso ci infiliamo all'equipaggiamento X e diamo un'occhiata in giro. Schioccò le labbra con aria incerta. Ci serve dell'acqua. Dove sarà il cesso? Moretti indicò con un gesto del mento verso la propria sinistra, dove una porticina lungo la parete lasciava trasparire un'affilata lama di luce. Credo sia quello laggiù. L'altro approvò. Ne ha tutta l'aria. Andiamo. La maniglia girò a vuoto nella mano di Boselli. Grugnendo, l'uomo diede una spallata. L'uscio cedette facilmente. Entrarono e bloccarono la porta alle loro spalle. Però, commentò Boselli sarcastico, niente male. Le latrine della centrale a Capodimonte sono una vera fogna a confronto. Fece scorrere il dito sul bordo dei lavandini, ritraendolo appena velato d'umidità. Lo sai, Jacques? Ghignò. Mi ero sempre chiesto cosa facessero tra una manifestazione e l'altra questi idioti. Non avrei mai pensato ai concerti e alle pulizie domestiche. Tira fuori le lenti, Nico. Avanti, lo zittì l'altro, spazientito. Yep, assentì Boselli, mettendo mano allo zaino. Equipaggiamento X di prima scelta, Jack. Non i Cindogu che ci davano in addestramento. Con queste puoi vedere in posti più scuri del culo di un negro. Dicono che ti fottono le cornee, ma secondo me sono stronzate. Certo, funzionano molto meglio di quegli occhiali fotomoltiplicatori del cazzo che usano i nostri paperoni, s'arrese in testa. E poi il rumore dello sciacquone gli spense la frase sulla lingua. Merda, sibilò. C'è qualcuno. Moretti fece cenno di tacere. Poi puntò l'indice oltre la fila dei lavandini. C'erano 4 porte lungo la parete. Una di queste si stava aprendo. Velocemente l'uomo si appiattì contro la parete. Perché non le hai controllate prima, dannazione? Bisbigliò teso. Americani del cazzo, ribatté l'altro. Perché non le hanno fatte con lo spazio alla base, come le porte di tutti i cessi del mondo? Sul riquadro della porta apparve una donna. Era giovane, asciutta, un piccolo crocefisso al collo, occhi verdi e una selva di riccioli rossi a cingerle il capo. Vide i 2 uomini e sobbalzò. «Ehi!» esclamò in tono risentito. «È il bagno delle donne, questo!» Boselli roteò gli occhi. Poi si rivolse al compagno con un gesto plateale, battendo il pugno contro il palmo dell'altra mano. «Hai visto, idiota? Ti avevo detto che era il cesso sbagliato, ma tu niente, cocciuto come un commercialista di Zurigo. Perché devi farmi fare sempre queste figure di merda?» «Uscite di qui!» protestò la donna, sospettosa. «Sì, certo», concesse Boselli, parlando in fretta e avvicinandosi lentamente. «Il fatto è che il mio amico Alphonse qui doveva vomitare. Non sopporta l'alcol lui. Quando esagera ha i suoi attacchi e combina un vero schifo. Dovreste vedere il risultato. Nessuno riesce a credere che una poltiglia simile possa essere uscita dallo stomaco di un uomo.
Insomma, anche stasera ha mescolato il Jack Daniels con il limoncello. È diventato verde bottiglia e mi ha implorato: Bartolomeo, trovami un cesso prima che erutti anche l'ostia della prima comunione. Proprio qui in mezzo ai compagni che ballano. Chi siete voi due? Inquisì la donna, socchiudendo gli occhi. Non vi ho mai visto. Boselli completò la sua manovra di avvicinamento, non smettendo per un istante di parlare. E questo è niente. Una volta si è messo a vomitare su un vagone della monorotaia. La poveretta seduta di fronte a noi è svenuta. Ho dovuto rompere un finestrino e lasciare che svuotasse lo stomaco sui tetti di Procida, o avrebbe corroso il pavimento del vagone. Scattò un colpo maligno col taglio della mano sulla trachea. La donna si portò le mani alla gola, boccheggiando. Boselli la spinse brutalmente contro la parete, inchiodandola con il suo peso. Adesso facciamo un bel gioco, amica mia, disse crudele. Come ti chiami? Gloria, ansimò la donna, gli occhi velati dalle lacrime. Bene, Gloria, facciamo un bel gioco, dicevo. Io ti farò delle domande e tu mi risponderai con la verità. Semplice, vero? Non perdere tempo a gridare aiuto. Quegli ossessi che pogano di là non potrebbero mai sentirti, con il casino che hanno nelle orecchie. Chi siete? Boselli, con aria gioviale, le affibbiò man rovescio. Bip! Primo errore. Sono io che faccio le domande. Attenta, al secondo sbaglio si paga pegno. La donna ammutolì. Un rivolo di sangue le scaturì dal labbro inferiore. Moretti distolse lo sguardo, irritato col collega e soprattutto con se stesso. Boselli estrasse il digipad, regolò lo schermo alla massima luminosità e lo mostrò alla sua prigioniera. Stiamo cercando questa donna, sibilò. Dov'è? Non l'ho mai vista, balbettò l'altra. L'uomo gettò indietro la testa. Bip! Secondo errore! Senza preavviso le diede una ginocchiata alla bocca dello stomaco. La donna si accartocciò su se stessa con un gemito. Boselli la prese per i capelli, la trascinò verso il water, la costrinse in ginocchio. Hai visto, Jacques? Gongolò all'indirizzo del collega. Gli Yankee non usano le turche. Comodo, vero? Ghignando, sollevò la tavoletta, impose entrambe le mani sulla testa della donna, la spinse nella tazza, faccia nell'acqua, tenendola ferma mentre lei si dibatteva. Cristo, Nico, hai il flacone di Verosint, esclamò Moretti, disgustato. Usalo e facciamola finita. Yep, approvò l'altro, brutalmente gioviale. L'userò senz'altro. Ma prima lasciami divertire un po', vuoi? Allentò la presa, in modo che la donna potesse rialzare la testa e respirare. Lei boccheggiò, tentò di scalciare, ma l'uomo l'immobilizzò facilmente, mostrando di aver buona pratica di quel tipo di interrogatori. Allora, ti è tornata la memoria? Chiese sarcastico. Poi, senza attendere risposta dalla donna, le fece rituffare nuovamente la testa nel water. Qualcuno bussò alla porta. Colpi appena avvertibili contro il fondale sonoro del concerto, eppure concreti, inequivocabili. Hai sentito? Esclamò Moretti con la gola secca. L'altro scrollò le spalle con noncuranza. Niente di grave, qualcuno che se la sta facendo sotto. Si stancheranno. Poi tornò a dedicarsi alla sua vittima. La tirò su. Lei si afflosciò sul pavimento con gli occhi vitrei. Di già? Si lamentò Boselli. Ho capito, ci vuole qualcosa di caldo. Un po' di brace sui capezzoli, magari, o una cicca tra le cosce. Hai una sigaretta, Jacques? Moretti gli voltò la schiena, tremando di irritazione e di disgusto. Lo sguardo gli cadde sullo schermo del digipad, ancora acceso. Con sorpresa riconobbe il viso che vi campeggiava. Era dunque lei, la donna che stavano cercando? La giornalista dell'ospedale? Si diede dello stupido. Naturalmente era così. Come aveva fatto a non afferrare? E mentre i fili sciolti nella sua mente si annodavano insieme, il malumore che Moretti provava si mutò in quella sensazione che lo aveva colto allora, in quel letto di trazione, di fronte alle domande della donna le cui tracce seguivano dall'alba.
I dubbi che erano sbocciati allora come semi al disgelo tornarono a fiorire, nutrendosi della contrarietà e della nausea che lo pervadeva. E all'improvviso egli capì l'enormità dell'orrore e della prevaricazione cui stava assistendo. I colpi alla porta continuavano. Moretti si voltò duro verso il collega. Boselli incombeva sulla donna semisvenuta ed era intento a strapparle i vestiti di dosso. Ora basta, ingiunse. Lasciala. L'altro lo guardò inespressivo. Poi sorrise. Vuoi fartela prima tu? E va bene. Zio Nico è generoso. Ti cedo il turno. Moretti lo colpì sulla bocca. Boselli barcollò, un'espressione incredula sul viso volgare. Si portò le mani alle labbra, le ritrasse sporche di sangue. Ti sei bevuto il cervello, Jacques? Strillò. Moretti non si lasciò distrarre. Fissava le mani dell'altro e si accorse subito di cosa Boselli stava facendo. Non toccare la pistola, Nico. L'altro abbassò ancora di più la mano. Lasciala stare, ti ho detto. Possiamo ancora chiuderla qui. Ma certo, Jacques, approvò l'altro, afferrando il calcio della beretta alla cintura e facendo per estrarla. Moretti gli fu addosso, gli afferrò il polso, strinse. Boselli tentò un calcio al basso ventre. Moretti schivò, recuperò l'equilibrio, afferrò anche l'altro polso del collega. I colpi alla porta erano martellate adesso. Questo ti costerà caro, Jacques, minacciò Boselli, finalmente spaventato. Lo so, ribatté Moretti, serio. È ora che io cominci a pagare. Il suo braccio destro scattò veloce. Il diretto colpì Boselli sulla fronte, all'attaccatura del naso. L'uomo cadde all'indietro, incespicò sul corpo di Gloria, rovinò contro il lavabo, colpì con la nuca il piano di ceramica smaltata. Prima di toccare terra era già privo di sensi. Moretti si chinò sulla donna che singhiozzava debolmente. La prese in braccio con tutta la dolcezza di cui era capace. Mi dispiace, disse, e non riuscì ad aggiungere altro. Poi si diresse alla porta che tremava sotto i colpi provenienti dall'esterno. Tolse la sbarra con cui Boselli l'aveva bloccata, l'aprì. 10 paia d'occhi lo guardarono spiritati. Abbiamo bisogno d'aiuto, disse semplicemente. La vita è come l'anticamera di un cavadenti. C'è sempre chi sta peggio di te. Masaniello. Pensieri all'ombra del vulcano. Uccidiamoli. Moretti, l'acconciatura rasta zuppa di sudore, sollevò gli occhi verdi dal pavimento e squadrò amaro gli uomini di cui era prigioniero. Il capo, rifletté, doveva essere quel vecchio dal viso rugoso che tamburellava sul ginocchio le dita rese nodose dall'artrite. Diede un'occhiata carica di disprezzo a Boselli. Il suo compagno si massaggiava la nuca contusa con aria di sfida. Sì, sentì dire dal vecchio, è la cosa migliore. Moretti si sentiva troppo stanco per perorare la sua causa. Boselli però aveva ancora qualche risorsa. Si agitò contro i legacci e provocò sprezzante. Se volete tagliarci la gola, fatelo adesso, gridò sputando saliva. Forse è la vostra ultima occasione. Al fianco del vecchio, un secondo uomo ridacchiò, scuotendo le spalle ampie e la testa calva. Mi spiace disilluderti, 71, ma se conti sull'arrivo dei tuoi ti sbagli. Puoi anche spegnere il segnalatore, questo posto è completamente schermato. Idioti, credete che basti? Insistette Boselli. L'altro esplose in una risata plateale. Ah, capisco. Stai pensando al tuo gallinaccio. Beh, eccotelo. Mi dispiace, i miei lo hanno un po' spennato. L'uomo scostò una coperta sul pavimento, lasciando Boselli a fissare esterrefatto i resti del genofalco. Boselli all'improvviso sembrò sgonfiarsi. Quando riaprì la bocca, la sua voce tremava. Io sono solo un soldato,
balbettò in tono supplichevole. Eseguo ordini. Piantala, mormorò Moretti disgustato. L'altro si illuminò, come se avesse scorto la salvezza. Puntò il dito verso il collega. Lui è un agente scelto, è lui che dà gli ordini. Io sono solo un sottoposto, sono una vittima come voi. Volevo disertare e unirmi alla rivolta. Per questo mi ha colpito laggiù nel cesso. Io... Moretti avvampò di rabbia. Il suo primo impulso fu di saltare addosso a Boselli, ma si sentiva troppo stanco, troppo svuotato. Scrollò le spalle, rassegnandosi agli eventi. L'uomo calvo ridacchiò ancora. Davvero divertente, 71. Ma dimmi, perché dovremmo crederti? Vi dimostrerò che sono dei vostri, farfugliò ancora Boselli, sputando parole come proiettili contro Moretti. Cosa volete che faccia? Che uccida io stesso questo porco macellaio, questo nemico del popolo? Lo farò con piacere, anche subito. L'altro si grattò pensieroso le orecchie a punta. Tu gli credi, Anselmo? Il vecchio si accese una sigaretta. Sì, credo che lo farebbe. Non che questo dimostri nulla, commentò tranquillo. Poi guardò oltre la spalla dei prigionieri. Tu che ne dici, Masaniello? Dall'angolo in ombra della stanza la voce roca si levò raggelante. Perdiamo tempo. C'è un solo modo di trattare questi infami. Cerco la ragione cruciale dell'anima laddove il male assoluto si oppone alla fraternità. Masaniello. Pensieri all'ombra del vulcano. Lara alzò la testa, perplessa. Le era sembrato di udire un grido, un urlo disperato, un vertice di terrore e dolore concretizzatosi in suono. Si affacciò al corridoio, ascoltò, ma senza distinguere nulla oltre gli echi del silenzio. Forse si era sbagliata. Tornò al capezzale di Gloria, le versò ancora dell'acqua. Grazie, farfugliò la donna. Lara le sollevò maggiormente la testa. La donna respirava a fatica. Le echimosi circondavano la pelle candida del suo collo in una spietata collana di macchie violacee, sulla quale la catenina con la croce di legno risaltava minuscola e inerme. Lascia perdere. No, dico davvero. Pensa a riprenderti, replicò Lara. Sei tu adesso ad aver passato un brutto momento. L'altra scrollò le spalle, sottili e delicate. Fa parte del mio cammino, mormorò in tono fatalista. Lara le sistemò meglio il guanciale e fece per andare, ma Gloria la fermò sulla soglia. Non andartene. Lei batté le palpebre, interdetta. Hai bisogno di riposo. Ti prego. Ma non voglio restare sola. Forse c'è, balbettò Lara vagamente a disagio, qualcuno che dovrei avvertire? Voglio dire, una persona particolare? Gloria annuì, massaggiandosi la gola offesa. Lui verrà presto, io lo so. Ti prego, aspettalo con me. Lara sedette sul materasso accanto alla donna. Sorrise incerta. Accennò qualche gesto imbarazzato di rassicurazione. Poi, non sapendo cosa fare delle mani, le portò a carezzare gli orecchini. C'era un'atmosfera strana, lo aveva colto, tra la gente che divideva quei sotterranei un po' rifugio e un po' baraccopoli. Era un'intimità complice, una comunanza e una confidenza che univa a livelli più profondi del conscio. Lara non capiva bene perché ciò avvenisse. Forse, pensava, era la consapevolezza di non avere più tempo per il riserbo a unire così tanto persone tra loro estranee. Si chiese quanto avrebbe impiegato per disfarsi anche lei delle difese e delle convenzioni di una vita. Lui chi è? Tuo marito? Domandò. Qualcosa del genere, rispose Gloria. Poi fece leva su un gomito e si issò sul materasso, lo sguardo perso nel vuoto. Ero ancora una bambina quando lo vidi per la prima volta, mormorò.
Capisco, approvò Lara. Lui era l'uomo più bello che avessi mai visto, proseguì l'altra, come se non l'avesse nemmeno ascoltata. Alto, bruno, gli occhi d'angelo, il corpo di un divo del cinema. Come si chiama? Chiese Lara, imbarazzata. Guido, ma tutti lo chiamavano O Pascià. Gloria sorrise. Era un mito per tutte le ragazzine di Secondigliano e io ero tra loro. Gli andai dietro per anni, sognandolo a occhi aperti, andando ad assistere alle partite di calcetto del quartiere solo per vederlo, affacciandomi al balcone quando sentivo rombare la sua Vespa, conservando come tesori le rare parole che lui mi rivolgeva. Non che non mi avesse notata, ma era sempre circondato da ragazze magnifiche, donne fatte, al cui confronto io ero un adolescente brufolosa e insignificante. Gloria vuotò di nuovo il bicchiere, riprese in tono da confessionale. Lara, sempre più a disagio, si sforzò di trovare il modo di arginare quelle confidenze così intime, che la donna eruttava come spinta da singhiozzi della memoria, viscerali, inarrestabili. Gloria, io... L'altra la ignorò. Era talmente pieno di vita, di vigore, irradiava come un sole e il mondo splendeva intorno a lui. Lo amavo da lontano e aspettavo, perché sapevo che non era il mio momento. Lui non giocava con me, no. Avrebbe potuto schioccare le dita quando voleva e io sarei caduta ai suoi piedi. Altri mi avrebbero approfittato, lui non lo fece mai. Forse mi considerava un'amica insolita, una ragazza strana e silenziosa ai margini del suo mondo. A volte mi sorrideva con l'aria di chi aveva capito e poi si allontanava da me avvolto in quel vortice di energia vitale di cui erano illuminate le sue giornate. Non è un po' passivo amare così? Azzardò Lara. Ognuno lo fa a suo modo, replicò Gloria. Non credi? Lara pensò ai suoi trascorsi sentimentali, pochi dei quali sereni. Non poteva che essere d'accordo con l'altra. Credo di sì. Io sentivo di dover aspettare. Era il mio cuore a dirmelo. E cosa successe? La donna deglutì, si abbandonò con la schiena contro il materasso, fissò il soffitto. Un giorno, al cantiere dove lavorava, avvenne uno di quegli orrori criminali che voi giornalisti chiamate incidenti sul lavoro. Il software di controllo di una motoscavatrice aveva un baco. Ci furono 6 operai morti e 10 feriti, prima che il capo cantiere riuscisse a isolare il gruppo elettrogeno. Mio Dio! Ci fu un processo, ma il proprietario dell'impresa non aspettò la sentenza. Scappò in Sud America coi fondi della ditta. 6 mesi dopo Guido fu dimesso dal Cardarelli e scoprì che insieme ai pezzi del suo corpo se n'erano andati il lavoro, gli amici, le donne che fingevano di adorarlo, il rispetto del quartiere e la fortuna, che lo aveva sempre ingannato con un falso sorriso. Gloria incrociò lo sguardo di Lara. Ma io ero lì, pronta a prendermi cura di lui. Per me lui non era cambiato, era ancora l'uomo che avevo sempre amato. Dovevo solo farglielo comprendere. Passammo dei momenti difficili, ma lui alla fine capì le verità più importanti. Si convinse che c'è un cammino tracciato che ci trascende e che il nostro Signore non toglie mai nulla ai suoi figli se non per dare in cambio una gioia più grande. Gloria! L'uomo entrò di corsa nella stanza senza nemmeno guardarsi intorno. Lara fece appena in tempo a sollevarsi dal letto. Il nuovo arrivato si precipitò al capezzale di Gloria, l'investì con voce gravida di apprensione. Amore, amore mio, me l'hanno appena detto. Come ho potuto lasciarti sola? Non potrò mai perdonarmelo. Gloria tossì in cerca di aria e l'uomo si allontanò per farla respirare. La donna si riprese subito. Lara, lui è Guido. Tutti mi chiamano Pascià, aggiunse l'uomo, visibilmente sollevato. Lara si sforzò di non fissare quelle che dovevano essere state le braccia del nuovo arrivato. Il destro era cauterizzato appena sopra il polso e il moncherino, solcato da orribili cicatrici bluastre, sporgeva oltre la stoffa della camicia.
Il sinistro era scomparso fin oltre il gomito, rimpiazzato da una protesi plastica d'aspetto scadente che terminava in 3 dita prensili. Io, io vi lascio, balbettò. Avrete molte cose da dirvi. Gloria fece per obiettare, ma Lara uscì in corridoio e si chiuse la porta alle spalle, restituendo alla coppia nella stanza la sua intimità. Buona fortuna, disse, senza preoccuparsi che i due potessero sentirla. Non ne avevano bisogno. 13. Scegli bene i tuoi compagni, perché nessuno vince una guerra da solo. Masaniello. Pensieri all'ombra del vulcano. Questa volta non poteva essersi sbagliata. Era stato un grido, senza alcun dubbio. Lara voltò l'angolo del corridoio, vide la luce trapelare dalla porta socchiusa, vi si diresse in fretta. Ma qualcuno all'improvviso le sbarrò il cammino. Non è spettacolo per te, giornalista. Il viso di Anselmo era truce, ma Lara non si lasciò impressionare. Se questo è uno spettacolo, siete stati voi a invitarmi, ribatté decisa. Coraggio, fammi entrare. Il vecchio, con titubanza, si fece da parte. Lara gli sfilò accanto, gettò uno sguardo nella stanza, si arrestò portandosi una mano alla bocca. Dio santo, che sta facendo? Fermatelo! Tra gli uomini che assistevano alla scena dalla penombra ci fu qualche mormorio d'assenso, timido, come voci sospese tra il fascino e il raccapriccio. Avanti, ragazzo, lascialo, azzardò alla fine Stefano. Masaniello alzò piano la testa, ma non allentò la presa. Continuò a mordere selvaggiamente la guancia dell'uomo che giaceva, dibattendosi e gemendo, sotto di lui. Il secondo prigioniero, gli occhi chiari pieni di terrore, era seduto a terra, con la schiena contro la parete, i capelli color mattone irti sulla testa, e fissava Masaniello, intento a sbranare il suo compagno, come se non riuscisse a credere a ciò che vedeva. «Cos'è questo orrore?» gridò Lara. «Siete impazziti?» Masaniello atteggiò il volto a un ghigno. Poi all'improvviso diede uno strattone. La pelle del prigioniero si lacerò con un suono orribile. Un brano di carne restò in bocca al ragazzo incappucciato. Il prigioniero ricadde all'indietro gemendo e restò a terra, portandosi le mani al viso, ridotto a una maschera di sangue. Plastica, dichiarò con voce roca Masaniello, in tono disgustato, sputando schiuma bianca e brandelli di tessuto sintetico. Forse l'altro ha un sapore migliore. No! Strillò Boselli terrorizzato, addossandosi ancor di più alla parete. Io no! Cosa volete sapere? Vi dirò tutto. Masaniello, ancora a quattro zampe, gli si avvicinò con un sorriso da lupo. Lei, disse in fretta Boselli, puntando il dito verso Lara. Era lei il nostro obiettivo. Il ragazzo incappucciato, con un balzo, lo afferrò alla gola. Snudò i denti. Un canino ballonzolava vistosamente oltre il labbro inferiore. Masaniello lo saggiò con la lingua, lo strinse tra l'indice e il pollice. Poi scrollò le spalle e lo staccò senza sforzo dalla gengiva. Lo fissò con blanda curiosità. Un istante dopo lo affondò nella carne della gente. Boselli urlò. Aspetta, intervenne Lara, lascialo parlare. Parlare? Ripeté Masaniello, come se non riuscisse ad afferrare il senso dell'obiezione. Non servono entrambi vivi per parlare. Uccidi lui, non me, strillò Boselli, indicando Moretti che respirava affannosamente, gli occhi vitrei e il sangue che gli colava scuro dalle ferite. Poi vide che Masaniello non l'ascoltava e la sua voce si fece stridula. Diglielo tu, ragazza, ti prego. È con lui che dovrete prendervela, non con me. È lui che ha picchiato la vostra amica laggiù nel cesso. È lui che ti sta braccando da 2 giorni. Ti ha anche devastato l'appartamento. Io l'ho visto. Il mio appartamento? Ripeté Lara, sconcertata.
Masaniello si fermò e si volse indietro con aria interrogativa. Te l'ha fatto a pezzi, accusò Boselli. È un vero bastardo. Merita la vostra punizione. Ma io no. Io sono dalla vostra parte. Stefano e gli altri borbottarono pensierosi. Lara intuì che per qualche misteriosa alchimia di gruppo avevano stabilito che fosse lei a prendere la decisione. Ciò la stupì. Aver riportato indietro Masaniello l'aveva forse resa membro de facto del collettivo? Scrollò le spalle e rimandò le domande a un momento migliore. Tu non hai niente da dire? Chiese a Moretti, che cercava faticosamente di trarsi a sedere. La tasca interna della casacca, biascicò l'uomo, sputando sangue e brandelli di epidermide dalle labbra spaccate. Guardagli lì. Lara colse l'improvviso pallore sul volto del secondo uomo e si incuriosì. Cos'hai nella tasca? Non farti fregare, ragazza, balbettò Boselli. È un bastardo, te l'ho detto. Uccidetelo e basta. Lara fece un cenno a Masaniello. Il ragazzo incappucciato, senza farsi pregare, strappò la casacca di dosso a Boselli e la lanciò verso la donna. Aspetta, strillò l'agente della sezione. Tu. Ma le dita di Lara tastavano già la rigidezza dell'oggetto celato tra le pieghe della stoffa. La donna aprì la cerniera della tasca interna, vi frugò dentro, ne estrasse un monile di cristallo orbitale. Toro, cancro, gemelli. Ogni pietra raffigurava un segno dello zodiaco. Batté le palpebre, attonita, riconoscendo il gioiello. Mia madre, mormorò. Cosa c'entra mia madre? Che le avete fatto? Boselli balbettò qualcosa di incomprensibile. Masaniello, visibilmente stanco di attendere, grugnì soddisfatto. Va bene, hai fatto la tua scelta. Artigliò Boselli, che si mise a urlare disperatamente. Ben presto le grida si ridussero a un gorgoglio atroce. Lara, inebetita, distolse lo sguardo. Tua madre è viva, ansimò Moretti. Manda qualcuno da lei, se vuoi, ma non andare di persona. Boselli ha riempito il posto di VB15 regolati sul tuo tracciato ormonale. Ti beccherebbero subito. Ma io devo. Mia madre. Mando due dei miei guaglioni, assicurò Anselmo. Sono fidati. Mia madre, ripeté ancora Lara, quasi incredula. Perché? Moretti tossì espellendo umori giallastri e sangue. Un fiotto scuro schizzò dalla sua narice, insozzando il pavimento. Lara si scosse. Portate dell'acqua, esclamò, e delle bende. È meno grave di quello che sembra, giornalista, commentò Stefano dando gli ordini. Quella che il ragazzo ha azzannato era una specie di maschera. Moretti trangugiò voracemente il contenuto del bicchiere, poi ne versò ancora e si ripulì la bocca. Poco a poco smise di tremare. Afferrò la salvietta, l'usò per asciugarsi il viso. I pezzi malconci di cartilagine posticcia si staccarono definitivamente. Lara sobbalzò, ravvisando in lui l'agente dell'ospedale. Sono strani i casi della vita, agente Moretti, vero? Lo conosci? Proruppe Stefano allibito. Abbastanza per sapere che può esserci utile. Stefano si fregò pensieroso le orecchie a punta. Deve esserlo per forza, sto 71. Ha visto cosa lo aspetta se prova a fare il furbo. Moretti non lo degnò di una risposta. Con dignità si tolse anche l'innesto di cuoio capelluto, lo gettò via. Il tuo nome non è Lamberti, vero? Chiese. Il nos era di un collega, ammise la donna. Ma non ti avevo mentito. Mi chiamo Lara. Lara, ripeté Moretti, asciutto. Farò ciò che vorrete, ma non per paura di quel mostro, aggiunse, accennando verso Masaniello. No, rise Stefano, ma la sua risata si mutò in tremito quando vide cosa ancora il ragazzo incappucciato stava facendo sul corpo esanime di Boselli. Anche lui dovette distogliere lo sguardo. No, confermò Moretti, guardandosi le unghie sporche di sangue e fissando poi il vuoto e i ricordi.
Lo farò per me stesso, per un'immagine nello specchio che mi sentirò in grado di affrontare, aggiunse, ma solo nella sua mente. Gli uomini che lo circondavano, del resto, non avrebbero capito. Da In cerca di Masaniello di Lara Mastrantuono. Se la rivolta napoletana fu grandemente sottovalutata dagli osservatori e dagli analisti, non altrettanto lo fu Masaniello. Sin dall'inizio, al contrario, egli fu temuto. Dicerie su una sua presunta ferocia e spietatezza lievitarono negli ambienti a lui ostili, sino a donare alla sua figura sanguinari contorni da belva disumana. Masaniello, dal canto suo, non mosse un dito per sopire le fiamme che avvolgevano la sua leggenda. Nei mesi della rivolta una simile fama non era nociva e lui lo percepiva con grande acutezza. Ma oggi, mentre gli echi delle sue gesta si frangono contro il vento della storia, è giusto che la verità venga ristabilita. A me, come cronista, spetta questo compito. Masaniello non fu una belva, non fu un mostro sanguinario. Era un uomo d'azione e in battaglia lasciava certamente che la violenza riscuotesse il suo tributo. Ma non era uomo da infierire inutilmente sull'avversario vinto, non tollerava torture né inutili spargimenti di sangue. Questa, signori, era la sua natura. Voci e testimonianze presunte che affermino il contrario sono, senza ombra di dubbio alcuno, menzognere. Le conseguenze delle nostre azioni sono incubi per i vigliacchi e sogni per gli eroi. Masaniello, pensieri all'ombra del vulcano. Perché mi cercavate? Moretti accettò la sigaretta che Lara gli offriva, l'accese e aspirò il fumo con quieta passività. Ordine del comando, disse alla fine. La nostra missione era rintracciarti e comunicare la tua posizione a Capodimonte? Moretti scosse la testa. Direttamente al nucleo operativo. Il colonnello ha disposto che... S'arrese? L'interruppe Lara. L'uomo annuì. Lo hai conosciuto? Al ricordo Lara sussultò, brividi di umiliazione mescolata a rabbia. Ho avuto il piacere. L'uomo che mi chiama William? Ringhiò interrogativamente Masaniello. Lara annuì con espressione glaciale, senza rivolgergli una sola sillaba. L'esplosione di ferocia del ragazzo non le era piaciuta affatto. Non si illudeva certo di riuscire a cambiare la sua natura bestiale, ma voleva almeno fargli sapere che non approvava. Quell'uomo, ringhiò ancora Masaniello, dove si nasconde? S'arrese? Moretti spense la sigaretta. Non lo so. A WarnCon 4 i vertici della sezione abbandonano i compiti di routine e attivano le procedure di sicurezza. Potrebbe essere ovunque. Non capisco perché questo pezzo da 90 ti giudichi così importante, giornalista, commentò Anselmo, versandosi un bicchiere odoroso di falanghina. Se vuole arrivare a Masaniello, avrebbe tanti altri modi. All'improvviso sembrò colpito da un'idea illuminante. Ma forse... Aspetta. Aprì un cassetto, ne trasse un involucro scuro. Quando Salvatore e gli altri ti hanno liberato accanto alla Mercedes, hanno raccolto questo. Il vecchio aprì l'involucro, rivelando un dischetto bruno delle dimensioni di una moneta. Era sottile ai bordi, rigonfio al centro e solcato da sottili venature radiali. Un'unità BioZip Seagate, commentò Moretti, sorpreso. Una cosa? Ripeté Lara. Tecnologia militare, riservata alla sezione, spiegò Moretti. Chi porta un memo box innestato nel lobo parietale usa questi dispositivi come archivi di backup. Osservò meglio il dischetto. Questa deve appartenere al colonnello. Lara ripensò all'incidente d'auto, al corpo di Sarrese che gli franava addosso nell'abitacolo, ricolmo di schiuma da impatto. Può essere, ammise.
Forse è questo bottone ciò che il pezzo da 90 vuole, meditò Anselmo, tamburellando le dita sul bicchiere scheggiato. Le mie consegne non ne parlavano, commentò Moretti laconico. Ma non significa nulla. Boselli poteva avere istruzioni a me segrete. Lara si carezzò gli orecchini. Sarebbe interessante leggere cosa c'è dentro. Ma non siamo in grado di farlo, vero? Anselmo scrollò le spalle, di cattivo umore. Io sono di un'altra generazione, è vero, ma quando vedo le meraviglie che questi bastardi usano, mi sembra di essere un cavernicolo. È vero, gli fece eco Lara, amara, pensando alle cure raffinate che aveva visto somministrare agli agenti al Cardarelli e confrontandole con la rozza protesi che sostituiva grottescamente le braccia perdute sul lavoro di Pascià. Forse possiamo, mormorò Moretti. Cosa? Credo che potremmo leggerla. E come? Lo zaino, spiegò Moretti a voce più alta. Quello che portava il mio compagno. Dov'è? Anselmo diede gli ordini e qualche istante dopo un ragazzino dalla faccia bitorzoluta portò correndo la sacca di Boselli. Lara si sforzò di ignorare le macchie di sangue che ne imbrattavano la stoffa robusta. Moretti, con aria impassibile, aprì lo zaino, scartò ammennicoli di varia foggia e dimensioni, scelse il digipad di Boselli e un paio di adattatori. Forse con questo, trafficò sull'interfaccia multipla, accese il digipad. Ci sono, datemi la Seagate. Anselmo fissò Lara con aria interrogativa. La donna annuì. L'anziano, sospettoso, consegnò il dischetto all'agente e tornò al suo vino. Moretti picchiettò nervosamente sui tasti. Chiede una parola d'accesso, me l'aspettavo. E allora? Chiese Lara. Come facciamo? L'uomo scrollò le spalle. Tentiamo. Quel bastardo di Boselli collezionava software di intrusione. Vediamo se qualcuno dei suoi programmi è abbastanza potente. Impostò i comandi e attese. Nulla. Tentò di nuovo. Questa volta, dopo qualche secondo, sul digipad si accese una spia verde. Ci siamo, commentò Moretti asciutto. Ho forzato i controlli. Forza allora, lo esortò Lara. Andiamo avanti. Non ho un monitor, mormorò Moretti a labbra strette. Imposto la lettura vocale. Il digipad ronzò lamentosamente. Poi il sibilo crebbe d'intensità, virò in una voce umana. Lara, Anselmo e Masaniello, dapprima scettici, poi attoniti, infine agghiacciati dalla rivelazione, ascoltarono. Mio Dio, balbettò la donna. Mio Dio. 14. Attraverso gli occhi umiliati dei miei fratelli, io vedo il mio stesso passato. Masaniello. Pensieri all'ombra del vulcano. Ehi tu, sbirro, vieni qui. Moretti si alzò con cautela. I vestiti che i suoi ospiti non riusciva ancora a considerarli alleati, al massimo complici di ribellione, anche se con motivazioni diverse dalle sue. Gli avevano fornito, gli calzavano un po' stretti, specie alle spalle. La clavicola e l'articolazione, compresse dalle cuciture, gli rammentavano a sprazzi la sua perdurante condizione di convalescente. In compenso, ora che aveva potuto lavarsi e disinfettarsi a dovere il viso ferito, si sentiva molto meglio. Le scoriazioni sarebbero guarite in fretta. Certo, molto prima delle lacerazioni della sua coscienza. Dite a me? Vedi altri sbirri in giro? Gli fu risposto a muso duro. Più che giusto, si disse Moretti amaro. Chi voleva prendere in giro? Se il codice a barre tatuato alla sua caviglia era indelebile, la sua condizione di mercenario al servizio degli oppressori della città lo era anche di più. Cosa c'è? Seguici, devi darci una mano. Moretti non era sicuro di voler andare con i due Lazzari. Li scrutò con uno sguardo obliquo.
Il primo era l'uomo calvo con le orecchie a punta che aveva sentito chiamare col nome di Stefano. L'altro era un tizio tarchiato che odorava di tabacco e che si esprimeva quasi esclusivamente in dialetto. Salvatore? Era questo il suo nome? Forse. Di certo, nessuno dei due aveva mosso un dito in sua difesa, mentre quel mostro, quella belva dal corpo di ragazzo e dal viso bendato, gli aveva affondato i denti in faccia. Senza dubbio lo avrebbero lasciato sbranare con la massima tranquillità se in suo soccorso non fosse intervenuta. Devo aspettare la giornalista, obiettò Guardingo. Lei e il vecchio mi hanno detto di... Lascia perdere, tagliò corto l'uomo calvo. Li aspetteresti a vuoto. Ne avranno per parecchio. Moretti dovette riconoscere che l'altro aveva ragione. Sia la donna che il vecchio erano rimasti più che colpiti dal contenuto della Seagate. Non sarebbe stata un'impresa semplice recuperare quel tanto di lucidità e chiarezza mentale necessarie per definire una linea d'azione. Quanto a lui, quanto aveva appreso lo aveva sì stupito, ma anche in fondo convinto dei sospetti che da tempo nutriva sul ruolo della sezione e della sua stessa presenza in quella città. I misteri, le eterne domande che lo assillavano avevano infine avuto la loro risposta, nel modo peggiore. Si mosse verso i due Lazzari, attento. Ti sei deciso, sbirro? Non chiamatemi così, protestò Moretti. Il tizio tarchiato roteò gli occhi, sorpreso. E come da già chiamà? Il mio nome è Jacques. Come vuoi tu, sbirro, concordò pacificamente l'altro. Moretti scrollò le spalle. Non aveva diritto di pretendere di più, in fondo. I due lo condussero attraverso un dedalo di lunghi corridoi male illuminati e grevi di odori umani. Percorsero un breve tratto allo scoperto, durante il quale Moretti si sorprese a scrutare il cielo terso alla ricerca di genofalchi. Ma nessuna forma scura, neppure i gabbiani, solcava l'azzurro. Tornati al coperto, discesero una breve rampa che li portò rapidamente a un angusto sotterraneo dall'aria fumosa. Su un lungo tavolaccio, consunto agli angoli e solcato da graffi profondi come ferite, erano ammonticchiate delle armi. Le conosci? Chiese Stefano, brusco. AIM-32, rispose automaticamente Moretti. Armamento individuale multifunzione. Fabbricazione tedesca. Non sparano, neppure a bestemmiare in crucco. Devi aiutarci. Più che una richiesta, un imperativo. Moretti batté le palpebre, confuso. Il caldo in quel sotterraneo claustrofobico era una presenza tangibile e i suoi abiti erano troppo pesanti. Sentiva già il sudore inumidirgli la schiena. Questo è equipaggiamento della sezione, osservò scorgendo i codici a barre. Come lo avete avuto? Stefano sembrò contrariato dalla domanda. Atteggiò il viso a una smorfia, ma Salvatore lo prevenne. Un guaglione dei nostri ha razzolato un furgone SSI, spiegò. Avete rubato un trasporto della sezione? Esclamò Moretti, incredulo. Non è possibile! Come diavolo? Teniamo guaglioni alla sanità che potrebbero pitturare il culo del presidente senza farlo neppure svegliare, assicurò il Lazzaro. Ripresosi dallo sbalordimento, Moretti realizzò un pensiero inquietante. Tutti i mezzi della sezione, trasporti compresi, hanno segnalatori satellitari incapsulati nella carrozzeria. Il furgone rubato non lo avete portato qui, vero? Stefano e Salvatore si scambiarono un ghigno di derisione. Chi ste già preso per fessi, ridacchiò l'uomo tarchiato. Sbirro, il furgone fa compagnia alle Mazzancolle sotto gli scogli di Nisida, garantì Stefano. Dove sta anche la due ruote giapponese del tuo compare? Aggiunse l'altro. Moretti annuì. Ragionevole, pensò. Ciò nonostante, lo sapeva bene, le risorse dei suoi ex colleghi della sezione erano di gran lunga superiori a quei rudimentali stratagemmi. I Lazzari, concluse, avevano avuto fortuna, ma non poteva durare. Basta perdere tempo, sbirro, esortò Stefano duro. Spiegaci come si usano questi affari. Moretti sussultò. Non si era ancora abituato a quel tono.
Questi affari, come li chiami tu, lui avrebbe detto Cindogu, ma il gergo cino-nipponico non era così diffuso nel proletariato napoletano, a quanto sembrava. Sono diverse dall'Emproc. Non avete fatto un buon affare rubandoli. Che vuoi dire, sbirro? Infastidito dal continuo insistere con quell'appellativo e dal tono di Stefano, Moretti si irrigidì. Solo gli operativi della sezione possono usare gli AIM, disse secco. Voi no. Stefano socchiuse gli occhi. Moretti capì che l'altro non solo non si fidava di lui, ma che lo odiava. Si chiese se lo aveva mai avuto davanti, in uno scontro, dall'altra parte del suo bastone. Forse. Spiegaci perché, 71, replicò Stefano in tono di sfida, indicando il mucchio d'armi. Prima che ti vengano in mente idee strane, aggiunse, sappi che abbiamo tolto le munizioni. Moretti vide che Salvatore indirizzava una smorfia di rimprovero all'indirizzo del compagno e ciò lo confortò. Non tutti i Lazzari, concluse, erano restii ad accettare la sua conversione. Vedete questo? Disse indicando il piccolo rigonfiamento, a malapena avvertibile, che aveva sul palmo della mano destra, proprio alla base del pollice. Salvatore aggrottò le sopracciglia. Che maronna è? Un biochip termico, spiegò Moretti. Ci viene innestato all'arruolamento, proprio come il tatuaggio alla caviglia. Guardate adesso. Moretti imbracciò la IM-32, sistemando il calcio brunito dell'arma contro l'incavo del braccio e carezzando la canna con il palmo della mano. Immediatamente il display a cristalli accanto al grilletto si accese, sciorinando una serie di dati tecnici e di vettori di puntamento. Salvatore fischiò tra i denti. Az! La IM è un modulo integrato da combattimento con funzionalità di ricerca e appoggio tattico, recitò Moretti. Senza i codici d'attivazione memorizzati nel biochip è solo un ammasso di ferraglia. Va bene, sbirro, sibilò Stefano maligno. In questo caso è chiaro cosa ci serve. Fece scattare il lungo coltello a serramanico. Salvatore fu lesto a intervenire. Oi! Gridò. Sei uscito pazzo? Non voglio mica ammazzarlo, replicò tranquillamente l'altro. Da oggi in poi sto sbirro si tirerà le seghe con la sinistra. Tutto qui. Tu sì che sei furbo, protestò energicamente Salvatore, frapponendosi tra Moretti e il compagno. Che ci guadagni a tagliarlo? Solo un fucile. Queste cazzim e basta. L'altro lo squadrò torvo. Tu lo difendi, Salvatore? A questo infame? Hai dimenticato cosa hanno fatto sti 71 a mio fratello e a mio padre? Moretti cercò di sovrapporre i singolari tratti del viso di Stefano ai volti di Bagnoli e dei suoi avversari in tanti scontri precedenti. Inutile, ne aveva veduti troppi e il sangue sul suo bastone era sempre stato dello stesso colore. Perdonami, mormorò. Lascia perdere, tagliò corto Salvatore, tornando ai fucili. Puoi sistemare questi affari in modo che anche noi possiamo usarli? Moretti stava per rispondere di no. Poi incrociò lo sguardo di Salvatore e capì che la sua era una richiesta di quelle che non si potevano rifiutare. Mi occorre un saldatore, disse con cautela, un cacciavite e pinze di precisione. Laggiù c'è una borsa di attrezzi, ringhiò Stefano rinfoderando il coltello. Moretti capì che la crisi era superata, per il momento. Mettiti al lavoro, sbirro. Moretti rovistò nella borsa, scelse una chiave multipla, un saldatore a stagno dalla punta fine e un tester per circuiti integrati. Poi sedette su un angolo del tavolaccio e impugnò uno degli AIM. Facendo leva contro il solco tra la canna e il corpo centrale dell'arma, con un po' di sforzo e tanto sudore mise a nudo i meccanismi interni. Muovendosi con attenzione, fece scattare il grilletto, bloccò l'otturatore e soffiò per togliere la polvere dalle piste di rame. Forse, si disse, era possibile isolare la CPU. Accese il saldatore e tagliò un segmento di stagno della lunghezza di un dito. L'odore del metallo fuso lo riportò indietro negli anni, ai laboratori tecnici del centro addestramento di Nizza.
Come si chiamava il docente del corso? Rentier? Berthier? Aveva la barba eternamente sporca di gesso, abiti stinti e stazzonati, e si diceva che usasse tenere accanto al letto un oscilloscopio piuttosto che un abat-jour. Moretti ricordò quanto detestasse quel corso e come non perdesse occasione per svignarsela e correre al poligono di tiro. Era strano pensare che ora, forse, la meno stimata delle sue conoscenze potesse salvargli la vita. Vedi come si impegna, sentì mormorare Salvatore. Non ti fidi ancora? No, sentì ribattere brutalmente Stefano. E non capisco come possa farlo tu. Non hai sentito la registrazione? L'altro abbassò ancor di più la voce. Moretti faticò a seguire la conversazione, ma sapeva di doverlo fare. Tu ci credi allora? Tutto torna, Salvatò. Io lo sapevo che c'era qualcosa di grosso sotto. Il tono di Stefano era teso, quasi tremante. Solo non credevo che fosse qualcosa di così orribile. Se non fosse stato per lui, considerò Salvatore facendo un cenno verso Moretti, non l'avremmo mai saputo. Ha trovato lui il codice, ricorda? È vero, ammise Stefano, piccato dall'osservazione. Vorrà dire che lo ringrazierò, prima di tagliargli la gola. Masaniello lo ha risparmiato, insistette l'altro. Perché non puoi farlo anche tu? Masaniello, l'uomo calvo cambiò registro. Credevo che non l'avremmo più rivisto. Come avrà fatto quella giornalista a convincerlo a tornare? Salvatore scrollò le spalle. Chi la guagliona è in gamba. Tu credi che... Sì, insomma... Moretti colse nella voce dell'uomo calvo una nota di imbarazzo. Dici che se l'è fatto? Moretti sentì che Salvatore sussultava. Tu sei pazzo! Perché? Li hai visti quando sono tornati? Lui camminava curvo e lei gli teneva un braccio intorno alle spalle. Sì, anch'io so cosa il ragazzo ha sotto le bende, ma so anche che ci sono femmine ricche che ci godono con l'orrido. Non sai quello che dici, obiettò Salvatore, lo sguardo cupo. Perché? Una volta una sciacquetta del Vomero, stat zit, tagliò corto l'altro, ora decisamente rabbuiato. Non so che è successo tra Masaniello e la giornalista, ma certo non è stato niente di quello che pensi tu. Come puoi dirlo? Tu hai visto il ragazzo senza la maschera, ma io l'ho visto senza vestiti. Tra le gambe è combinato peggio che in faccia. Maronna mia! Esclamò l'altro, orripilato. Mi ero sempre chiesto cosa gli fosse successo. Ora l'ho capito. Mio Dio! Esclamò silenziosamente Moretti. Cosa ho fatto a questa gente? La voce dura di Stefano lo scosse. Comandiamo, sbirro! Moretti chiuse l'otturatore con un gesto secco e strinse la giuntura con la chiave. Prova, disse, lanciando l'AIM verso l'uomo calvo. L'altro afferrò il fucile al volo, digrignando i denti con aria di sfida. L'imbracciò, lo puntò. Il display si accese. Az! Esclamò Salvatore. Ce l'ha fatta! Un momento, protestò Stefano. Che significa E07? Un messaggio d'errore dal sistema operativo. La EPROM non riconosce il segnale sul piedino di ACK. Stefano lo guardò inespressivo. E allora? Allora niente. Gli upgrade sono disabilitati. Potete usare l'AIM come un fucile ordinario, senza le opzioni del tiro automatico, del reticolo e del database tattico. Mi dispiace, ma è il massimo che posso fare. Stefano considerò sospettoso le parole di Moretti. Mm, diciamo che va bene. Ma puoi fare lo stesso lavoro con gli altri fucili? L'ex agente infiltrato fissò sconsolato il cumulo di armi. Beh, ci metterei un mucchio di tempo, ma... Allora ti consiglio di muoverti, l'interruppe malignamente Stefano. Credo che stiamo per entrare in azione. Oggi ci troviamo, in questo scorcio di secolo, a vivere un'esperienza del tutto nuova.
La tecnologia ha finalmente reso possibile realizzare ciò che a livello concettuale era stato teorizzato in passato dai più grandi analisti di dinamica sociale. Rinunciare a questa opportunità è un'opzione che non possiamo in alcun modo permetterci. Joseph B. Sarrese, rapporto 82. Criticità? La risposta giunse dopo qualche secondo d'attesa. Rivolta nel braccio C di Poggioreale. Sollevazione al porto. Scomparsa di 2 informatori stipendiati della sezione. Attentato su via Cavour. Sarrese aderì contro lo schienale della poltrona e allargò le gambe. Qualcosa si mosse appena più in basso del suo campo visivo. Lui non vi badò. Prima criticità. Dettaglio. 111 detenuti, replicò docilmente la voce. 20% reclusi per reati comuni, 80% politici. Sopraffatti i guardiani, saccheggiata l'armeria. Totalità del braccio C sotto controllo dei rivoltosi. 2 deceduti, 5 ostaggi. Probabili complicità esterne. Il colonnello si carezzò la punta del naso, dalla pelle ancora più candida del resto del viso. Soffocò un'imprecazione di disappunto. Grado di isolamento dai media? La voce si incrinò. Basso. Il funzionario responsabile ha dovuto consegnare il suo SATCOM ai rivoltosi. E sono state completate 6 chiamate prima che riuscissimo a isolarlo. L'uomo si morse le labbra. Le chiamate sono state intercettate? Sì, signor colonnello. Vuole le trascrizioni? Sarrese scosse la testa. No, ricerca testuale. Il termine è Masaniello. La voce si fece attendere qualche istante, poi riprese in tono efficiente. Vocabolo rintracciato in tutte le conversazioni, da un minimo di 3 a un massimo di 12 istanze per chiamata. Fa piano, stupida, sibilò Sarrese agitandosi sulla poltrona rivestita in pelle d'antilope. Signor colonnello? Non dicevo a voi, controllo. L'uomo sospirò. Seconda criticità, agitazione ai moli 3 e 4, grado 9.5 scala Rayman. Danni ingenti inflitti alle strutture portuali e alle imbarcazioni da carico. Traghetti per Capri dati alle fiamme. Contenimento in corso. Maggiori dettagli, mormorò Sarrese. Unità coinvolte valutate tra 800 e 1000. Lavoratori portuali, marinai e disoccupati. Tracciata la presenza di individui biomarchiati a Bagnoli. Esoscheletri da carico e elevatori individuali usati come armi. Blocco stradale e ferrato completo della zona compresa tra via Caracciolo e piazza Santa Lucia. Impossibile l'allontanamento dei media. Agenti in loco 42. Previsto impiego degli EH301. Probabilità di contenimento 80%. Sarrese rimuginò qualcosa tra sé. Causa scatenante? Incerta. Gli analisti stanno lavorando sugli slogan e gli striscioni in mano ai manifestanti. Termine a maggiore frequenza? Chiese Sarrese con l'aria di chi conosce già la risposta. Masaniello, confermò la voce. Sì, così, sussurrò Sarrese, poi alzando la voce. Reazioni alla mia nota da parte del comando? Respinta, replicò la voce. Dettaglio. I reparti di stanza a Roma non saranno mobilitati, aggiunse la voce. È previsto l'arrivo del contingente di Strasburgo, ma solo il mese prossimo, in accordo alla pianificazione ordinaria. L'uso esclusivo e continuativo dell'occhio orbitale è stato escluso. L'uomo si morse ancora le labbra, questa volta di incredulità. Puoi confermare, controllo? Le decisioni del comando sono agli atti della rete, signor colonnello. Idioti! Sarrese scosse la testa, fremendo di rabbia.
Mentecatti incapaci. Di cos'altro hanno bisogno per convincersi? Si scosse. Controllo, ti invio una seconda nota per il comando. Sei in ricezione? Quando vuole, colonnello. Signori, a seguito dei... Sulla scrivania di Sarrese si accese una luce azzurra. L'uomo si interruppe. Termina l'operazione, controllo. Richiamerò più tardi. Come preferisce, signor colonnello, assentì la voce, facendosi sempre più flebile e infine spegnendosi. Sarrese chiuse la connessione, tolse la ventosa dalla fronte e la ripose nel taschino dell'uniforme. Poi assunse un'aria interrogativa. Non risponde alla chiamata, signorina? La ragazza, ancora in ginocchio, sussultò. Si rimise in piedi con aria imbarazzata, allontanandosi con le dita smaltate i capelli che le erano franati sul viso. Subito, colonnello, blaterò. Mi scusi, aggiunse, mettendo la cuffia e premendo il pulsante accanto alla luce azzurra. Una chiamata su linea high-sec, disse, digitando i controlli regolamentari. Il codice è 18 Tango Verde. Ovvero? Agente scelto Boselli Dominic, in missione di infiltrazione classificata coperto livello 3. Sarrese si fece interessato, tirò sulla cerniera dei calzoni e prese a tamburellare nervosamente sul ripiano della scrivania. Non dorma, signorina. Veda cosa vuole, avanti. La ragazza, rossa in viso, premette il secondo pulsante. Qui nucleo operativo, esordì. Ascoltò qualche istante con aria assorta, in piedi, mentre l'uomo la scrutava attentamente dalla sua poltrona. L'ufficio era immerso nella penombra. Piccoli fari incastonati nel soffitto, come gemme sul velluto, lanciavano strali di luce verso i quadri rinascimentali affissi alle pareti. Un Rubens, un Goya e un Tiziano rendevano artisticamente omaggio alla carica dell'alto ufficiale. Una possente pianta di ficus bioalterato, piantato accanto a una pila di monitor, dominava l'angolo opposto alla scrivania. L'impianto a microprocessore manteneva umide le grandi foglie, spruzzando minuscole goccioline tutto intorno, in una nebbia leggera che sfocava i contorni degli oggetti. Mi dispiace, non è la procedura standard, iniziò a protestare la ragazza. Poi sembrò cedere. Ah, capisco, ma non so se il colonnello può... Infine, più debolmente. Attenda, prego. Si voltò verso l'uomo ancora più imbarazzata. Non è l'agente Boselli. E allora? È una donna. Non ha voluto dirmi il suo nome. Insiste per parlare con lei. Davvero? S'arrese e aggrottò le sopracciglia bionde, esili come speranze. E perché, di grazia? La ragazza ascoltò quanto le veniva detto in cuffia, poi tornò a rivolgersi al colonnello. Dice: abbiamo l'82, vogliamo trattare. Sarrese, le cui dita stavano picchiettando frenetiche sulla scrivania, smise di muoversi, persino di respirare. Per un istante sembrò non trovare le parole. Poi il suo viso divenne di pietra. Mi passi quella cuffia ed esca da questa stanza. Adesso. La ragazza, colpita dal tono gelido del superiore, arretrò senza fiatare verso la porta. Prima che potesse raggiungerla, Sarrese raccolse qualcosa da terra e glielo lanciò contro di malagrazia. Ma che fa? Dorme? Si rimetta questi addosso prima. Lei, rossa in viso, afferrò i vestiti, affrettandosi a indossarli. Mi, mi scusi, signor colonnello. La scuserò più tardi, replicò lui duro. Se completerà a dovere il compito che le era stato assegnato. Fuori, adesso. S'arrese attese che la ragazza si chiudesse la porta alle spalle, poi riattivò la comunicazione. Con chi parlo? Intimò. Lo sa benissimo, replicò Lara all'altro capo della linea, in tono ugualmente deciso. D'ora in avanti giochiamo a carte scoperte, colonnello. S'arrese, riconoscendo la voce, storse le labbra in un ghigno gravido di sarcasmo. La nostra impavida giornalista. Che sorpresa! Mi fa piacere sentire che sta bene.
Pensavo che dopo il nostro piccolo incidente la chiami pure battaglia, tagliò corto Lara, e la smetta di recitare. Giochiamo a carte scoperte, le ho detto. S'arrese e incrociò le braccia, affondando le spalle messe in mostra dall'uniforme nell'abbraccio morbido della poltrona. Come preferisce. Cosa vuole, giornalista? Non così, obiettò Lara. Di persona. L'uomo inarcò un sopracciglio. E perché mai? Prendere o lasciare, colonnello. Lei sa cosa ho da offrire. Se non le interessa. S'arrese e riprese a tamburellare sulla scrivania. Ogni 4 tump un toc, quando l'anulare, innestato di congegni elettronici, batteva sul mogano del ripiano. D'accordo, disse alla fine. Ha vinto, giornalista. Dove si trova? Non faccia lo stupido, colonnello, lo gelò la donna. So benissimo che potete tracciare la mia chiamata. Lei ha 30 minuti di tempo. Non attenderò un istante in più. Aspetti, giornalista, non crederà che... S'arrese e imprecò. L'altra aveva chiuso la comunicazione. L'uomo si alzò furibondo. D'un colpo spazzò via i diagrammi, gli stampati, le lettere e i documenti affastellati sulla scrivania. Poi accese i monitor e premette i pulsanti d'allarme. Qui s'arrese, sibilò. Agli ordini, colonnello, risposero più voci all'unisono. Voglio che mi siano assegnati tutti i mezzi e tutti gli uomini disponibili e li voglio adesso. La generazione del consenso è la chiave di volta. È il punto cruciale su cui si gioca il successo o la sconfitta di ogni esperienza di controllo sociale. La generazione del consenso è il problema cardine, il nodo che legioni di teorici si sono affannati a risolvere negli ultimi 2 secoli, già ben prima che la conquista e la gestione del potere acquisissero rango di scienza. Come generare il consenso, dicevamo. Le soluzioni più efficienti sperimentate fino a oggi, è noto, vertono sul condizionamento dello strato di popolazione ancora in età evolutiva. Irreggimentare le nuove generazioni, isolarle dalle famiglie, inquadrarle e vestirle in modo opportuno, assegnare loro modelli di comportamento ben definiti e rispondenti alle esigenze della classe dirigente, si è rivelata nel recente passato una scelta di innegabile successo. E tuttavia, oggi ne siamo consapevoli, il lavoro di indottrinamento richiesto da tale soluzione risulta troppo oneroso. La manipolazione dei giovani cervelli ottiene buoni risultati, ma deve ricominciare da capo a ogni generazione. Nel lungo periodo il costo di tale operazione diviene insostenibile. Oggi, per la prima volta, abbiamo modo di aggirare il problema. La tecnologia biogenetica ci consente di intervenire a livello più basso, manipolando il nucleo di comportamenti innati codificati nella stessa spirale del DNA umano. Tale nucleo, da alcuni teorici definito istinto, da altri etica ancestrale, finalmente può essere riscritto a piacimento, rimarcando gli elementi utili e potando quelli fuorvianti, eliminando alla radice ogni ostacolo al formarsi di quell'obbedienza verso i capi e di quella disciplina che sono i valori essenziali alla nascita di una grande nazione. Ma soprattutto la tecnologia biogenetica può rendere il risultato della manipolazione ereditario, facendo sì che i geni indotti risultino dominanti. Le classi inferiori, una volta condizionate al consenso, trasmetteranno i loro schemi mentali alla generazione successiva e così via, in una spirale autoalimentante di indottrinamento che nessuna organizzazione di figli della lupa, di giovani comunisti o di azionisti cattolici è mai riuscita a raggiungere. La tecnologia, signori, è pronta. I metodi e gli strumenti che essa ci offre sono già stati utilizzati in una sperimentazione scientifica eseguita non in RV ma totalmente sul campo. I risultati di tale sperimentazione vi saranno illustrati nel proseguo della presente relazione. Joseph B. Sarrese, rapporto 82.
Riesci a vederli? Annuendo, Salvatore replicò in una fiatata che sapeva di limoncello e di tabacco di seconda scelta. Tenevi ragione. Vengono coi motoscafi. Overjet Saab G17, precisò Moretti. È logico, sono gli unici mezzi della sezione in grado di raggiungere questa spiaggetta in così poco tempo. Avete scelto un terreno davvero favorevole. 1, 2, 3, contò Salvatore. Non sono molti, chi li malamenti. L'altro scosse la testa. Sono sufficienti. Che significa? Mi spiace dirtelo, ma i G17 hanno una potenza di fuoco superiore a quella di un carro Abraham. E poi possono trasportare una squadra di 18 uomini, completa di armi ed equipaggiamento. Spero che i tuoi compagni siano pronti. Salvatore non raccolse la provocazione. Nisida sembra una capi morta stamattina, meditò assorto. Vuoi dire un teschio? Moretti fissò l'isola, valutando la metafora. I fianchi rocciosi e ricoperti dalla macchia mediterranea si ergevano in curve quasi innaturali. Forse hai ragione, ammise. Non l'avevo mai vista così. Neanch'io. Sarà la luce. Speriamo che non sia un brutto segno. I segni non sono né belli né brutti, Guagliò. Sono messaggi da interpretare o da giocare sfidando a Sword. Quasi soddisfatto dell'epitaffio, Salvatore brandì uno specchietto, si sporse dal rifugio dentro il quale era appostato insieme a Moretti e cominciò a lanciare messaggi luminosi verso la parete di tufo che si ergeva quasi verticalmente a ridosso della minuscola spiaggia. Dall'imboccatura di una delle caverne che si aprivano sulla parete giunsero in eco bagliori riflessi, in una sequenza che Moretti non comprese. Potete tenere tutte le scatolette e i computer che volete, voi altri malamenti, mormorò l'uomo tarchiato, cogliendo lo sguardo interrogativo dell'altro. O sole, non riuscirete mai a togliercelo. Moretti scrollò le spalle. Poi gesticolò in direzione della battigia. Eccoli, stanno sbarcando. Gli Hoverjet, dalla fusoliera tinteggiata in toni gialli e grigi, superarono la linea della risacca e puntarono decisamente sulla spiaggia, sollevando intorno ai bassi cuscini pneumatici nuvole di sabbia polverosa e di rifiuti. I rotori intonavano una sinfonia meccanica di inquietante potenza. Uno stormo di gabbiani che banchettava tra i sacchetti di plastica, spaventato dagli inaspettati intrusi, si sollevò in volo schiamazzando. Gli uccelli si dispersero, poi tornarono a riunirsi sulla verticale dello sbarco, ma non osarono avvicinarsi e restarono a volteggiare ad ali spiegate, roteando quasi senza sforzo, simili a coltelli volanti nella brezza. Dal rifugio tra le rocce i due uomini osservarono i mezzi anfibi giungere sino a ridosso della scarpata, sistemarsi ai vertici di un triangolo, puntare le armi all'esterno, aprire i portelloni e partorire una nidiata di uomini in assetto da combattimento. Il tutto in pochi secondi e nel silenzio più assoluto. Salvatore, suo malgrado, fischiò di ammirazione. Cose pazze, gli sfuggì. Sembrano i ballerini di San Carlo. Addestramento SEALS, sussurrò Moretti, non perdendo d'occhio la scena. Quello è un comando d'assalto. E c'è anche Sarrese. Qual è? Al centro del primo gruppo. L'unico senza casco. L'ha già visto, assentì Salvatore. Ha abboccato all'amo. Ammesso che sia il pesce e non il pescatore, mormorò l'altro a mezza voce. Non ha già capito, confessò l'altro. Lascia perdere. Moretti aggrottò la fronte. Guarda, stanno salendo verso la grotta. Lo sapevo. Hanno visto i vostri stupidi segnali. Calma, Guagliò, lo rassicurò l'altro, addentando una cicca scura di tabacco. Va tutto bene. Poco convinto, Moretti riprese a osservare i movimenti dei militari. Inconsciamente rabbrividì. Il comando si era diviso in due gruppi. Il primo era rimasto a ridosso degli Hoverjet e scrutava tutto intorno con le armi spianate. Il secondo si era disposto in colonna, guidata da Sarrese, e aveva cominciato a inerpicarsi lungo la parete di tufo. Moretti contò 20 soldati, tra cui due donne,
tutti dotati di equipaggiamento completo, casco e tuta antiproiettile inclusa. Avevano un'aria decisa e il loro vigore nel risalire il ripido pendio, nonostante il caldo e il peso delle armi, suggeriva a Moretti che avessero fatto il pieno di stimoline prima di partire per la missione. Un lampo di desiderio, bruciante, percorse i muscoli dell'uomo. Ma egli lo respinse risoluto. Aveva preso la sua decisione e non poteva tornare indietro. Con tempi da primato olimpionico, la squadra raggiunse l'imboccatura della caverna. Sarrese vi indugiò qualche istante, scambiando poche battute concitate col sottufficiale di colore che gli procedeva al fianco. «Che fanno?» ansimò Salvatore, improvvisamente nervoso. «E cosa vuoi che ne sappia?» protestò Moretti. «Non sei della loro stessa parrocchia?» «Lo ero, certo. E allora?» Salvatore lo guardò storto. «E allora devi dirmi che fanno? Stai qui apposta?» Moretti scrollò le spalle. «Non so. Forse controllano le coordinate del tracciante». «Ma tu guarda che cazzim!» ringhiò l'altro, sputando boli nerastri di tabacco sull'arena fangosa. «Avanti, figli zoccola! Mancano pochi metri!» Quasi in risposta all'esortazione, Sarrese varcò la soglia della caverna. Uno dopo l'altro, i componenti della squadra lo seguirono. L'ultimo entrò camminando all'indietro, AIM in pugno, un'espressione guardinga celata tra le ombre disegnate dal casco. Salvatore parve rilassarsi. All'improvviso sorrise compiaciuto. «Bravi guaglioni! E mo a voi comincia la musica!» «Musica?» ripeté Moretti confuso. «Che musica?» «Musica di paradiso, compare! Ascolta e godi!» Salvatore diede un calcio a quel che sembrava un insignificante mucchio di terriccio. I granelli caddero, rivelando un antiquato deviatore elettromeccanico collegato a un cavo che si perdeva nell'arena. L'uomo tarchiato calcò lo stivale sulla leva del deviatore, vi montò sopra con tutto il suo peso. La leva si abbassò. «Assorda!» recitò a mo' di epitaffio. L'esplosione fu assordante. La terra tremò. Sullo strapiombo divamparono lingue di fuoco. Schegge di roccia schizzarono come proiettili in ogni direzione. D'impulso Moretti affondò il viso nella sabbia e si coprì la testa con le mani, stupendosi che nessun macigno volante si abbattesse sul loro rifugio. La pioggia di pietre e fango durò interminabili istanti. Quando l'ex agente scelto osò alzare la testa, la sua prima occhiata fu per l'imboccatura della caverna. Non c'era più. La parete di tufo era franata ad arte, ostruendo completamente l'apertura. Alla base della scarpata uno dei G-17, investito dalla frana, giaceva rovesciato sul fianco. Profondi squarci si aprivano sulla sua carena. I finestrini erano in frantumi. Dal blocco motore, lesionato, si levava una colonna di fumo nerastro. Gli uomini in grigio e giallo correvano lungo la spiaggia come formiche impazzite. Un paio erano riversi a terra e si agitavano debolmente. Un terzo gridava col viso coperto di sangue. Altri si erano gettati al riparo delle rocce e puntavano le armi contro inesistenti cecchini. I gabbiani erano spariti. Il sole dardeggiava nel cielo deserto. «Almeno 20 chili di C3», valutò Moretti incredulo. «Dove diavolo avete preso tanto esplosivo?» Salvatore lo guardò sornione. «Fai troppe domande, Guagliò, per uno che fino a ieri giocava nell'altra squadra. Ma state zit, e quando sarà finita, forse mi fiderò di te». Salvatore si alzò e cominciò a raccogliere la sua roba. «Adesso andiamo». Travolto dagli eventi, l'ex agente scelto replicò debolmente. «Andiamo? Andiamo dove?» «A raggiungere Masaniello. Dove, se no?» «E come possiamo? L'ingresso della caverna è saltato». «Ah, fidati. Come direbbe Edoardo, tutti in scena per l'ultimo atto. E questo vale anche per te, Guagliò. Non vorrai perderti il finale, vero?» E scappò via. A Moretti, interdetto, non rimase altro da fare che corrergli dietro. 15.
La sperimentazione, riferita nel seguito del documento come Progetto 82, è stata impostata su un campione statisticamente significativo della popolazione comunitaria. Inizialmente si è ricercato uno strato censuario rappresentativo dell'universo oggetto di studio, ceppo europeo, cultura occidentale, grado di istruzione e di sviluppo fisico standard, eccetera. Una collocazione geoeconomica ottimale, tensione sociale, disoccupazione, scarsa coscienza civica, una modalità di esecuzione facilmente replicabile e monitorabile. Le classi sottoproletarie residenti nell'area metropolitana di Napoli incarnavano tutti i requisiti richiesti e sono state perciò scelte per l'esperimento. Quando è stato necessario, i parametri politici ed economici dell'area sono stati modificati finché lo scenario non si è presentato soddisfacente. Identificato il target, si è sviluppato il vettore. L'enzima transgenico KJH82, Krishnaganda, Jones, Hokuto, in onore ai ricercatori che lo hanno sintetizzato, è stato polimerizzato su un substrato collagenico. Si è realizzato così un composto organico battezzato exitrazina, lievemente tossico ma tollerato in piccole quantità dal sistema immunitario umano. L'exitrazina, sostanza cristallina facilmente solubile, può penetrare nel sistema sanguigno con una semplice iniezione ipodermica, può essere ingerita con gli alimenti o ancora essere inalata allo stato gassoso. Imponendo ai soggetti campione un'assunzione regolare di exitrazina, si è registrato, in tempi dell'ordine del mese solare, un accumulo di KJH82 nelle ghiandole genitali, tessuti ovarici nelle femmine, testicoli nei maschi. Esaminando la generazione successiva, nel 75% dei casi si è osservata una modifica del patrimonio genetico. Di tale percentuale, il 90% risulta composta da mutazioni, il 9% da mutazioni letali, causa di decesso entro il primo anno di vita, e il restante 1% da mutazioni inaspettate, non previste, dalle caratteristiche ancora sotto indagine. Il progetto 82 è tuttora in corso. Il numero attuale di soggetti sotto dosaggio controllato di exitrazina si aggira intorno alle 20.000 unità. 2.000 bambini sono stati e sono tuttora sotto osservazione. Tra questi, 1.350 hanno con certezza assunto il profilo caratteriale ereditario che rappresentava il fine ultimo della sperimentazione. Non possiamo ancora definirlo un successo globale, ma si tratta di un risultato estremamente incoraggiante. È da sottolineare l'aspetto finanziario del progetto. In pieno accordo con le linee strategiche della nuova ricerca europea, confronta Eureka 2000, Eurojoint Focus Group, la nostra sperimentazione non impegna risorse esterne, ma risulta anzi totalmente autofinanziata. Il budget necessario, unito a un non trascurabile surplus finanziario, proviene dallo stesso campione oggetto del test. Questo brillante risultato è stato reso possibile donando alla molecola dell'exitrazina proprietà narcotiche e neurotropiche. L'exitrazina possiede, dal punto di vista biologico, interessantissimi effetti collaterali. Di fatto, il suo ruolo da vettore chimico viene a essere totalmente oscurato dalle sue capacità di sostanza stupefacente. La realizzazione di una struttura di vendita e diffusione capillare dell'exitrazina alla popolazione ha costituito, nella vita del progetto, una parentesi pregna di interessanti traguardi secondari. Joseph B. Sarrese, rapporto 82. Le pareti della grotta vibravano ancora, risuonando sonoramente come la cassa armonica di uno strumento a corde. Lara fissò col cuore in gola le crepe irregolari, lunghe e scure come presagi, disegnate sulla volta giallastra di tufo,
e la polvere sottile come ricordi che ne cadeva piano. Rabbrividì. Non preoccuparti, giornalista, sussurrò Anselmo a rassicurarla. Questo tunnel ha 500 anni, ha resistito a ben altro che il nostro petardo. Non tremavo per questo, replicò la donna. Per cosa allora? Pensavo a ciò che abbiamo ascoltato, alla registrazione, ai dati che abbiamo visto. Il vecchio corrugò la fronte. Allora? Lara era terrea in volto. Quei reparti speciali dell'ospedale, i bambini sottoposti a biopsie cerebrali, le vivisezioni. Non riesco a farmene una ragione. Vuoi dire che non ci credi? Lei deglutì. Magari potessi farlo. Anselmo annui, comprensivo ma con gravità rancorosa. Ne hai parlato a Masaniello? A te lui ha raccontato molto più che a chiunque altro. Forse Lara scosse la testa. Ho provato. Sai cosa mi ha risposto? Cosa? Storia lunga, orribile, ha detto. Non vorresti sentirla. Anselmo annui. Dovevo immaginarmelo. Flebili bagliori rischiararono in lontananza il tunnel, rivelando agli occhi di Lara complesse strutture di pietra, archi, volte, stalagmiti alte come canne d'organo, macigni immensi e rampe che si perdevano nell'oscurità. I colori variavano dal giallo del tufo al verde delle deiezioni di pipistrello, dal nero dei rivoli d'acqua al bianco del gesso. Non avevo idea, mormorò. Cosa? Non avevo idea che la collina di Posillipo fosse un simile groviera, ripeté la donna. Quasi temesse di contaminare il silenzio umido di quella grande bolla nella roccia. Anselmo annuì con aria vissuta. Tutta Napoli è un groviera, come dici tu, giornalista. Una vera città sotterranea, il posto ideale per nascondersi. Quando ero più giovane, io, dalla sua posizione, Anselmo si zittì. Lara segnò nel suo libro di ricordi di essere in debito di un ringraziamento verso l'uomo dalle orecchie a punta. L'aveva appena salvata da una delle inesauribili storie di camorra del vecchio, e ciò costituiva un merito non trascurabile. Stefano accese e spense la torcia 7 volte. Lampi di luce rossastra, occhi di drago nella semioscurità di quell'antro informe e avvolto dagli echi. Soltanto 7 uomini, mormorò Anselmo. Non dovremmo avere problemi. Sono bene armati. Non importa. Pensi che la frana possa tenere fuori gli altri a lungo? Credo di sì. Quanto? Anselmo scosse la testa. Non so. Questo potrebbe dircelo quel tuo Moretti. Peccato che non sia qui. Il vecchio carezzò la sua beretta. Non importa. Il tempo ci basterà in un modo o nell'altro. Avanti, procediamo come stabilito. Il panico è una buona coperta di sicurezza. Puoi usarlo per coprirti, chiudere gli occhi e fingere che nulla faccia più differenza, perché il peggio è garantito. Movimento, segnalò il sergente, leggendo il suo strumento alla fioca luce del visore del casco. Dove? 50 metri, nord-ovest. Ho rilevamento anch'io, signore, echeggiò un secondo soldato. Anch'io, approvò un terzo. Spegnete le torce e passate all'infrarosso, ringhiò Sarrese. In fretta. Idioti, aggiunse tra sé, mentre gli uomini eseguivano l'ordine con qualche imbarazzo. Cosa ho fatto per meritarmi simili incapaci? Signore, tenendo lo sguardo fisso a terra e strascicando gli stivali grigi con la banda laterale gialla. Cosa c'è? Non sarebbe meglio aspettare che la pattuglia in retroguardia liberi il passaggio dalla frana? Siamo rimasti in pochi e...
S'arrese squadrò gelidamente sottoposto. Era un uomo di colore, dai tratti del viso grezzi, quasi fossero stati appena abbozzati nel mogano, e folti baffi, sporchi di cenere e di terra rossastra. «Ha paura, sergente?» inquisì. «Non è questo, signore», protestò il sottufficiale. «E allora?» «L'esplosione ha procurato gravi danni alla squadra. Abbiamo molti feriti e io...» «Va bene, signore», acconsentì l'altro. Nella voce, netto, un registro di sollievo. «Agli ordini». S'arrese e lo guardò allontanarsi. Vene azzurre, pulsanti, affiorarono sulle sue palpebre candide. Poi scomparvero. La pelle perfetta del suo viso tornò a distendersi. «Brandi?» «Signore», rispose prontamente un agente al suo fianco, un giovane colosso dal naso rotto e dallo sguardo bovino. «Il sergente Ortega, codice 2». «Codice 2?» ripeté l'altro in tono incredulo. «È sicuro, signore?» «Codice 2», scandì Sarrese. Il giovane agente batté le palpebre, sconcertato. Poi sembrò irrigidirsi. Alzò il FAL, sfiorò col dito i comandi al sensore posti sul grilletto. Sparò. Il proiettile colpì con precisione crudele, conficcandosi alla base del collo del sergente, nei pochi millimetri di carne lasciati scoperti tra l'elmetto anatomico e il giubbotto corazzato. Il sottufficiale stramazzò al suolo, senza un lamento. I suoi arti si agitarono scompostamente, poi rimasero immobili. Il terreno morbido della caverna si colorò di rosso. Sarrese passò in rassegna con lo sguardo quanto restava della sua squadra. «Ci sono problemi?» chiese in tono di sfida. Gli rispose solo il silenzio. Il memo box di Sarrese comunicò un avviso tattico. L'uomo annuì, pensieroso. «Alta probabilità di cedimenti della volta», disse ai suoi. «Movimenti a nord, a nord-ovest e a est, signore», balbettò Brandi. «Rilevo tracce termiche, colonnello», disse un altro agente. «Quante?» «Molte. Credo che siamo circondati». Un sibilo, un tonfo. Sarrese guardò ai suoi piedi. Un coltello si era piantato nel terreno, a pochi centimetri dalla punta del suo stivale. L'acciaio vibrava ancora. «In nome dell'esercito popolare di Masaniello!» «Gas», replicò tranquillamente Sarrese, infilandosi i filtri nelle narici. Gli uomini in giallo e grigio, come l'ufficiale aveva sperato, reagirono positivamente alla sua freddezza. Si disposero a coppie, schiena contro schiena, impugnarono i lanciatori e lasciarono partire le cariche chimiche. Si udirono 3 tonfi e 3 sibili in rapida successione, poi il fup degli involucri che si laceravano. Dalle rocce intorno, imprecazioni e scariche di pallottole. Stormi di pipistrelli, spaventati, si levarono in volo dalla volta, disperdendosi nei meandri della grotta. Alcuni agenti, colpiti, barcollarono. Ma i loro corpetti erano pesantemente blindati e riuscirono a rimanere in piedi. In pochi secondi il gas, denso come nebbia, invase la caverna, sollevando una cortina impenetrabile tra gli assedianti e gli assediati. «Presto, metti questi», farfugliò Anselmo. Lara fu lesta ad afferrare i tamponi che il vecchio le porgeva. Erano umidi, odorosi, della consistenza del cotone. Lei li palleggiò tra le dita, perplessa, non sapendo cosa dovesse farne. «Legali con un fazzoletto», le ingiunse Anselmo, facendole vedere come sistemava i suoi intorno al viso cotto dal sole. «E speriamo che si tratti solo di L5. Altrimenti?» ansimò la donna, respirando a stento attraverso il tessuto greve del tampone. «Altrimenti niente», tagliò corto il vecchio. «Abbiamo vissuto anche troppo». «Cosa?»
ansimò Lara, sperando di aver sentito male. Mi dispiacerebbe solo perché non vedrò la fine di questa storia, tagliò corto Anselmo. Lara sussultò. Si toccò gli orecchini, sforzandosi di ricordare qualche brandello di preghiera. Non vi riuscì. La sua mente era un muro imbiancato dalla tensione. Eccoli che arrivano, esclamò Anselmo, tossendo. Corrono! Come fanno a non finire contro le rocce? Vedono nella nebbia. Ma è logico, hanno gli infrarossi quei bastardi. Ci sarà mai qualcosa che non hanno? Che facciamo? Chiese la donna. Tu fermati qui, giornalista. È il posto più sicuro. Per qualche istante Lara meditò su una possibile replica che suonasse eroica. Mi hai già invitata a questo ballo, ricordi? Oppure l'unico posto sicuro è col nemico di fronte e un'arma in mano. O ancora sono loro che devono avere paura, non io. Anselmo aveva ragione. Non era una combattente e doveva accettare il suo ruolo. Erano altri i modi in cui avrebbe potuto essere utile. Si appostò dietro una delle tante colonne di roccia che si alzavano sino a raggiungere la volta della caverna e attese. Poco a poco la tensione lasciò il posto alla voglia di capire, di assistere agli eventi. Era un momento decisivo, lo sentiva. Negli squarci del muro di nebbia, sipari della battaglia si aprivano e si chiudevano di fronte ai suoi occhi, illuminati dai lampi degli spari, sciabolati di luce dal raggio delle torce impugnate a mano o legate alle canne dei fucili, soffusi di chiarore dallo stesso gas e dai suoi misteriosi processi chimici. Scorse Stefano, il colorito cianotico e gli occhi iniettati di sangue, che tossiva immerso nei vapori di nebbia, sputando saliva mista a sangue scuro. Il suo avversario, un uomo massiccio dal collo taurino, sussultò. Ma non cadde. Si volse subito nella direzione del colpo ricevuto e alzò il suo fall. Il cerchio violaceo del laser di puntamento si accese sul petto di Stefano. Il Lazzaro imprecò, si strappò dal viso il tampone e si gettò addosso al soldato prima che questi avesse il tempo di premere il grilletto. Rotolarono nella polvere, avvinghiati. Nessuno intervenne. Le volute del gas isolavano quel duello solitario. Interminabili secondi dopo, Stefano si rialzò mentre il suo avversario restava a terra, la lama di un coltello affondata nella gola. L'uomo dalle orecchie a punta gli strappò il visore infrarosso e lo lanciò a Pascià, che sopraggiungeva. Ma era stato il suo ultimo sforzo. Lara lo vide afflosciarsi, la lingua ormai nera fuori dalla bocca, in un estremo tentativo di trarre ossigeno dall'aria avvelenata che lo circondava. Un refolo di nebbia cancellò la scena. Il gas, impietoso, si squarciò, rivelandole una scena inaspettata e agghiacciante. Due uomini della sezione speciale, appostati al riparo di una parete di nebbia, facevano strage di Lazzari, colpendo metodicamente e con precisione letale, uno dopo l'altro, uomini, donne e ragazzi. I loro bersagli erano guidati dal tizio allampanato e dalla donna scura dagli occhi pungenti, i due membri del collettivo che Lara ricordava di aver conosciuto durante la sua prima riunione al rifugio clandestino. Costoro abbaiavano ordini confusi e facevano sparare i loro uomini alla cieca, non rendendosi assolutamente conto della posizione dei due cecchini. Il gas doveva alterare la percezione, pensò con angoscia Lara. Non sapeva spiegarsi in altro modo perché quei disgraziati restassero lì, caparbi, a farsi massacrare. I corpi cadevano l'uno sull'altro, come spighe in una mietitura di sangue. Lara non avrebbe saputo contarli, ma erano decine. Con la coda dell'occhio
vide Pascià vagare nella nebbia alla ricerca della sorgente degli spari. L'uomo con le braccia artificiali, valutò Lara, non era stato individuato dai cecchini e aveva buone possibilità di prenderli d'infilata. Pascià! La maggior parte dei colpi, vide con angoscia Lara, andarono a vuoto. Uno dei proiettili staccò schegge di roccia dalla parete, che rimbalzarono prendendo al viso uno dei cecchini. Imprecando, costui lasciò andare il suo AIM e prese a fregarsi gli occhi. L'altro, sul viso un'espressione imperturbabile che sconvolse Lara, si guardò intorno alla ricerca del nuovo avversario. Al visore che portava sugli occhi, il calore corporeo di Pascià dovette apparirgli distintamente nella nebbia, perché il soldato sprecò una sola pallottola. L'uomo senza braccia cadde senza un lamento. Lara smise di respirare. Il cecchino si era accorto anche di lei e la fissava. Come un passero incantato da un serpente, la donna vide il laser di puntamento che la cercava, bucando la cortina di gas, sempre più vicino, sempre più mortale, finché non arse violaceo sulla sua carne. Nessuna direzione in cui fuggire, nessun posto in cui nascondersi. Era finita. Sono morta, pensò Lara, chiudendo gli occhi in attesa del colpo finale. Masaniello! Masaniello! Le urla le fecero capire che per qualche strano motivo il suo momento era stato rinviato. La donna batté le palpebre e scrutò nella nebbia. Spalancò gli occhi per la sorpresa. Il manipolo di Lazzari doveva aver approfittato della distrazione dei cecchini per riorganizzarsi e adesso era decisamente passato al contrattacco. Ripetendo ossessivamente il nome del VAT e della rivolta, i membri del neonato esercito popolare, incuranti delle pallottole, erano balzati addosso ai due agenti della sezione. Li avevano sopraffatti con la forza del numero e adesso li stavano letteralmente facendo a pezzi. Quando le urla cessarono e la mischia si diradò, Lara azzardò un nuovo sguardo. I Lazzari ancora in piedi non erano molti, osservò la donna. E tra i sopravvissuti alla carneficina Lara non riusciva a scorgere traccia dei due membri del collettivo. Erano le due figure stese sul terreno, appena alla base del pendio? Forse. Fuori dal cerchio delle torce, il chiarore era troppo fioco per distinguere alcunché. Ma non sembrava che l'assenza dei capi mitigasse l'ardore degli uomini. Ormai, pensò Lara, lo scontro era andato ben oltre il punto di non ritorno. Laggiù, sentì Anselmo che gridava. Ecco gli ultimi. Lara aspettò che le lanterne dei Lazzari venissero puntate nella nuova direzione. Fu allora che li vide. Sarrese e due uomini attendevano a piè fermo in una zona della caverna libera dal gas, un piccolo pianoro di qualche decina di metri di lato, a ridosso di un arco di pietra il cui apice si perdeva nell'oscurità. All'improvviso Sarrese fece cenno ai suoi soldati, indicandosi le orecchie. Loro annuirono. Lara non fece in tempo a chiedersi cosa l'ufficiale avesse in mente. Un ronzio penetrante pervase la grotta. Dapprima solo fastidioso, poi sempre più intenso, sempre più acuto, sempre più insopportabile. La donna sentì un dolore atroce esploderle nei timpani, come se avesse ricevuto all'improvviso una stilettata incandescente. Fu colta dalle vertigini. Si portò le mani alle orecchie e premette con forza, tentando di resistere a quella tortura. Urlò, ma senza sentire il suono della propria voce. Cadde in ginocchio, mugolando, con gli occhi pieni di lacrime. Quando ormai credeva o sperava di impazzire dal dolore, il suono cessò. Si scosse, attese che il mondo smettesse di tremare e acquisisse di nuovo contorni definiti. Si guardò intorno. I Lazzari
erano a terra. Alcuni gemevano contorcendosi, altri giacevano immobili, in pose scomposte, innaturali. S'arrese incombeva su di lei. Alla sua destra e alla sua sinistra 2 agenti in tenuta cenere e nicotina gli facevano ala. Avevano acceso di nuovo tutte le luci del loro equipaggiamento, ostentatamente, come per dimostrare di avere ormai in pugno la situazione. 20 metri. Lara non riusciva ancora a rimettersi dagli effetti del colpo sonico e soprattutto dall'enormità dell'accaduto. Cosa? Come? Balbettò. Lei è sempre fortunata, giornalista. Sono tutti morti? S'arrese e scosse la testa. Il suo viso dalla pelle perfetta non rivelava la minima emozione. È davvero deprecabile, ma devo rispondere di no, ammise in tono professionale, come se la carneficina che li circondava fosse una semplice dimostrazione accademica. Ma lui diede una pacca sul calcio dell'arma sonica. La somiglianza con un revolver era solo apparente. In realtà, visto da vicino, il dispositivo ricordò agli occhi di Lara più un telecomando che una pistola. Questo prototipo non fornisce ancora la potenza richiesta dalle specifiche, considerò in un registro di rammarico. All'improvviso cambiò tono. La Seagate, giornalista. Cosa? L'unità BioZip, quella che mi avete rubato. Una sferzata di orgoglio, potente come adrenalina, fece riprendere Lara, almeno per un istante. L'ho qui con me, figlio di puttana, ma non ti servirà a niente, sibilò, stringendo i denti per resistere al ronzio che ancora echeggiava nelle sue orecchie. Davvero? Commentò Sarrese, tranquillo. L'abbiamo letta e duplicata. Possiamo renderne pubblico il contenuto quando vogliamo. Per la prima volta lui parve divertito. Perché? Pensate che io voglia lasciarlo privato? La donna batté le palpebre, confusa. Cosa? Sono quasi 20 anni che curo il progetto 82, ridacchiò Sarrese. È ben ora che ne illustri i risultati e che ne riceva il giusto riconoscimento, aggiunse. Lara, interdetta, indietreggiò, incespicando, riuscendo solo a malapena a reggersi in piedi. Non capisco. Pensava che volessi indietro la mia unità per paura che la leggeste? Lei è una sciocca. S'arrese e ripose l'arma sonica nella custodia alla cintura. Incrociò le braccia e sorrise. Una smorfia finta, raggelante, orribile. Mi preme il possesso del documento originale. Lei sa come vanno le cose nel mondo della ricerca. C'è sempre qualcuno pronto a batterti sul tempo, plagiando la tua pubblicazione e firmandola al posto tuo. E lei sarà d'accordo, la paternità del progetto 82 rappresenta un titolo non indifferente. Mi seccherebbe davvero trascorrere i prossimi 6 mesi a combattere battaglie legali. Le vincerei, intendiamoci, ma provo più gusto a battermi in scontri reali. Perciò le ripeto, mi renda la mia biorec. Adesso. Lara pensò che l'arma sonica doveva averle annebbiato il cervello, o che i rudimentali filtri di Anselmo non l'avevano protetta a dovere dal gas. Ciò che sentiva non poteva essere reale. In un limbo onirico e crudele, dove le coordinate del buonsenso e della morale si erano smarrite, dove la stessa verità era deformata. Pubblicazione? Titolo? Ripeté attonita e furiosa, forse furiosa perché attonita. Di cosa stai parlando, figlio di puttana? Il tuo progetto 82 è un incubo. Uomini ridotti a esemplari da laboratorio, manipolazioni genetiche, indottrinamento, droga. Come osi chiamare questi orrori ricerca?
S'arrese e rise senza trattenersi. Lara, lucidamente, capì che l'avrebbe uccisa. Glielo leggeva in quegli occhi tondi, assurdamente infantili. Sciocca ragazzina. Crede davvero che il progetto 82 sia l'unico esperimento in corso sulla popolazione di questa città? Cosa? Lui gettò indietro la testa. La sua sagoma si interpose tra il fascio di luce proiettato dal fucile d'assalto dei due agenti e la parete della caverna. Sul tufo e le ragnatele si stagliò un'ombra minacciosa. Le classi inferiori sono serbatoio di cavie umane per definizione, specie in città come questa, dove le condizioni ambientali creano campioni numericamente significativi. Lei crede davvero che io sia stato il primo? Lara arretrò ancora. Sentiva le gambe molli. Il suo senso d'equilibrio rispondeva solo a tratti. Sotto la suola delle sue scarpe il terreno cosparso di bossoli scricchiolava sinistramente. Non ti credo. Le persone non si usano come cavie. S'arrese. È del tutto errato. Lara pensò che se avesse ascoltato un'altra volta ancora la parola deprecabile avrebbe cominciato a urlare. La fraseologia di Sarrese l'irritava quanto e più del tono trionfale, arrogante della sua voce. Classi inferiori? Da quanto tempo non sentivo un termine simile? Io tentò di protestare, ma senza successo. La testa le doleva, le orecchie martoriate continuavano a fischiarle. Avrebbe voluto bere qualcosa di forte, ma lì non c'era nulla, solo lei e quel pazzo assassino in divisa. S'arrese e compì un gesto ampio con la mano, ad abbracciare la distesa di corpi inerti che punteggiavano il terreno della grotta. Queste misere creature hanno in comune con me un'origine biologica, forse, ma nulla di più. A separare i membri della mia classe e costoro ci sono decenni di tecnologia, nuove branche scientifiche, ritrovati, mezzi, risorse e privilegi che lei neppure immagina. Sorrise di nuovo. Ma vedo che non afferra. Mi permetta allora di chiarire con qualche esempio. Quanti anni crede che io abbia, giornalista? Assurdamente, Lara si trovò a pensare all'ultima volta che qualcuno le aveva rivolto la stessa domanda, in una casa abbandonata alla polvere e ai ricordi. Non risponde? Insistette Sarrese. Non importa, difficilmente potrebbe indovinare. Ho compiuto 79 anni da pochi giorni. Sono perfettamente sano e potrò conservare l'aspetto e la forma fisica attuale per almeno altri 3 decenni. Le tecniche di bioinnesto a disposizione della mia classe lo consentono senza problemi. Mi guardi bene e poi mi dica cos'ho in comune io, o quelli come me, con questi bipedi quasi senzienti, con queste misere bestie da laboratorio? Lara sbarrò gli occhi. 79 anni. S'arrese era più anziano di Anselmo. La donna sovrappose il viso regolare, perfetto, dell'uomo in divisa all'arabesco di rughe, bruciato dal sole e dagli scempi della vita del vecchio camorrista. Accostò l'ottimismo vincente da dominatore del colonnello con il pessimismo rancoroso da settantenne che intravede la fossa scura dell'amico dai capelli grigi. Il paragone suonava di una crudeltà indicibile. Loro non sono, noi non siamo cavie, ripeté cocciuta, nonostante la debolezza che si sentiva addosso. Non siamo sudditi da rendere geneticamente schiavi. Siete già schiavi, tagliò corto l'uomo. Molti di voi sono persino felici di esserlo. Io cerco solo di rendere il processo più rapido. Di nuovo Sarrese gettò indietro la testa. Adesso basta però. Lei mi ha fatto perdere anche troppo tempo, giornalista.
Brandi, ordinò al giovane colosso che gli era al fianco, la prigioniera ha indosso un'unità Seagate che mi appartiene. Codice 11, prego. Lara vide l'agente della SSI avanzare minaccioso verso di lei. Tentò di voltarsi e fuggire, ma il suo senso dell'equilibrio la tradì di nuovo. E il mondo le vorticava intorno. Con gelida efficacia il soldato le piantò un ginocchio sulla schiena, immobilizzandola, e cominciò a frugarle violentemente i vestiti. La stoffa si lacerò con un suono acuto, come urla di bambini contro la roccia. Lasciami, animale! Protestò la donna, tentando disperatamente di opporsi, mentre l'uomo le strappava di dosso la blusa e i calzoni elastici della tuta, gettandoli poi lontano. L'ho trovata, signore, esclamò l'agente, soppesando il dischetto bruno sul palmo della mano. Molto bene, commentò Sarrese. Poi ghignò. Ma la prego, Brandi, continui. La prigioniera potrebbe nascondere ancora qualcosa di interessante. L'agente, con docilità assoluta, obbedì all'ordine, tornando a chinarsi su Lara. La donna, senza fiato, si dibatté debolmente, in bocca il sapore orribile della vergogna e dell'umiliazione. Anche la biancheria, specificò Serafico Sarrese. Servizio completo, Brandi. Maledetti maiali, ansimò Lara, sopraffatta dalla rabbia impotente. Il colonnello assunse un'espressione sorniona. Pudore, giornalista? E perché? Le ho già dato un'occhiata una volta, ricorda? Ora che ci penso, ghignò ancora, avevamo lasciato qualcosa in sospeso. Possiamo rimediare adesso. Lara, ancora immobilizzata dal peso di Brandi e dai postumi del colpo sonico, sentì che i suoi slip le venivano abbassati fino alle caviglie. Gridò mentre veniva afferrata brutalmente per i fianchi e costretta ad allargare le gambe. Osò alzare la testa. S'arrese e incombeva su di lei adesso. Si era slacciato i calzoni con intenzioni inequivocabili. Il pene dell'uomo era roseo, regolare, neppure troppo turgido, la pelle sottile, una corta peluria bionda all'inguine e intorno ai testicoli. La tenga bene ferma, Brandi, ordinò Sarrese. Ho intenzione di farle male. Lara tentò di mordere la mano che la gente le stava calcando sul collo, ma prima che potesse stringere i denti, si trovò libera. Avvertì uno spostamento d'aria, rapidissimo, poi un urlo. Rotolò sulla schiena, appena in tempo per vedere Brandi scagliato violentemente contro l'arco di pietra che chiudeva il piccolo pianoro. Il volo dell'uomo fu assurdamente soave, una parabola di perfetta armonia alla luce delle torce. Ma l'impatto fu atroce. Brandi rovinò a terra e giacque immobile, la schiena piegata in un angolo non previsto dall'anatomia umana. 1, 2, 3 secondi. Agli occhi della donna, scene accelerate, immagini quasi stroboscopiche. Lara vide il secondo agente che puntava il FAL, il cerchio violaceo del laser che cercava il bersaglio. Un corpo smunto che correva a una velocità folle. Un cencio che svolazzava, nero forse più di fuliggine che di tintura. Un nuovo urlo, un nuovo volo verso il nulla. Che fine avevi fatto? Ansimò Lara, provando un sollievo tale da dimenticare persino di coprirsi. Non avevo voglia di combattere, tagliò corto Masaniello, le parole come foglie secche sotto la lingua. Volevo solo lui, indicò Sarrese. Non spaventato. 16. Come accennato nel paragrafo precedente, l'1% dei bambini facenti parte del campione presenta caratteristiche genetiche indotte non previste dalle specifiche.
Si tratta di una percentuale compatibile con la qualità del tracciato cromosomico usato nel corso del progetto, nonché con l'instabilità residua dell'enzima KJH82. Tale risultato collaterale è dunque da ascrivere alle due cause predette. La descrizione delle mutazioni impreviste esula dagli scopi del presente documento. A titolo d'esempio, si segnala soltanto la nascita di soggetti, denominati nel seguito gruppo X, dalle caratteristiche estremamente singolari. L'organismo dei bambini appartenenti al gruppo X sembra possedere un orologio biologico assolutamente non umano. I normali meccanismi cellulari, in particolare l'accrescimento e la ricostruzione dei tessuti, in tali soggetti risultano accelerati di un fattore oscillante tra il 20 e il 50 rispetto al normale. Sono presenti inoltre anomalie a livello sensoriale, concentrate soprattutto nella percezione del dolore, dei suoni e della temperatura. Evitando di addentrarci nell'analisi clinica, riportata comunque in appendice al documento, sembra che ogni singola cellula dei soggetti gruppo X goda delle proprietà delle cellule cancerose, soprattutto per quanto riguarda la resistenza e la capacità di proliferazione. E sottolineo ogni singola cellula. Tutti i tessuti corporei dei soggetti presentano le medesime caratteristiche. Test di mutilazione eseguiti su bambini del gruppo X hanno confermato l'asserzione di cui sopra. Ossa, pelle e cartilagine dei soggetti sono in grado di crescere e di ricostruire gli arti perduti. Anche la velocità degli impulsi nervosi nel gruppo X sembra essere superiore rispetto ai normali standard umani. Il test di Fitzgerald-Hume imposto ai soggetti gruppo X di età inferiore ai 2 anni ha dato punteggi variabili tra 12 e 14,5. La mutazione, tuttavia, presenta anche aspetti negativi. L'invecchiamento dei tessuti, ad esempio, risulta parimenti accelerato. La proliferazione cancerosa delle cellule produce deformazioni fisiche, malfunzionamento degli organi, emorragie e lesioni interne. L'analisi di tale mutazione, essendo al di fuori delle finalità immediate del progetto, non è stata approfondita né tantomeno esaustiva. Si suggerisce fortemente la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato all'argomento. Data l'esperienza maturata nel corso del progetto, si propone il presente relatore in qualità di coordinatore di tale gruppo. Joseph B. Sarrese, rapporto 82. Semina il coraggio negli animi, raccoglierai sulle braccia dei tuoi compagni la forza di combattere. Masaniello, pensieri all'ombra del vulcano. È la seconda volta che mi interrompi in un momento inopportuno, William, mormorò Sarrese, non ostile, solo in tono di tranquilla riprovazione. Comincio a pensare che tu lo faccia apposta. Non sarai geloso di questa stupida, spero. È la tua amichetta, forse? Sei tu mio padre? Chiese ancora Masaniello, emettendo questa volta una sorta di ruggito, un verso da belva ferita che fece sussultare Lara. Il ragazzo, lei si rese conto, stava tremando. La benda nera si era slacciata e pendeva mollemente sull'orrore informe del suo volto. La figura magra di Masaniello, curva, dalle articolazioni gonfie, le unghie spezzate, la pelle giallastra sporca di muco e di sangue rappreso, avrebbe potuto spaventarla se non l'avesse riempita di pietà. Il colonnello, con la massima serenità, tirò su la cerriera dei calzoni. William, William, disse, non puoi ricordarti di me. Quanti anni avevi quando mi sono mostrato a te per l'ultima volta? 3? 4? Ti ho seguito anche dopo di allora, è vero, ma solo da lontano. Altri sono stati i miei occhi e le mie orecchie. Rispondimi, gridò il ragazzo, facendo piovere polvere di roccia dalla volta della caverna.
Un pipistrello, l'ultimo rimasto appeso agli speroni di tufo, nonostante il frastuono della battaglia, nel sonno letargico della sua specie, aprì le membrane color ardesia e volò via verso il buio. Istintivamente, di fronte alla violenza sonora di Masaniello, anche Sarrese arretrò, ma senza mostrare paura. Lara credette di cogliere persino un'ombra di compiacimento sul viso curato dell'uomo. Mi chiedi se sono il tuo genitore biologico, disse Serafico. Buona domanda. Potrei anche esserlo, in effetti. Anche se in genere preferisco servirmi del sesso come mezzo di umiliazione, non ho mai disdegnato l'uso delle femmine delle classi inferiori, dove e quando ne valesse la pena. E tua madre, a quell'epoca, valeva il tempo che le ho dedicato. Me ne sono servito più di una volta, prima di mandarla sulla strada, ben inteso. Perdo sempre l'interesse poi per gli articoli di seconda mano. Masaniello si lanciò verso Sarrese con un urlo che non aveva nulla di umano. Lara vide che il colonnello accennava un movimento con la mano destra e intuì il pericolo. Alla cintura! Gridò. L'arma sonica! Un istante dopo capì che Masaniello doveva aver assistito alla battaglia, perché si muoveva con estrema chiarezza e lucidità, senza il minimo dubbio su cosa dovesse fare. Il ragazzo strappò il blast sonic a Sarrese prima che questi anche solo accennasse a toccarlo. Lo strinse nel pugno, lo stritolò in un'esplosione di sangue e metallo. Poi colpì, col palmo aperto della mano, il colonnello sul petto, mandandolo a finire lungo disteso sul terreno. Si stagliò su di lui nella luce crudele delle torce che ancora brillavano dai corpi inerti degli agenti uccisi e dai fucili abbandonati, che illuminavano la caverna come un tragico presepe blasfemo. Ora ti ucciderò, padre. Masaniello sputò parole impastate a saliva scura. Lo farò con i miei denti e le mie unghie. Sarà una cosa molto, molto lunga. Sono vissuto per questo momento, padre, e lo farò durare. Sarrese alzò la mano destra, le dita chiuse, l'anulare teso. Oltre la pelle e l'unghia della mezzaluna delicata si intuiva un lampeggiare di congegni elettronici. D'un tratto lampi di luce fulgida scaturirono dal dito dell'uomo, bagliori rapidi, violacei, in successione frenetica. Il viso di Sarrese e quello di Masaniello ne furono illuminati come dalla vampata di un flash. Subito il ragazzo si portò le mani agli occhi, cadde in ginocchio, si contorse, gemette. Si artigliò la carne come per resistere a un dolore terribile. Con la massima tranquillità il colonnello si rialzò, scosse la polvere dall'uniforme, raccolse un fucile e lo puntò contro Masaniello e Lara. Dicevo, potrei essere il tuo padre biologico, William. Di certo sono il tuo genitore in senso lato. Devi a me la tua esistenza, il tuo aspetto, i tuoi poteri. Io ho fatto di te ciò che sei. Ti conosco bene, William. So cosa ti muove e ciò che può fermarti. Cosa gli hai fatto, maledetto? Sibilò Lara, angosciata. Barcollando, aiutandosi con mani e ginocchia, la donna si precipitò a soccorrere il ragazzo. Masaniello tremava dalla testa ai piedi, l'occhio sano girato a mostrare il bianco, e muoveva le labbra senza riuscire a emettere un solo suono. Lara mise insieme alla belle meglio le scarse nozioni di pronto soccorso che ricordava e infilò due dita in bocca al ragazzo per evitare che si troncasse la lingua a morsi. Ancora qualche istante di pazienza, mia cara giornalista, assicurò Sarrese, ghignando. Si tenga in caldo. Tra un po' potrò tornare da lei, anche se mi è passata la voglia, a dire il vero. Non è poi questa gran bellezza, lo sa? In quell'istante Lara fu sopraffatta da un odio assoluto, quale mai prima di allora aveva provato in tutta la sua vita e oltre. Si sarebbe gettata contro Sarrese e il suo fucile a mani nude, se solo fosse riuscita a muoversi. Non era l'insulto, né la minaccia, né la violenza o l'umiliazione subita. Era la totale tranquillità del suo avversario a sconvolgerla.
Sarrese giocava con lei, con Masaniello, con gli altri. Aveva giocato con loro sin dall'inizio, da sempre. Capirlo era terribile. Scosse il ragazzo, lo schiaffeggiò tentando di farlo riprendere. Svegliati, presto! Svegliati, o ci ucciderà! Masaniello ebbe un sussulto e mise un lamento quale unico flebile segno di vita. Il tremito diminuì appena. Avanti, esortò Lara, alzati, puoi farcela. Dove? Chi? Balbettò il ragazzo. Perde il suo tempo, giornalista, l'assicurò Sarrese, sorridendo. William non ha i recettori tattili ed è impossibile fermarlo col dolore. Però reagisce all'ultravioletto. Alla giusta frequenza posso provocargli una crisi epilettica a comando. Quasi a confermare quanto diceva, il colonnello fece scattare ancora il lampeggiatore innestato nel dito. Masaniello scattò, si dimenò come sotto l'effetto di una scossa elettrica. L'ultima volta che ci siamo incontrati mi ha colto alla sprovvista. Non credevo che il giustiziere mascherato fosse proprio William, continuò Sarrese. Sinceramente, lo credevo morto da tempo. Quando ho scoperto la verità, ho creduto doveroso prepararmi a un nuovo incontro. Una buona pianificazione è essenziale, non crede anche lei? Basta, urlò Lara, smettila, lo ucciderai. S'arrese, condiscendente, spense il lampeggiatore. Masaniello rantolò, strisciò sul terreno tentando invano di arrestare il tremito. Macchie scure erano affiorate un po' ovunque sul suo vestito sdrucito e si allargavano. Ucciderlo? Considerò Sarrese. Sì, già dopo un paio di attacchi questa frequenza gli è letale. Lo abbiamo verificato su soggetti con le sue stesse caratteristiche fisiche. Allora ci sono, ansimò il ragazzo, altri come me? Lara, incredula, si rese conto che per la prima volta da quando conosceva Masaniello coglieva nella voce del ragazzo un registro particolare, un accenno diverso, qualcosa che superava la sofferenza e l'odio che pure in quell'istante dovevano contendersi invincibili la mente del giovane. Speranza. Sbigottita, Lara capì che era proprio speranza il tono che sentiva, che avvertiva affacciarsi, timoroso e guardingo, nella domanda tremante di Masaniello. Ci sono altri come me? Chiese ancora il ragazzo, con la voce del naufrago allo stremo che vede profilarsi all'orizzonte la luce dei soccorsi. C'erano, rispose Sarrese, controllandosi distrattamente le unghie. Cosa? Almeno una di loro dovresti ricordarla, William. Era nella tua stessa corsia all'ospedale. Volevi portarla via con te, ricordi? Il giorno prima della tua fuga la feci trasferire al centro di biopsia specifica per altri esami. Rosanna? Balbettò Masaniello, sotto lo sguardo incredulo di Lara. Chi è questa Rosanna? Chiese la donna, attonita. Una bambina, mormorò Masaniello, sostenendosi a lei. Una bambina? Ripeté lei. Masaniello sputò sangue e saliva. Era piccola, aveva paura delle cose che si muovevano nel suo corpo e temeva anche i dottori, nei loro camici bianchi e le maschere sterili. Poi, rivolgendosi a Sarresi in un tono gravido di aspettativa, balbettò ancora. Lei, lei è come me? Io lo sentivo. E dove? Dov'è adesso? Sarrese scrollò le spalle, gelido. Beh, con me, in parte. Come? Ho una teca piena di suoi tessuti in ufficio. Il resto credo che sia sparso tra i laboratori di patologia e i gabinetti di analisi. La visione della speranza che si spegneva nell'occhio di Masaniello superò in crudeltà qualsiasi orrore a cui Lara avesse mai assistito. Il sangue e la violenza di quella battaglia tragica, al confronto, non erano stati nulla. Il ragazzo si raggomitolò su se stesso, le mani al viso,
singhiozzando come un capretto ferito. Lara capì che era in agonia. S'arrese, bilanciò il fucile, poi lo bloccò nell'incavo del gomito, prendendo tranquillamente la mira. Allora? Chiese in tono leggero. Chi è il primo? Precedenza alle donne? O ai bambini? Questa volta Lara non chiuse gli occhi. Ricacciò indietro le lacrime e puntò lo sguardo dritto contro la canna del fal. Era giusto così, lo sentiva. Alle spalle di Sarrese, all'improvviso, echeggiò un rumore di metallo che grattava sulla pietra. Sassi e terriccio rotolarono lontano. Una lama di luce solare dardeggiò nell'aria immota della caverna. La squadra di rinforzo è arrivata, considerò Sarrese. Ce l'hanno fatta alla fine, quegli idioti. Bene, cari amici, qui si chiude la vostra ridicola rivoluzione. I miei uomini sanno che non devono prendere prigionieri. Del resto, a che varrebbe arrestare dei decerebrati? Sorrise ancora, prendendo la mira. Questo piacere, però, lo riservo per me. Addio, giornalista. Il ringhio che si levò dai polmoni di Masaniello fece accapponare la pelle di Lara. Sorpreso, Sarrese alzò distinto il dito a far scattare di nuovo il lampo violaceo. Ma il ragazzo questa volta non sembrò risentirne. Drizzò la schiena, si alzò lentamente e allargò le braccia, le dita protese come artigli. Com'è possibile? Balbettò Sarrese, continuando ad azionare il lampeggiatore al dito, freneticamente, inutilmente. Quando la luce violacea investì in pieno il viso di Masaniello, Lara capì. A stento riuscì a non urlare. Fiumi di sangue correvano sulle guance del ragazzo e zampillavano fino a inzuppare il colletto sfilacciato della camicia. Le sue orbite erano due pozzi scarnificati. Masaniello si era cavato gli occhi con le unghie. La tua luce non serve a niente, padre, ansimò, tossendo saliva nerastra. Io non posso più vederla, ma posso sempre sentire il tuo odore, si gettò su Sarrese. Ho poco tempo, padre, boccheggiò, rotolando con lui a terra, ma lo farò bastare. Uomini, a me! Gridò il colonnello. Aiuto! Ah! Lara si volse spaventata verso l'apertura nella parete della caverna. Due figure stavano allargando il varco. Questione di attimi e sarebbero entrati. Cercò disperata un'arma. Poi, come svegliandosi da un incubo, capì che era finita. Siamo noi, guagliona, disse Salvatore, precipitandosi in suo aiuto. Che è successo? Lara si voltò di nuovo. Le urla di Sarrese si erano mutate in un gorgoglio, poi si erano spente. Né il colonnello né il ragazzo incappucciato si muovevano. Lei raggiunse Masaniello, lo toccò sulla schiena, lo staccò dal corpo esanime di Sarrese. Quando riuscì a voltarlo e vide cosa il ragazzo aveva tra i denti, arretrò e si portò una mano alla bocca. Cristo! Sussurrò Moretti, sopraggiungendo. Non credevo che si potesse scannare un uomo così, a morsi. Dietro di lui Salvatore fissò trasognato il pezzo di carne sanguinolento in bocca a Masaniello, come se rifiutasse di capire cos'era. Sto sfaccin aveva un cuore, dopo tutto, mormorò alla fine. Dobbiamo andare, intervenne Moretti, togliendosi la camicia e posandola con un gesto protettivo sulle spalle di Lara. Tra pochi minuti questo posto scotterà. Possiamo solo portare al sicuro Masaniello e gli altri. Non serve più, disse la donna, mentre lacrime troppo a lungo represse le scorrevano lungo le guance. Si inginocchiò, prese il ragazzo in grembo, lo guardò a occhi bassi come una madre rassegnata in una composizione michelangiolesca. Che dici? È morto, disse lei, piangendo. Da In cerca di Masaniello di Lara Mastrantuono. Da molti mi viene chiesto, spesso, perché io non diffusi mai una fotografia né un filmato,
neppure un disegno del viso che Masaniello nascondeva sotto la maschera. Sei stata la sua cronista esclusiva, un Tazebà umano durante tutto il corso della rivolta, mi viene rimproverato. Hai raccolto persino i suoi aforismi, le sue parole d'ordine, le sue riflessioni partorite ai piedi del Vesuvio e ne hai fatto un libro. Eppure non hai mai voluto svelare il mistero celato sotto il drappo nero. Perché? Devo dare atto ai miei critici. Mi sono ostinatamente rifiutata di assegnare contorni precisi a una figura che si aggirava troppo vicino al confine del mito, con il risultato, forse, di spingerlo io stessa oltre la barriera. La conseguenza è che molti, oggi, pensano che Masaniello non fosse neppure un uomo in carne e ossa. Altri, i più, sono convinti che i piedi scalzi, la maschera nera e il vestito sdrucito da pescatore non celassero un uomo solo, ma che fossero in tanti a indossarli, secondo i casi e le situazioni. Per smentire queste illazioni non posso portare che la mia testimonianza. Io conobbi Masaniello, vissi con lui per i 2 mesi che sconvolsero la metropoli partenopea e poi tutta la nazione. E so che esisteva, che era reale e che era solo. Dall'inizio alla fine, anche quando il numero delle sue apparizioni si moltiplicò e molti si chiesero come egli potesse guidare al contempo la rivolta delle carceri, l'insurrezione al porto, il blocco delle linee di comunicazione, l'assalto alle caserme, il linciaggio dei trafficanti di exitrazina, le trattative col governo e la diffusione dei proclami. Lui poteva. Aveva un'energia, una forza di vivere e di lottare, tale da rivaleggiare in fulgore con il sole di Napoli. A spingerlo era una pulsione interiore che è difficile spiegare o anche solo nominare in un'epoca cinica e priva di valori come la nostra. Col rischio di apparire retorica e persino pretenziosa, io lo farò ugualmente. È giusto così. L'energia di Masaniello era l'amore. L'amore per la sua gente, per la libertà, la felicità e la vita. Il suo amore, viscerale, immenso, totalizzante, era tale che quando egli decise di rientrare nell'ombra, da solo come ne era uscito, esso gli sopravvisse, fecondo, incarnandosi nel ricordo e nelle opere che egli lasciava dietro di sé, donandogli in definitiva, come meritava, l'immortalità. 18. Il traguardo più alto che un eroe possa perseguire nel nuovo secolo è quello di entrare in una nota a piedi pagina. Masaniello. Pensieri all'ombra del vulcano. Come ti senti? Anselmo non si mosse. Continuò a fissare il soffitto dall'intonaco butterato, intensamente, come se cercasse di leggere nelle screpolature della scagliola tracce carsiche del futuro. Lara sedette accanto al letto dell'anziano. La sedia cigolò piano. Lei si chinò in avanti, appoggiò i gomiti aguzzi sulle ginocchia nude. Fece correre lo sguardo lungo la stanza. Le lenzuola a righe bianche e azzurre erano pulite, ma consunte, gli angoli sfilacciati come ricordi perduti. Sul comodino metallico, dipinto in un'improbabile tinta magenta, un posacenere a forma di conchiglia traboccava sigarette mutilate e polvere di tabacco. Il chiarore dell'alba filtrava a stento dal finestrone socchiuso, alto sulla parete, oscurato da una veneziana sgangherata, disegnando losanghe di luce sul pavimento di linoleum. «Sono io, Anselmo», insistette Lara alzando la voce. Il vecchio si voltò verso di lei. «Giornalista. Riesci a sentirmi?» Anselmo scrollò le spalle. L'orecchio destro è andato. Il sinistro funziona ancora, in qualche modo.
Il dottore ha detto che il timpano non è perforato del tutto. Mi dispiace, mormorò la donna. Di quanto è successo? Io posso leggere le labbra, l'assicurò il vecchio orgoglioso. Ci sono sempre riuscito bene. Lara non replicò. Anselmo lo prese per un incoraggiamento. Una volta io e Ciro Pascarella venimmo incaricati di sorvegliare il covo degli Afragolesi. Ricordo che il loro sistema ICM disturbava il microfono direzionale, ma la camera telescopica funzionava benissimo. Potevo contare le pulci che saltavano sulla testa brillantinata di quegli idioti e leggevo ciò che dicevano, perfettamente. La falsa allegria di Anselmo non ingannò Lara. Il vecchio soffriva terribilmente, lei se ne rendeva bene conto. Gloria e gli altri le avevano spiegato la gravità delle sue lesioni. Le connessioni nervose distrutte dal colpo sonico non ricrescevano. Potevano solo peggiorare. Era una semplice questione di tempo prima che... Mi hanno detto che riesci a muoverti, azzardò. Riesco ad andare a pisciare da solo, questo sì, replicò seccamente il vecchio, anche se mi sembra di camminare su una barca in mezzo alla burrasca. Ma non voglio lamentarmi. Dimmi cosa succede là fuori. Lara annuì, lieta che lui le avesse rivolto così presto la domanda che lei, in fondo, si aspettava. Intendi la rivolta? Cos'altro? Preferisci che inizi con le notizie buone o con quelle cattive? Il vecchio tentò di accendersi una Marlboro. Ci riuscì solo dopo averne spezzate 3. Le sue dita si muovevano senza alcuna coordinazione. Lara non osò aiutarlo. Scegli tu, giornalista. Bene, mormorò la donna. La polizia e gli SSI sembrano impazziti. Stanno battendo i quartieri senza tregua. Ci sono blocchi stradali ovunque, perquisizioni senza preavviso, arresti in massa. E di notte c'è il coprifuoco. Non si sono mai viste tante autoblindo e convertiplani in giro. Abbiamo dovuto abbandonare la vecchia base NATO, scottava troppo. Anche questo rifugio, forse, non è più sicuro. Anselmo aspirò il fumo. Tossì malamente, deglutendo a fatica. Adesso dammi le notizie cattive. Lara sgranò gli occhi. Perché? Queste ti sembravano buone? Il vecchio annuì. Certo. Significa che il prefetto e il sindaco se la stanno facendo sotto. Sei sicuro? Ma certo. Il coprifuoco. Ti rendi conto? Qui a Napoli non l'avevamo dal 1977. Va tutto a nostro vantaggio. Perché? Farà crescere l'odio e il risentimento in città. Spingerà la gente dalla nostra parte. Anche gli indecisi, anche i rassegnati, anche quelli che come sempre tirano a campare. Lara ripensò alle parole di Sarrese sul condizionamento latente e sugli schiavi felici di esserlo. Si morse le labbra, dubbiosa. Sei sicuro? Ripeté. Certo che sono sicuro, protestò il vecchio. Cos'altro mi resta se non la sicurezza? Avanti, dimmi il resto. Lei riprese, condiscendente. A Poggio Reale sono arrivati carri armati. Gli insorti volevano attaccarli, ma noi li abbiamo convinti a tagliare la corda. È stata una fuga di massa spettacolare. Gli incendi al centro direzionale sono durati per ore. Anselmo batté le palpebre, visibilmente impressionato. Siete riusciti a farvi ascoltare da quel branco di ossessi? Da non credere. Lara scrollò le spalle. Avevamo Masaniello. Loro non chiedevano che di seguirlo. Anselmo socchiuse gli occhi. Questa era una notizia cattiva, vero? Cattiva? Non capisco. Lui sorrise amaro. Dove nasconderemo tutti quei ricercati? I rifugi non bastano neppure per noi. E come li nutriremo? Come li cureremo? Non possiamo certo sostenere un esercito, lo sai benissimo. Salvatore e gli altri pensano che basti armarlo. Si stanno preparando per assaltare l'arsenale di Capodimonte. Anselmo annuì.
colpito. Meditò a lungo, poi rispose pensieroso. Forse hanno ragione loro. Credo di sì. E del resto ormai è tardi per tirarsi indietro. A cosa puntano dopo l'Arsenale? Lara si dondolò sulla sedia. Era molto scomoda per il suo corpo spigoloso. Avrebbe voluto alzarsi e passeggiare per la stanza, ma non ne sembrava giusto nei confronti di Anselmo. Si sforzò di rimanere seduta. Abbiamo deciso di bloccare Capodichino. Non è poi così difficile. Moretti ha calcolato che sia sufficiente un annullatore di campo e un centinaio di chili di C3. L'aeroporto? Ma è presidiato da 2 battaglioni, è un suicidio. Non sarà un'insurrezione come al porto. Pensiamo a un attacco mordi e fuggi. Distruggeremo la pista e lasceremo sulle macerie il nuovo proclama di Masaniello. E questa volta ci rivolgeremo al governo centrale. Non potranno ancora far finta di ignorarci. Il nuovo proclama di... ripeté Anselmo, cupo. Spense la sigaretta. Quanti tra noi sanno la verità, giornalista? Lara abbassò gli occhi. Moretti e Salvatore, naturalmente. E un altro paio di compagni, quelli che ci hanno aiutato a portarvi fuori dalla caverna. Troppi. Sono fidati, hanno capito quanto sia importante. E noi lo abbiamo capito, giornalista? Lara accavallò le gambe, inquieta. Che vuoi dire? Tu ne stai facendo un eroe, mormorò il vecchio. Ma non è giusto. Lui non era così. Che vuoi dire? Non si interessava affatto a noi, alla nostra lotta. Non credo che ci fosse posto nella sua testa per qualcosa di diverso dalla sua follia. No, aspetta, c'ero anch'io in quella caverna, tagliò corto Anselmo. Ha lasciato che ci facessero a pezzi senza muovere un dito, e tu lo sai benissimo. Non lo nego, ma non volevo dire questo. E allora cosa? Le dita di Lara corsero istintivamente agli orecchini. Poi si fermarono. Non li portava più. La donna intrecciò le mani sotto il mento. Fissò Anselmo negli occhi. Io credo che la cosa veramente importante nella vita non sia come la si affronta, ma come si riesce a raccontarla, a se stessi e agli altri. Il vecchio considerò a lungo l'affermazione di Lara. Sei molto cambiata da quando ti ho conosciuta, disse alla fine. Non credo, ribatté la donna con serenità. L'ho sempre pensata così. Ne sei sicura? L'unica differenza, credo, è che una volta non avrei tradotto i miei pensieri in azioni. O in scritti, ammise Lara. In questo sì, sono cambiata. E il merito è vostro. In scritti. Anselmo sollevò il cuscino, sfogliò una manciata di appunti vergati a mano. Ho dato un'occhiata alla roba che mi hai lasciato ieri, quando sei passata e credevi che io dormissi. Mi avevi visto, allora. E perché? Non mi sentivo in vena di chiacchiere, tagliò corto il vecchio. Ma non preoccuparti, i tuoi appunti mi hanno fatto compagnia stanotte. Allora? Chiese lei, apprensiva. Beh, quant'è vero che il mare del Golfo è salato, non ho mai sentito nessuna di quelle frasi dalla bocca del ragazzo. A dirla tutta, non gli ho mai sentito pronunciare qualcosa di più prolisso di un monosillabo. Dove hai pescato quel campionario di sermoni, giornalista? Ho saccheggiato i classici, confessò Lara. Tolstoi, Twain, Brecht, Shakespeare. Una bella plagiaria. Lei sorrise. Non lo scoprirà mai nessuno. Quegli autori ormai non si leggono più, né in questa città né altrove. Cosa hai in mente? Pensavo di farne una sorta di libretto rosso della nostra, chiamiamola pure rivoluzione. I pensieri di Masaniello, se vuoi. Oppure I pensieri all'ombra del Vesuvio. Il titolo possiamo deciderlo insieme. Lui scosse la testa, ma alla fine sorrise.
Gli hai assegnato azioni non sue, attribuito meriti non suoi e adesso gli metti in bocca parole non sue. L'importante in una vita è come la si racconta agli altri, vero? Anche a se stessi, ripeté la donna con voce ferma. E va bene, forse hai ragione tu. Anselmo si accese una nuova sigaretta. Tossì, mentre il fumo si levava faticosamente in volo verso la finestra socchiusa e la sua illusoria libertà. Pensi mai alla morte, giornalista? Come? Replicò Lara, sorpresa da quel repentino cambio d'argomento. Rammenti cosa ti dissi nella caverna prima che mi facessero... Il suo sguardo corse lungo le lenzuola. Questo. Di cosa parli? Mi dispiace solo perché non vedrò la fine di questa storia. Ti ricordi? Anselmo mosse in tondo la mano. La brace della sigaretta delineò un cerchio rosso nell'aria sonnolenta. È ancor più vero oggi, giornalista. Questa storia si sta facendo sempre più interessante e mi piacerebbe davvero sapere come andrà a finire. Purtroppo non ne avrò il tempo. Smettila, Lore d'Arguilara, mentre un nodo le stringeva l'anima. Tu come vedi la morte, giornalista? Proseguì il vecchio, ignorandola. Resterà qualcosa di noi o si spegnerà tutto, come da un video quando si stacca la spina? Non mi piace sentirti parlare così. E se davvero sarà la fine di tutto, che senso avrà avuto lottare, soffrire, prodigarsi in nome di qualcosa? Comunque sia andata, vincitori o sconfitti, ci dovremo alzare dal tavolo di gioco, tornare nel buio da cui siamo venuti e lasciare le nostre fiche nelle mani di altri. Anselmo tossì ancora, questa volta più dolorosamente. Se vivremo ancora soltanto nel ricordo dei nuovi giocatori di questa assurda partita, allora, giornalista, forse hai ragione tu. L'importante è come la nostra esistenza verrà raccontata. Lara, all'improvviso, lanciò uno sguardo di soppiatto verso la finestra, come se avesse sentito qualcosa attraverso la veneziana e i vetri socchiusi. Anselmo se ne accorse subito. Che succede, giornalista? Masaniello è tornato, credo. Il vecchio annuì. È meglio che tu vada allora. Perché? Ci sarà bisogno di te laggiù. Anselmo, io... Solo una cosa, giornalista, prima che tu ti chiuda quella porta alle spalle. Anselmo si issò faticosamente sulle ginocchia. Il suo viso cotto dal sole si raggrinzì in un sorriso. Non fare lo stesso con me. Lo stesso cosa? Balbettò la donna. Lo sai benissimo. Il sorriso del vecchio si spense. Non rendermi un martire, giornalista, né un eroe. Raccontami per quello che sono, per quello che ero. Io... Va adesso, tagliò corto Anselmo come un epitaffio. La tua storia aspetta, o meglio, sei tu ad aspettare lei. Vai. Lara, controvoglia, obbedì. Uscì dalla stanza di Anselmo, scese le scale, affollate come sempre da piramidi di masserizie, animali pulciosi e bambini sentinella, si diresse verso quella che Masaniello, nella fraseologia militare non priva di ironia che esibiva adesso, aveva battezzato centrale di coordinamento tecnico. Non era nient'altro che uno stanzone schermato, con mappe della città e dei sotterranei, sfregiate da segni di pennarello e trafitte da spilli, affisse alla parete, ma il nome bastava a conferirgli un'aura di rispetto. Vide che gli altri stavano entrando in quel momento. Sembravano eccitati. Desiderosa di risposte, Lara cercò di individuare nel gruppo qualche figura nota. Il collettivo, rifletté, era molto cambiato dal giorno della battaglia nelle caverne di Posillipo. Stefano e gli altri caduti erano stati rimpiazzati da nuovi arrivati. Lo stesso era avvenuto con i vecchi capi, che avevano ceduto volontariamente il loro posto a compagni più giovani. Moretti poi
aveva contribuito in modo decisivo al rimescolamento delle carte. Lara ricordava ancora con sgomento la rivelazione di 2 giorni prima. L'ex agente della sezione, finalmente accettato da tutti, aveva spiegato che l'intelligence governativa infiltrava regolarmente tutti i gruppi considerati eversivi e che quindi anche in mezzo a loro dovevano esserci informatori, coscienti o meno di esserlo. Moretti aveva illustrato delle tecniche standard per l'individuazione delle spie e aveva dimostrato la loro validità smascherando 3 Lazzari della prima ora. Fra i vestiti e sotto la pelle dei 3, fra lo stupore di tutti, erano stati scoperti segnalatori e microfoni in biofibra. Moretti aveva verificato che, fortunatamente, gli strumenti erano ancora dormienti, ma certo si sarebbero attivati da un momento all'altro, visto che adesso erano tutti ricercati. Grazie all'ex agente, con ogni probabilità, il cervello della rivolta era al sicuro da delatori e spie. Ce l'abbiamo fatta, disse a Lara il primo Lazzaro che si calmò quel tanto che bastava a darle retta. Siamo sbucati dalle fogne proprio dietro le loro linee di difesa. Non ci aspettavano davvero quei cornuti, echeggiò un secondo. Gli abbiamo fatto omazzo. Abbiamo perso solo 2 dei nostri, aggiunse un terzo. Una grande vittoria. L'arsenale? Azzardò Lara sorpresa. Lo avete assaltato? Ma Masaniello non ha voluto aspettare, spiegò il Lazzaro. C'erano rischi di soffiate, ha detto. E aveva ragione. Quello sa sempre tutto, mormorò il secondo, la voce carica di rispetto. Hai ragione, approvò il terzo, ridendo soddisfatto. Se mi desse i numeri andrei subito a giocarli. Dov'è adesso? L'interruppe Lara. Il Lazzaro gesticolò, spargendo goccioline odorose di sudore intorno. Di sopra, in infermeria. Infermeria? Ripeté la donna inquieta. Forse non è lui ad averne bisogno, naturalmente, disse l'uomo con sufficienza, come se avesse a che fare con un'interlocutrice non troppo sveglia. È il suo braccio destro, quel Moretti, a essere stato ferito. Lara gli rivolse un vago cenno di saluto e corse di nuovo su per le scale. Imboccò il corridoio opposto a quello in cui si trovava la stanza di Anselmo, voltò l'angolo, percorse ancora una cinquantina di passi in una corsa affannosa. Giunse nel locale adibito ad approssimativa infermeria col fiatone, ma non perse tempo a calmare le sue pulsazioni. Vagò tra le brande, lanciò occhiate tra i pochi feriti che giacevano o sostavano seduti in attesa di essere medicati. Un paio, a gambe incrociate su una lettiga, aveva improvvisato una partita a carte. Un altro, atteggiando la mano insanguinata, si divertiva a proiettare ombre cinesi sul muro imbiancato. Nessuno, neppure tra i più gravi, emetteva un lamento. Nell'aria c'era odore di disinfettante e di caffè. Lara! La donna si voltò, incrociando gli occhi verde sciroppo di Moretti. L'ex agente speciale, appollaiato su un alto sgabello, aveva la gamba sinistra dei calzoni arrotolata fin sopra il ginocchio e una brutta ferita dai bordi frastagliati che si estendeva intorno al polpaccio tatuato. Una ragazza dai capelli d'inchiostro, sedutagli di fronte, stava provvedendo a pulire e cucire insieme i lembi dello squarcio. L'ago sterile si muoveva tra le sue dita con movimenti aggraziati. Lara, inspiegabilmente, ebbe la sensazione di una scena già vissuta. Una scheggia, spiegò Moretti. Ho avuto sfortuna. Mi dispiace. Non preoccuparti, ho chi si prenderà cura di me. Ricordi Teresa, vero? Il déjà vu si concretizzò. Con meraviglia Lara riconobbe nella ragazza Mora l'infermiera del Cardarelli. Senza il camice bianco le sembrò ancora più graziosa dell'ultima volta che l'aveva veduta. Cosa le avevo detto, signora? Rise la giovane, cogliendo lo stupore di Lara. Io e Jacques siamo fatti uno per l'altra. Tra un po' mi chiederà di sposarlo.
È una sorpresa vederti qui, Teresa, considerò la donna. L'infermiera diede l'ultimo punto, poi avvolse con una garza elastica il polpaccio di Moretti. Valutò il suo lavoro e infine annuì soddisfatta. Io e i miei colleghi abbiamo visto troppe porcherie da quando i militari hanno monopolizzato il reparto. Abbiamo mandato una delegazione al prefetto per protestare e denunciare gli abusi. Non sono mai tornati. Pensavamo a uno sciopero, ma avevamo paura. Poi abbiamo letto il proclama di Masaniello e molti di noi hanno deciso di passare alla clandestinità. Capisco, commentò Lara, impressionata dal vedere come si allargavano i cerchi concentrici di onde dalla superficie che lei, quasi per gioco, aveva cominciato a increspare. Ho finito, Jacques, informò Teresa, lanciando all'ex agente un sorriso complice. Mi duole ancora, protestò Moretti. Potrò camminare? Mi spiace, Jacques, si scusò lei, aiutandolo a scendere dal trespolo. Non ho microsonde né tessuto cicatrizzante qui. Dovrai stare a riposo per almeno 4 giorni. Niente movimenti bruschi né sforzi con quella gamba. Lui si appoggiò alla ragazza. Nonostante le fitte di sofferenza che gli attraversavano il volto, sembrava felice. Sono completamente ai tuoi ordini, crocerossina. Tra la sorpresa e l'imbarazzo, Lara colse l'intimità crescente tra i due e comprese di essere di troppo. Dov'è Masaniello? Chiese, cercando un pretesto per allontanarsi. Lui torna sempre da solo, come sai, rispose Moretti in tono allusivo. Lo troverai al solito posto. Lei fece per andare, ma l'uomo la trattenne. Aspetta! Che succede? Qualcuno mi ha chiesto di te. Moretti accennò alle proprie spalle. Laggiù. Lara seguì il dito dell'ex agente, indugiò con lo sguardo sul gruppetto che sostava oltre l'ingresso opposto dell'infermeria. Alla fine sorrise. Beh, decisamente è il giorno delle sorprese questo. L'uomo le voltava le spalle. Lei poté giungergli accanto senza che questi si accorgesse di lei. Lara provò un senso di sollievo, misto a piacere, nel ritrovarsi di nuovo di fronte, come frantumi di quotidianità in un mondo andato in pezzi, quegli aloni odorosi intorno alle scelle della camicia, quei fondi di bottiglia calcati sulla punta del naso aquilino, quei capelli sottili come sbuffi di fumo. Come stai, Attilio? Il caporedattore la riconobbe, avanzò di un passo, esitò. Lara pensò che volesse abbracciarla, ma alla fine l'uomo le prese semplicemente una mano, la tenne a lungo stretta nella sua. Non so dirti quanto mi faccia piacere rivederti, Lara. Il suo tono era sincero. La donna notò gli ematomi sul viso, i vestiti stazzonati, la barba mal rasata. Pigramente si chiese se anche il suo aspetto fosse così terribile. Forse. Non le importava, in fondo. Come sei finito qui? Chiese. Ero a Poggio Reale, rispose lui, scrollando le spalle. In carcere? Perché? Attilio scosse la testa. Lara si accorse che teneva qualcosa nel pugno chiuso. Le sue dita si muovevano metodicamente. Guardò meglio. Sorrise, riconoscendo una graffetta ormai informe. Quei replay di normalità la facevano rivivere. Dall'ultima volta che ci siamo visti ho passato tutto il mio tempo dietro le sbarre, raccontò il caporedattore. E senza nessuna accusa, capisci? Credo volessero spaventarmi, ma poi deve essere successo qualcosa perché si sono dimenticati di me. Quando è scoppiata la rivolta mi sono ritrovato coinvolto. Sapevo di rischiare, ma capisci, non reggevo più quella cella. Ho seguito gli uomini del tuo Masaniello ed eccomi qui. Lara sorrise, ma senza la minima cattiveria. Deve essere stata un'esperienza notevole per te. Lo è stata di più per lui, replicò Attilio, indicando un uomo intento a sgomitare di fronte al tavolo con le provviste
che il collettivo aveva fatto preparare in fretta e furia per i nuovi arrivati. Si dava da fare con molta energia e ogni tanto imprecava «Al diavolo!» all'indirizzo dei suoi avversari di tavolata. «Carmine!» esclamò Lara incredula. «Non lo avevo riconosciuto!» Il carcere non era per lui. Ha perso 10 chili in 2 settimane. Attilio gettò quel che restava della graffetta lontano. Infilò una mano in tasca, ne trasse una ancora integra, riprese a tormentare il metallo. 10 chili, capisci? È un genere di dieta che non raccomanderei a nessuno. Poi la fissò negli occhi. Credi che potremo tornare a casa? Non ancora, temo, rispose lei seria. Il meglio o il peggio, a seconda dei punti di vista, deve ancora venire. Si aspettava che l'altro protestasse o che chiedesse spiegazioni. Attilio invece annuì con aria responsabile. Credi che potrei essere utile allora? Lei rimase interdetta. Questa è una guerra, Attilio. Lo so, assentì lui, deciso. E non è giusto che tu la combatta e io resti a guardare. Non credi? Il rispetto che Lara provava nei confronti del suo ex capo crebbe. Non aveva mai considerato uno stupido, ma forse non era mai riuscito a pensare a lui come a un alleato. Oziosamente si chiese se sua madre, in fondo, non avesse visto più lontano di lei. Attilio teneva la sua mano ancora stretta nella sua, come se traesse energia da quel contatto. Lara lo fissò a lungo. Alla fine annuì. Credo ci sia bisogno dell'aiuto di tutti. Dimmi cosa potrei fare allora. Meglio raccontarti tutto dall'inizio, commentò Lara. Prefazione. L'ipertesto che state per leggere è qualcosa di più della cronaca di una rivolta. Ho tentato di riversare nei suoi capoversi e nei suoi link tutte le sensazioni, i valori, i drammi, le verità e i segreti di un evento unico nella storia di questo nostro giovane secolo. Un evento nel quale sono entrata forse indegnamente, seguendo gli indizi di un'inchiesta giornalistica, ma che poi ho vissuto in pieno, accettandone compiutamente le sofferenze e i rischi. Questo ipertesto, sappiatelo, è il mio ultimo lavoro. La cronista che ero un tempo non esiste più. La Lara Mastrantuono di oggi ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla ricostruzione della città, alla cura dei diseredati e delle vittime della nostra breve ma furiosa guerra civile. In accordo a tale scelta, i proventi che deriveranno dalla vendita di questo saggio saranno interamente devoluti al Fondo Sociale Masaniello. Sappiatelo, quando acquistate il disco o scaricate il testo via rete. Non state solo pagando per un frammento di storia, ma state anche contribuendo a edificare le fondamenta di un nuovo vivere civile. Il resoconto che state per leggere è stilato quasi sempre in prima persona. Benché possiate trovare la cronologia degli avvenimenti in appendice, scopo del testo che avete di fronte non è narrare freddamente lo svolgersi degli eventi. Tutti voi, ne sono sicura, avete letto i proclami sulla rete, siete stati informati dai notiziari e sui media, avete assistito sul teleschermo a tutte le immagini possibili, dagli scontri di piazza alle battaglie fino all'armistizio. Tutti voi avete seguito lo smascheramento del complotto, i negoziati di Anacapri, il processo ai vertici della sezione speciale, l'elezione del governo provvisorio, il graduale ritorno alla normalità. Io non ripeterò banalmente ciò che è stato detto, non mostrerò ciò che è già stato visto. Anche se presenterò i fatti e i personaggi attraverso le lenti fredde della storia, il mio punto di vista sarà comunque soggettivo, interno agli eventi, pregno di essi. Io andrò a fondo, sviscerò le psicologie degli attori e il perché delle decisioni. Omaggerò chi ha perduto la vita credendo in ciò per cui lottava.
Ricorderò non solo i capi, ma anche i gregari. Ricorderò chi non si rassegnava, chi aveva a cuore il futuro proprio e quello degli altri, chi anteponeva la dignità e il diritto al conformismo. Da tutto ciò, forse, sarò tentata di trarre una morale e finirò magari nel cadere nel retorico. Non importa. Ciò che conta è che il messaggio giunga a destinazione. Voi lettori, alla fine, capirete che la rivolta di Masaniello non è stata, come qualche sciocco urlatore dei media ha insinuato, un accadimento tra il folcloristico e il surreale, una guerra dialettale di tarallucci e mandolino. Capirete che essa ha concretizzato invece un pericolo latente, sospeso su tempi e luoghi anche molto diversi da Napoli e dai giorni nostri. Ciò che è avvenuto nella città del Golfo e del vulcano è già avvenuto e può ripetersi. Possiamo solo sperare che, ovunque avvenga, ci sia sempre un Masaniello pronto ad affrontare la minaccia e chi la rappresenta. Di eroi come lui ci sarà sempre bisogno. Epilogo. Quando guardo gli scugnizi di Forcella mi trafigge una pietà ingiustificata, certo irrichiesta, per queste creature innocenti, condannate dai potenti a diventare, senza speranza, vili e cattive. Masaniello. Pensieri all'ombra del vulcano. Mi ricevi, Lara? Perfettamente, Teresa. Provo ad attivare il video, allora. Sono pronta. Lara batté le palpebre per adattarsi alla luce improvvisa. Le immagini presero a formarsi, prima simili a forme scure che emergessero dalla nebbia, poi sempre più nitide. Il visore le procurava un formicolio leggero intorno alle tempie, ma per il resto l'illusione era perfetta. Teresa era una decina di centimetri più alta di lei, per cui la prospettiva le era insolita. Tutto sommato, però, le occorse solo qualche istante perché la visione le risultasse naturale. Il giardino della clinica era una macchia di verde assediata dai massicci palazzi del Vomero. Un vecchio olmo si ergeva con pervicacia a sfidare le muraglie di cemento. Gli faceva corte un drappello di alberi più giovani, qualche ulivo e una quercia dal tronco grottescamente contorto. Più lontano, una siepe di pitosfori di un intenso color smeraldo faceva cortina al cancello d'ingresso. I rami ondeggiavano alla brezza. Cirri sottili si rincorrevano in cielo. La cacofonia dei clacson dalla vicina tangenziale si stemperava contro le barriere sonore curve sul giardino come madri che proteggessero i loro piccoli. Quando sei pronta io entro. Te lo dico ancora una volta, Teresa. Non sei obbligata a correre questi rischi per me. Non ho nessun diritto di chiedertelo. Lara sentì il sorriso dell'altra come un contrarsi degli attuatori interni al casco. Il debito che noi tutti abbiamo nei tuoi confronti è troppo grande perché io riesca a saldarlo, Lara. Non lo faccio per riconoscenza, non ci provo neppure. Lo faccio perché posso. Ma è pericoloso. Lei sarà certamente sorvegliata. Io sono un'infermiera, obiettò Teresa. La mia presenza qui è perfettamente naturale. Lara si morse le labbra. Sì, ma... E poi, aggiunse Teresa, dobbiamo provare il Coax 20. Quale occasione migliore? E se intercettassero il segnale? Impossibile. Perché? Jacques dice che non possono. Lo ha spiegato, ricordi? Dopo che lui e i compagni lo hanno riprogrammato, il trasmettitore cambia portante 2 volte al secondo, seguendo schemi, come li ha chiamati, marcoviani.
Lara scosse la testa, facendo tintinnare il visore. La facilità con cui i Lazzari si impadronivano degli strumenti e dei concetti scientifici propri dei loro avversari non finiva di stupirla. Eppure, considerò, era meno sorprendente di quanto sembrava. La gente di Napoli, meditò pensierosa, era sempre stata maestra nell'arte dell'imitazione e della contraffazione. In quel frangente, semplicemente, i suoi compagni di lotta avevano volto la loro tradizionale abilità in un modello giapponese e avevano dato il via a un'analisi, artigianale, ma non per questo meno efficace, delle armi e dei dispositivi tecnici del nemico. Forse non sarebbero riusciti a pareggiare le forze in campo, ma almeno ci provavano. E forse, rifletté, ci voleva proprio una rivoluzione per dare il là a quel massiccio trasferimento di tecnologia che chi governava la città e il continente aveva sempre negato. L'immagine tremolò e Lara capì che Teresa stava sistemandosi le stanghette degli occhiali che ospitavano i sensori del coax. D'ora in avanti dovrò proseguire in silenzio, sussurrò la giovane infermiera. Tu però continua a parlarmi. Io vedrò di risponderti in qualche modo. Come? Vediamo. Darò un colpo di tosse per dire sì e deglutirò per dire no. Ti sta bene? D'accordo, approvò Lara. Attenzione, entro. Come Lara si aspettava, c'era una guardia all'angolo del corridoio. Era di mezza età, d'aspetto pingue e annoiato. La sua uniforme grigia e gialla era stazzonata, l'AIM regolamentare pendeva impolverato dalla sua spalla. Quella dimostrazione di scarsa marzialità non sorprese affatto Lara. Di certo, si disse, con la rivolta in corso il comando della sezione speciale aveva disposto che tutti gli uomini validi fossero di pattuglia per le strade. Il piantonamento dei sospetti doveva essere stato delegato alle riserve. Una microcamera brillava all'angolo del soffitto, rivelata da una lama di luce proveniente dal finestrone con le imposte a losanga che areava l'ambiente. Forse ce n'erano altre, pensò Lara, ma non costituivano un problema, concluse. Teresa non aveva partecipato a nessuno scontro e di certo non era schedata. Anche il suo momentaneo abbandono del posto di lavoro al Cardarelli, del resto, non era insolito in quella città e in quei giorni di caos. Forse, considerò Lara, la sua assenza non era neppure stata notata. Attraverso gli occhi di Teresa, Lara fece correre lo sguardo lungo la corsia. Non tutte le brande erano occupate. Un gruppetto di degenti era raccolto, chi in piedi, chi seduto, chi reggendosi a un bastone, a formare un capannello vivace seppure composto. Vai laggiù, Teresa, propose Lara. Voglio vedere. La giovane infermiera diede un colpo di tosse. Avanzò lungo il corridoio di piastrelle bianche che risplendeva di quel candore opaco così tipico dei detergenti dei grandi ospedali. I suoi sandali di legno echeggiavano piano contro la ceramica di poco prezzo. Quando fu abbastanza vicina, i pazienti in cerchio sembrarono notarla. Alcuni assunsero un'espressione imbarazzata, altri contrariata. Mai più si fecero da parte, lasciando intravedere il fulcro intorno a cui ruotava il capannello. Lara sorrise. Dovevo immaginarlo, pensò. La tinta turchese dei capelli era scomparsa. Le piccole cicatrici al mento e intorno all'occhio destro avevano cancellato gli effetti del lifting e dato strada all'inevitabile ritorno delle rughe. La gamba in trazione e le bende intorno alle mani la facevano sembrare fragile, nonostante la pienezza del corpo che si intravedeva oltre il lenzuolo. Eppure, si disse Lara, sua madre appariva in forma. Quella signora dai capelli d'argento e dai segni profondi come abissi intorno agli occhi appariva vera, attiva
e vitale, come se il simulacro di plastica e ciglia finte avesse lasciato il posto all'originale e si fosse dimostrato alla fine indegno di sostituirlo. «Che succede qui?» chiese Teresa in tono professionale. Dalla cerchia di malati si levò un coro di proteste. «Andiamo, infermiera, non facciamo niente di male. Non diamo fastidio a nessuno. È il nostro turno. Abbiamo aspettato tanto. Non può rimandarci nella nostra corsia adesso. Non sarebbe giusto. Sì, se vuole, la signora lo farà anche a lei». Lara, attraverso gli occhi di Teresa, inquadrò direttamente sua madre. Sembrava essersi ripresa più che bene dallo shock dell'aggressione e della violenza subita. La cartella clinica recitava, tra gli altri sintomi, amnesia. Evidentemente, considerò con afflizione Lara, la mente di sua madre aveva pietosamente rimosso il ricordo. «Lei dovrebbe riposare, signora», osservò Teresa. «Oh, naturalmente, mia cara», assentì l'altra. Nel sorriso sereno di sua madre, Lara vide che la dentatura rifatta non era più perfetta, ma che tutto sommato l'effetto adesso era migliore, perché più naturale. «Ma questi cari amici aspettano il loro oroscopo», aggiunse. «Come posso deluderli?» Lara seguì lo sguardo sorpreso di Teresa. Si chiese come sua madre avesse potuto trovare le figure dei tarocchi anche in ospedale. Scosse la testa, sorridendo. Certe cose non erano cambiate affatto. «Vuole che lega le carte anche a lei, signorina?» propose la matrona. «Accetta!» sussurrò Lara. Teresa deglutì. «Lo so, è una sciocchezza», insistette Lara, «ma voglio assicurarmi che stia bene». Teresa tossì. «D'accordo, signora. Cosa dice di me la sua sfera di cristallo?» L'altra assunse un'aria compita e cominciò a disporre i tarocchi in fila sul lenzuolo. «Odio e amore», disse seria, e Lara ne fu quasi deliziata. Due facce della stessa medaglia. La strada per il cuore di chi le sta vicino è stata aspra e lo sarà ancora in futuro. Ma lei è felice perché chi la ama è un soldato, vero signorina? Finalmente le è accanto e ha capito quanto lei sia importante. Non la lascerà più andare. Lara si rese conto che Teresa tratteneva il respiro, colpita. «Non ce la puoi fare con mia madre», l'assicurò. «In queste cose è imbattibile». «La ringrazio, signora», mormorò Teresa. «Adesso però mi permetta di sistemarle lo schienale». Incurante delle proteste, la giovane infermiera allontanò gli altri pazienti, impostò i comandi del letto in modo che lo riportassero in posizione orizzontale e infine sistemò il guanciale in posizione più comoda. Nell'ultimo movimento, quando le sue labbra furono accanto all'orecchio della matrona, sussurrò poche parole. «Lara sta bene. Non deve preoccuparsi per lei. È al sicuro. Ah, le manda questo!» Fece scivolare l'involto sotto il lenzuolo. Poi si allontanò con viso impassibile e incedere professionale. «Non avresti dovuto farlo», la riprese Lara. «Un rischio inutile. Vederla era già sufficiente per me». Teresa non replicò, neppure con un cenno. Non ce ne fu bisogno. Le bastò invece lanciare un ultimo sguardo alla donna dai capelli d'argento, appena prima di varcare la soglia della corsia, perché Lara si rendesse conto di avere torto. Perché l'espressione radiosa che illuminava il viso di sua madre, mentre carezzava con le dita i segni dello zodiaco della collana di pietre orbitali, era qualcosa che la ripagava di ogni dramma che entrambe, vittime prima che protagoniste di quella guerra, avevano dovuto subire. Il coltello è un mezzo. Siamo noi a decidere cosa farne, se aprire una portiera o chiudere una discussione.
Masaniello. Pensieri all'ombra del vulcano. Il cielo era plumbeo. Un gregge di nuvole gravide di pioggia e di presagi opprimeva la città. Nell'aria neppure un soffio di vento osava smuovere la minaccia incombente. Poi un fulmine, di un candore acceso, si abbatté proprio sulla cima del vulcano, squarciando la cortina di grigio. L'acquazzone venne giù con furia, allagando in un niente vicoli e terrazzi, facendo oscillare i cornicioni, picchiettando avidamente sul tettuccio delle automobili, costringendo i passanti a un'affannosa ricerca di riparo. Altri strali luminosi saettarono tra le nubi e lo scroscio d'acqua divenne torrenziale. Rivoli di fango cominciarono a tracimare dai canali di scolo dei marciapiedi e a scorrere via, quasi che la pioggia volesse mondare la città dalle sue lordure e dai suoi peccati. Le sirene d'allarme dei veicoli presero a echeggiare il rombo dei tuoni. E si dice che a Napoli non piove mai, commentò Lara, sbirciando dall'imposta socchiusa. La tempesta passerà, replicò l'uomo dal viso coperto, a bassa voce, e tornerà a Osole. Questo è fatalismo, obiettò la giovane sorridendo. L'uomo non smise di esaminare lo schermo del computer. Era robusto, tarchiato e odorava di tabacco. La benda nera, avvolta malamente intorno al viso, ne celava i contorni. Al contrario, è speranza. Lara, nonostante l'impazienza, si trattenne finché gli occhi dell'altro non raggiunsero l'ultima riga. Allora, disse infine, che te ne sembra? Che ha già di, giornalista, ammise l'altro impressionato. I tuoi proclami sono fantastici, uno migliore dell'altro. Ti ringrazio, ma volevo sapere se... Aspetta, l'uomo si slacciò il nodo sotto il mento e svolse la benda, liberando il naso e la bocca. Sembrò respirare di sollievo. Non dovresti farlo, Salvatore, lo redarguì Lara. Potrebbe entrare qualcuno che non sa. Son io che non so, replicò sbuffando l'uomo. Come faceva a respirare il ragazzo? Io soffoco. La donna fece per insistere. Rinunciò. Si staccò dalla finestra e raggiunse l'uomo. Afferrò i capi della benda e ne saggiò l'elasticità. Lascia stare, te la sistemo io. L'altro abbozzò un tentativo di sottrarsi all'operazione. Poi sembrò rassegnarsi. Chinò docilmente il capo e lo offrì a Lara. Tu sei capace di sistemare tutto, vero? Disse in tono blandamente sarcastico. Lei fissò il nodo e rimase un attimo a contemplare il risultato del suo lavoro. Non ne sembrò particolarmente soddisfatta, ma decise che era comunque sufficiente. Sistemare tutto? Ripeté. Magari fosse così. Il registro serio, sincero, di quelle poche parole sembrò colpire l'uomo. La fissò a lungo, come se cercasse delle risposte ai suoi dubbi. Il silenzio, tra loro due, era colmato soltanto dal ronzio della pioggia. Cosa pensi, giornalista? Chiese alla fine. Cosa ne pensi, Peover? Ce la faremo? Vinceremo? Lara rimase taciturna. Si voltò, si accostò nuovamente alla finestra e guardò il panorama, quasi a cercare fuori di sé il responso che dentro non aveva. La luce vivida dei lampi rischiarava a tratti i toni plumbei del cielo, dando tocchi di colore impressionista a un quadro altrimenti cupo, fiammingo. La sagoma del vulcano, ovattata dalle nubi, chiudeva brutalmente l'orizzonte a sud. A ovest, lontano, la superficie del golfo era increspata dalle onde e flagellata dalla grandine. A est e a nord
la metropoli si offriva ai suoi occhi col suo usuale, caotico, folle scenario di cemento. Lara abbassò lo sguardo e all'improvviso, senza neppure rendersi conto di averlo cercato, lo trovò. Al riparo di un vecchio porticato consunto dagli anni e dallo smog, un gruppo di scugnizi di quartiere giocava, ignorando il temporale. Era un pugno di ragazzini magri, minuscoli, d'aspetto rapido e nervoso. Avevano messo da parte, a causa della pioggia, l'eterno pallone di cuoio sdrucito e avevano variato il gioco in una sorta di pantomima bellica, una di quelle sfide tra bande a metà strada tra la sceneggiata napoletana e i ragazzi della via Pal, che Lara aveva veduto altre volte svolgersi nei rioni popolari della città. Questa volta però lei vide qualcosa di diverso. I ragazzi erano scalzi, ma questo non era insolito. Vestivano delle casacche bianche, ma neppure questo la sorprese. Era la benda con cui si erano coperti il viso ad affascinarla. Nera, avvolta su se stessa, una via di mezzo tra un turbante indiano e la maschera di Pulcinella. Era un segnale, un simbolo sul cui significato era impossibile ingannarsi. Sì, disse all'uomo alle sue spalle, senza distogliere gli occhi dallo spettacolo. Vinceremo. Fine. Si conclude qui 2038, l'alba della rivolta, di Francesco Grasso, un romanzo che unisce azione, riflessione e immaginazione per esplorare alcune delle sfide più profonde del nostro tempo attraverso lo sguardo della fantascienza. Nel corso di questa storia abbiamo attraversato un futuro segnato da trasformazioni radicali, assistendo allo scontro tra potere e libertà, tra controllo e autodeterminazione. Attraverso i suoi personaggi e le loro vicende, l'autore ci ha invitati a riflettere sul rapporto tra tecnologia, società e responsabilità individuale, ricordandoci come il futuro non sia soltanto qualcosa che accade, ma anche qualcosa che costruiamo con le nostre scelte. Con la conclusione di questa avventura si chiude un viaggio narrativo intenso, ricco di tensione, colpi di scena e spunti di riflessione che continuano a risuonare ben oltre l'ultima pagina. Se questo audiolibro ti è piaciuto, lascia un commento, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per continuare a esplorare insieme nuovi mondi, opere di fantascienza, classici della letteratura e audiolibri di ogni genere. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio nel futuro. Un caro saluto e a presto da Beneist, Onde Letterarie e Audiolibri.